Cominciamo la registrazione così magari intanto ne parlo, dico che io sto facendo veramente, sto cercando di fare questo gameplay il più in fretta possibile, perché siamo proprio alla scadenza, io entro la fine di questo mese, ma questo mese qui è già denso di roba, infatti sto faticando onestamente, ho sfruttato quest'ultimo weekend prima del nuovo anno cinese, che è simbolico, però c'è anche due esami, oltre il fatto che io ci devo andare al Capodanno cinese. Quindi c'è una live che è al Capodanno cinese. Se tutto va bene. Charles IV. C'ho due esami, uno proprio nei prossimi giorni. E quindi sto cercando di fare il più velocemente possibile questo gioco, mettendoci contenuti che ritengo abbastanza essenziali per la comprensione e la grandezza del gioco stesso, perché questo gioco è grandissimo e ha tantissimi contenuti al suo interno, molto fighi, storici. Il codex è un libro di storia stesso, c'è pieno di dettagli al suo interno che sono reali, sono contenuti storici di quell'epoca e di questa parte dell'Europa che è la Repubblica Ceca praticamente. 1403 è la data, i personaggi sono immaginari ma il contesto, il modo di vivere, diciamo le problematiche di quell'epoca sono reali, sono quelle lì che ci sarebbero state all'epoca. Oltre all'immersione fantastica in un'ambientazione veramente unica e incredibile. Questo lo merita tantissimo. Questo gioco merita di essere portato in streaming, merita tantissimo, anche se io purtroppo lo sto portando alla fine di questo percorso di, di streaming, diciamo di videogiochi single player per YouTube, quando invece all'inizio sono qui, un attimo, arrivo subito, quando invece questo qui era stato portato all'inizio, quando avevo molto più tempo. Vabbè, adesso ormai siamo agli sgocci, io lo porto veramente perché lo devo portare, ragazzi. Mi rincrescerebbe, mi ci mangerei le mani se non potessi portare questo giochino. Proprio ci tengo tantissimo, l'avevo messo all'inizio, non a caso. E ho deciso invece di fare le missioni secondarie a caso, ho deciso di metterci delle missioni secondarie fighissime che sono quelle della peste e della strega, questo l'avevo già detto, no? Però i DLC, alcuni non li ho neanche mai giocati. Due di questi qui che abbiamo fatto, questo della Madonna, che ora dobbiamo continuare a finire, perché dobbiamo farci il pellegrinaggio a piedi, scalzi, noi siamo col saio scalzi, ci dobbiamo fare il pellegrinaggio, quindi è anche pericoloso. E quello lì della ragazza, diciamo la rivisitazione della parte iniziale della trama, con lei che scappa da scarica e poi salva Harry, quello lì ci mancava. Cioè io almeno non l'avevo mai giocati quei due DLC, quindi ne approfitto ulteriormente per portare dei contenuti che sono molto più narrativi degli altri, anche se tutti hanno un minimo di cutscene, un po' di lore, no? Sviluppano sempre la lore del contesto. Ad esempio ci sono molte altre missioni che parlano di argento, proprio perché in quest'area è importante, è una risorsa economica fondamentale, è il motivo per cui molti altri nemici, diciamo, di Ser Razi che sono interessati a spodestarla, a prendergli il regno, prendergli il controllo economico soprattutto. Quindi ora facciamo quest'ultima parte, che almeno ci fa concludere questo, diciamo, quarto DLC narrativo. Abbiamo fatto le avventure di Hans Capone, di lui che cerca di conquistare quella zotica, la figlia del macellaio, decantandogli delle poesie che lui stesso non sa pronunciare, buggato pure quello. Poi abbiamo fatto le, le avventure di Teresa come, diciamo, fase iniziale del gioco, prologo del gioco rivisto in chiave femminile. Poi abbiamo fatto terzo DLC, la banda di bastardi, difficilissimo accedervi, tanto che abbiamo dovuto riprendere i salvataggi vecchi, ma era una necessità, io ci ho sempre pensato a questa cosa. Ieri abbiamo fatto anche un torneo di rattai, bellissimo. E ora facciamo, che è sempre un contenuto aggiuntivo, anche quello nasce come contenuto aggiuntivo, anche il torneo. All'inizio, proprio inizio del gioco non c'era, dopo l'hanno inserito poco dopo come contenuto gratuito se non ricordo male. Comunque
quarto DLC è quello della Vergine, della Madonna di Sasau, una nostra amica una nostra amica di Scalica, cioè della città che viene distrutta all'inizio, della nostra città di provenienza, che viene comincia ad avere delle visioni della Madonna e, come dire, passa un po' per una santa. E ora noi dobbiamo finire questo, ci manca questa parte, poi dopo andremo direttamente nelle missioni principali finali che sono una bella carrellata, cioè è tanta azione di gioco, richiede un bel po' di impegno. Non faremo altre missioni secondarie a meno che proprio non ci si fiondino addosso come necessarie. E così ragazzi finiamo il nostro gameplay su questo giochino specialissimo, bellissimo, che vale la pena di essere visto, di essere giocato tantissimo. Per me è proprio un essential questo giochino. Noi mettiamo i piedi nella merda proprio. Siamo scalzi, siamo scalzi. Dobbiamo farlo scalzi per pentirci di tutti i nostri peccati. Di aver ucciso, rubato, scopato, cioè fornicato. Dobbiamo raggiungere tutte queste mete a piedi. Perché così vuole il Signore per redimerci. Così ha detto la Madonna di Sasao, di Brande Merda, di Brandesburro. Allora, vediamo. Speriamo non ci attacchino i banditi, questa è l'unica cosa che... Qui ci sono due mete. Dovrebbero esserci due mete qui. Una qui e poi dopo si procede il viaggio di qua. Si va qua sopra e si arriva qui e si arriva fino a Uziz. Noi ora dobbiamo fare tutto questo percorso a piedi. Poi qui ci sarà la missione principale che ci manca. Altri contenuti scaricabili non sono importanti. Qui fortunatamente non dobbiamo andare alla Dechko che abbiamo la taglia. Dobbiamo scontare anzi la prigione, qui la taglia ce la sogniamo. Procediamo. Ogni tanto salviamo così. Credo sia l'ultima missione di questa qui. Non ce la potevo fare ieri perché era veramente tardissimo. Cioè oggi in realtà. Non ce la potevo fare oggi. Certo sarebbe bello anche girare proprio con un crocifisso in mano e fare questa cosa con la croce, no? Gigante, pesantissima. Non possiamo prendere il cavallo, lo dobbiamo fare a piedi. Questa è la prima, dobbiamo pregare a questi santuarini. Prega, ecco, prega. How should I begin? Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Ok, prima fatta. Mi ricordo che c'è una missione così anche su Morrowind, che dovevamo fare un trasporto velocissimo andando a piedi dalla parte sud alla parte nord della mappa, che era sconfinata, lunghissima e piena di pericoli. E dovevamo farlo entro un tot di tempo, tanto che l'unica soluzione, qui non c'è il tempo proprio perché è un pellegrinaggio, l'unica soluzione era quella di volare anche a una certa velocità. Qui c'è un altro santino, ecco l'altro, preghiamo. Abbiamo deciso di redimerci da tutti i nostri Forgive me peccati. for stealing and behaving like a sinful thief. I'm ashamed of myself, and I won't do it again. From now on, I'll be honest and honorable. Amen. Benissimo, anche questo risolto. Ora noi dobbiamo prendere questa strada, vediamo, Sì, questa di qui, a sinistra.
Carico eccessivo, ma perché carico eccessivo? Che ci abbiamo che gli dà fastidio? Non so per quale motivo c'è qualcosa che gli dà fastidio. C'è qualche peso eccessivo, non so cosa. Brandesburro. Vorrei togliermi quella cosa che mi dà fastidio. Tutti sti libri. Sant'Ambrogio. Amici di lì, eliminiamola. Io non posso buttare niente, questo. Ok. Ora spostiamoci qualcosa di nostro. Perché il gioco ci vessa da queste cose. Il cavallo non può trasportare. Come non può trasportare? Ok, ancora niente, non basta. Vabbè, io non so cosa fare per togliermi il peso, guarda, veramente. No, speriamo non ci ritolgano. Ci ridiano qualche rottura di balle. Tanto fra poco ci tolgono anche quella palla di ferro ai piedi. Non c'è mica niente, no. Penitenza mitina. Ok, ci stiamo. La Madonna incoronita. Ne approfittiamo anche con questa missione per fare un bel viaggio bellissimo nel gioco, entrando nello spirito di questa epoca, perché questa è la magia che fa questo gioco, ci permette di entrare nello spirito di quest'epoca, con le sue difficoltà, il suo stile di vita.
Qui ce n'è un'altra. God Almighty, have mercy on me, and forgive me for committing the terrible sin of taking a life. Grant me mercy, and let me find peace. I beg you. Amen. Per i peccati commessi. Ora qui dobbiamo attraversare una parte pericolosetta. Questo bosco. Seguiamo la strada, andiamo dritti. Tamberg. E poi altra zona pericolosa è Uziz. Qui c'è un mugnaio. Gioco in sé ha tantissime attività da farti svolgere, tantissime. Dicevo, missioni furto, missioni caccia, missioni assassinio, c'è di tutto, qualsiasi cosa. Come nei più classici RPG. Però non ci sono draghi, non ci sono mostri fantastici. Nessun tipo, neanche il diavolo quando lo vedi, di cui tutti parlano, eccetera, eccetera. Non esiste, no? Non vedi una rappresentazione fantastica del diavolo. Semmai è un'incarnazione molto umana oppure un'illusione dovuta a qualche sostanza tossica. St'albero crollato. Quello che dicevo, no? In altri video. Oh no, questo chi è? Ok. Ma non possiamo impugnare armi, non possiamo uccidere durante il nostro pellegrinaggio. È bellissimo, è bellissimo. Una delle avventure più belle nel mondo dei videogiochi. Questo è così, ragazzi, è così. Chi lo vede, chi ha la possibilità di vedersi anche questo gameplay e non solo, no? Si accorge che questo giochino non è semplicemente sottovalutato, questo è ben valutato da chi lo conosce. Il problema è che la gente non lo conosce, anche se è un instant classic. Non lo si conosce perché si va a cercare le produzioni più ovvie, più scontate, che purtroppo sono la ripetizione di qualcosa che abbiamo già vissuto anche nella nostra vita di videogiocatore. Il mercato tende principalmente a questo. Tende a farci rivivere la stessa esperienza 1000 volte, mentre questa qui non è la stessa esperienza. Questa è un'esperienza profondamente diversa, che ha un sapore particolare, te la ricordi, ti rimane impressa. Anche la scelta delle musiche, tutte queste cose comprendono alla pienezza. Allora, da che strada prendiamo? Questa qua, ok.
E Daniel Vavra, che ha creato questo gioco, penso che nonostante i difetti, no, che possa avere questo giochino qui, certo non è di primo impatto. Sì, è di primo impatto esteticamente e anche il contesto generale è di primo impatto, però il gameplay è molto ostile. Diciamo, lo classifica come uno di quei vecchi giochi difficilissimi. Non è vecchio, è la, è la linea di pensiero, no? Che il giocatore non si trova in un ambiente facile, il giocatore deve voler imparare a giocare un giochino che è molto difficile in origine e è un po' proibitivo. Questo poi l'allontana dalle masse, no? Anche un po' i bug che qualcuno ride, no? Perché dice fa la risatina perché dice ah è il bug, sì, però guarda che roba che c'è qui. Cioè, il bug mi sembra necessario per una produzione di questo tipo. Che non è, cioè, è un AAA, ma non con i fondi di un AAA. Questo è un livello superiore alla sua fascia di investimento, molto superiore. Cittadino. Oh, siamo arrivati. Qui ce n'è una. Prega. La Madonna. In nomine Patris et Filii et My, Spiritus this one has seen Sancti. better days. I ought to tell someone about it. But now, Almighty God, please grant us peace, that we may rebuild this little shrine. And maybe Scalit's too. Amen. Ok. Hanno incluso anche in queste DLC hanno incluso anche queste lapidi dove ci sono i nomi dei giocatori, delle persone che credo abbiano partecipato all'investimento per la realizzazione del gioco. Con questo DLC diciamo che li hanno inseriti all'interno di una trama invece di metterli in giro e basta. Prega. Forgive me, Lord, for all the wrongs I have done, and the dishonest deeds I have committed. I promise I'll amend my ways. Amen. Amen. Poi io in questi metodi di espiazione ci credo. Cioè facendo certe azioni così, mettendo alla prova il corpo e anche la forza di volontà, lo spirito, insomma sì, lo spirito, la mente, chiamiamola la mente, si forgia meglio, che uno ci creda o no. And forgive me, God, for sinning with Lady Stephanie. Amen. Questo per aver trombato con la signora di questo castello, una signoraccia, che poi era lei a volerlo, lei che dovrebbe fare pure l'espiazione della vaginchia e vada a espiare la sua vaginchia, che io mi espio l'uccello. Eccoci, qui c'è un'altra. You should pray for Ma and Pa. Mary, Holy Mother of God, please intercede for my parents. They never did anything wicked. Pray that their souls may find peace in God's kingdom. Amen. Vai. Ultime due tappe, siamo arrivati a Uziz.
Conto di finirlo ormai nell'arco di pochi altri giorni, ma ci siamo stati un bel po', perché ho fatto dei mega gameplay super lunghi proprio per ottimizzare il tempo, perché altrimenti siamo stati già un bel po'. Dicevo, siamo già alle... credo che dovremmo essere sopra le 25 ore, quello sicuro. Sopra le 25 ore di gioco. Ok, signore. Eppure qui le ore di gioco scorrono perché l'ambientazione è particolarmente realistica. Ti fa sognare di essere qui dentro. Più di, a volte più della realtà, no? Se uno guarda fuori magari vede delle solite abitazioni, delle casacce fatte realizzate male, no? Invece guardi qui dentro e dici cazzo. Soprattutto se uno è appassionato di medioevo, di natura. Questo è il mondo dove vorrei vivere, che probabilmente è stato così nel passato. È stato chiaramente meglio di così. Fare anche delle lunghe camminate in mezzo al bosco, alla foresta, poi ti fa apprezzare di più il contatto umano quando lo trovi. Mentre adesso il contatto umano è proprio una cosa ossessiva, cioè, cioè fa parte proprio diciamo di ogni passo della nostra vita. Ogni passo della nostra vita è insieme ad altre persone, che è una compagnia purtroppo non positiva. Ci trascina in un mondo di maschere, dove l'io non... lavorare sul proprio io non conta più nulla. Conta più nulla l'io in generale, anche se per qualcuno di noi conta quell'io, ma conta niente Lord di fatto. Jesus, I often drank. A livello proprio indulged more than I sociale non should conta have. niente. Please help me overcome my intemperance. Amen. Visita i luoghi sacri e pentiti dei tuoi peccati. Dobbiamo raggiungere Uziz. Ora andiamo ad ammirare l'affresco della Madonna. Intanto calpestiamo anche queste belle merde con i nostri bei piedini e poi anche qui per pulirci un attimo dai grumi. Proprio come ulteriore penitenza. La nostra società è fatta di materialismo, quindi è arida, no? Esaurisce subito i suoi contenuti che sono stupidi e sono soltanto un elogio all'autorità e poco intelletto. C'è niente da approfondire, no? Ecco, andiamo a pregare la Madonna. Eccola qui. Santa Vergine Marilla. So, I made it this far. Ave Maria, gratia plena. I don't know the rest in Latin. But she'll understand my native tongue too, won't she? Holy Mary, Holy Mary. Holy Mary. merciful Mother, just Virgin, loving, yes, loving and forgiving. Please look down on me and hear me, a great sinner. I want to say sorry and repent, to do penance for being such a villain and for all the terrible things I did. I have sinned terribly. I killed a man, Runt. He was a criminal and a murderer, and he deserved it. But I shouldn't have killed him, even though he deserved it. It's not for me to judge and punish others. It was a sin, committed in anger, and it burdens my soul. Please forgive me.
and let me make amends. And I killed other people too. Oh, merciful Mother of God. Sometimes righteously, sometimes I had to, but sometimes I was simply overcome by anger and... Oh, please forgive me. And I did all sorts of wicked deeds. I lied and stole and behaved like a villain and a thug. I'm truly sorry for my deeds. And I promise I won't do them again. And I'll make a donation to the church to make 600 amends for dobbiamo everything. dare. And I have fornicated. I'm ashamed of it. But I'll be more virtuous from now on, I promise. Well, as I said, I have sinned. But at heart, I'm not a bad person. I know I failed in some of the trials you sent me, but please, give me a chance to make amends. I beg your forgiveness, Almighty God. Please forgive a humble sinner, as Jesus Christ forgave those who nailed him to the cross. Grant mercy to everyone here. Look down on the people of Skalitz, and let this province know peace and quiet again. People don't deserve the horrors that are happening. Let there be an end to it all. Amen. Prega Nostra Signora. Stai pregando per ottenere perdono. 3 ore di preghiera ulteriori. Ce la farà anche la donazione, ha detto, di 600 Gloshen. Siamo, questa è quasi finita, eh? Ci abbiamo quasi fatto. Sicuramente in 30 ore le superiamo. Vediamo di quanto. Sono curioso di scoprire quante ore ci serviranno ancora. Fai una donazione alla chiesa, ok. Andiamo dal prete. Hey. I want to make a donation to the church. As a... Here you are. And I gladly accept your offering, my son. I'll pray for your forgiveness. But I'm curious, how come you got so devout all of a sudden? Has something happened? Johanka sent me to do penance to the Virgin Mary and make a donation to her church. Johanka? Yes, Father, it's a long story. Not to worry, lad. I had to listen to a lot of long stories at the university in Prague. Each of the masters tried to speak longer than the others so as not to appear less learned. I can handle it, believe me. All right, if you like. Johanka is a girl from Skalitz. I've known her since, well, all my life. But recently, some peculiar things have been going on. Haven't they everywhere? These are dark times. No, wait though. This is something different. The Virgin Mary has been appearing to Johanka. What? Are you serious? Yes. Our Lady visits her in her dreams and shows her... well, I don't know what. Johanka says the Virgin tells her some words of wisdom and wants her to pass them on to the people. Good Lord. What does she show her? Tell me. Well, once she preached to the people about how we were all sinners and must repent. Otherwise, beasts of hell would come for us and rip us to pieces. Something like that. But if we're virtuous, Our Lady will drive the beasts away, save us. Of course, when Johanka speaks, it sounds a lot better, really. She speaks completely differently than she usually does. Like some kind of angel. Damn. That sounds very... I don't know, Henry. You wouldn't be making it up by any chance. No, I swear by the Blessed Virgin, it's all true. I was there myself. I see. Well, that is really extraordinary. And what do the people think of all this?
The Sasau folk go and listen to her preach, and that's not all. Then they go to her looking for help in making amends. And she helped a lot. Mettiamo nei guai oppure That's ci interesting. aiutiamo. Very interesting indeed. The masters of Prague ought to hear this. Some might even agree. And what about you, Henry? What do you think of it? I believe everything she says. Johanka would never lie, and she's helped so many people. She's the most virtuous person I know. The Virgin Mary couldn't have chosen anyone better. And what do you think? You're a learned man. It's hard to say. Maybe I should go to Sasau and see for myself. Allora, Thank you for condannano telling me al that. rogo. One thing is certain, though. There are interesting times ahead. That you can be sure of. Interesting. In a good way or a bad way? That's in God's hands, son. What isn't? Farewell, Father. Facile. Wait a moment. You came here the whole way from Sasau on foot? I did. I made a pilgrimage of penance. I stopped to pray at every shrine and cross along the way. By the way, that shrine before Talmberg by the path from Sasau. I don't know what happened to it, but someone should see to getting it fixed. You noticed, eh? Oh, Yes, I know cartone. about that. It's just that there hasn't been the means to get it fixed, see? It just occurred to me. This affair with Johanka reminds me of a manuscript that Pellegriniamo, made a copy. pellegriniamo. You might find it interesting. If you want, you can come with me and I'll find it for you. Or stop by the presbytery later. All right, Father. Thanks. Take care now. Where could I have put it? Vediamo se ci dà il Mistake to put it in a manoscritto. safe place. Sarà questo con la here it is. Madonna sopra. Ah, è finita metafisica. Ce l'ha dato? About that manuscript, Father. Ah, excellent. Look, I found C'è it. di nuovo la Copied Roma che excerpts from the work gioca. of Ok. Magister Ma c'è il Parisiensis. Papa che gioca. The who? Matthew of Yanov, the master of Paris. Io guarderò la Roma che gioca quando ci sarà il Papa che gioca. Centrocampo. Did I tell you about Jan Hus? No. Oh, I must be confusing you with someone else. Anyway, this Matthew, he was one of those who said similar things to what Hus is saying now. I'll tell you about it sometime. Ah, I see. Who's Matthew? Yes. And what use will that be to me? I can't say, but it came Che to era mind when you were donation? talking about Insomma, Johanka. ciao Because Matthew Sommo, wrote about 300 someone bit. like Insomma, è that. diventato il About grande visions. finanziatore del Got a canale. copy here. I'll Sommo, lend it to you if you promise to bring it back. You know how to grandissimo. read, don't you? Grandissimo. By Christ, lad, you're a regular scholar. Peraltro Here you sembra are, po- then. I'm sure Peter it's in good Gabriel hands. di You can Genesis. bring it back È to lui, me è when lui. passing again. Ah, all right, thanks. You're welcome, lad. Now run along and don't keep Johanka waiting. Stiamo facendo la penitenza, ragazzi. Grande Sommo, grande Sommo. Parti in pellegrinaggio, ok. Ragazzi, noi siamo in saio a piedi nudi, proprio nella merda totale. Torna da Johanka, dai, abbiamo compiuto il nostro pellegrinaggio. E ora andiamo di nuovo là. Vabbè, non dobbiamo rifarlo tutto in saio, spero. Ora lo facciamo a cavallo. Vieni cavallo, ce la fai a saltare? Bravissimi. Senza saltare. Allora, andiamo da Johanka, però visto che non si sa mai in questi giochi. Vedete, noi stiamo facendo il DLC La Madonna di Sasau. Pazzesco, ragazzi, veramente pazzesco. Questo mai fatto prima, Andiamo qua. Speriamo non ci blocchi nulla. Tanto abbiamo il cavallo super veloce. Però siamo seminudi. Dovremmo essere alla fine del DLC. Che si fa? Adesso finisco qui, poi vado a cena, Sommo.
Più tardi mi ricollego volentieri. Prima, guarda, arrivo alla fine del DLC e dopo più tardi mi ricollego e se vuoi si gioca. Volentierissimino. Oh merda, ma non si vede niente qui, minchia. Accendiamo la luce. Scopri cos'è accaduto a Joan. Che è successo, Joan? Che è successo, Joan? Where's your hunter? L'hanno arrestata. È in una cella del municipio per ordine del vescovo, come eretica. For what? For heretical speech. È di eresia, ecco fatto. If you want to chat about it, go and talk to that monk who smells like an apothecary shop. He's in a flap about it too. May the Lord watch over you. L'hanno accusata di eresia, ragazzi. Non ci posso credere. Quel monaco quale? Padre portinaio. No. Eccolo, è lui. No, non è lui, priore. Noi cerchiamo il padre portinaio. Ma dove Cristo è? È qui da qualche parte. Dormiamo fino alla mattina, va. Sommo 800 bit. Sommo. È uscito pazzo. È uscito pazzo sto sommo, è uscito pazzo. Invece ora arrivo, È uscito tutto pazzo. Durante Kingdom Come, insomma, tipo una... Anche te stai facendo il pellegrinaggio. Eccomi. Ora, vediamo dov'è questo prete. Dove sarà il tizio che cerchiamo? Tutto pazzo il pellegrino, tutto pazzo. Forse qui dentro. Credo che non ci possiamo andare. Ma che vuoi da me? Dov'è il tizio? Mangio. Dov'è il tizio? Poi vanno tutti qui dentro, no? Che rompicoglioni ste guardie, ma veramente dei rompicoglioni. What was that? È lui, forse è lui. Fratello portinaio, ma chi è? Chi dobbiamo chiedere? Forse a fratello What Nicodemo. happened to your hunter? Ecco, lui. Nothing good, I'm sorry to say. L'hanno accusato di eresia. Inquisitor Bishop Yaroslav of Un Benishov. inquisitore Seems papale, he no. somehow caught wind of this preaching of hers. He's accused her of spreading heresy and had her placed under arrest.
Well, we must do something. Well, you can try talking to Bishop Yaroslav. He can tell you more. As a servant of the royal headman, your name ought to carry some weight Speriamo with di you. riuscire a salvare But watch your step. Yosanka. This matter is entirely in the hands of church law, so you mustn't overestimate your lay authority here. Jesus Christ. What's going to happen to her? I don't know, Henry. It all depends on the Inquisitor and how he Madonna. decides. The accusations brought against Johanka are very serious. Right. I'll go and Andrà a see parlare this con il Bishop vescovo Yaroslav. Yaroslav. May God go with you. And thank you, Henry. I'm glad you're standing up for Johanka. If Ok, andiamo. Parliamo con l'inquisitore. Dov'è? È qui? È sempre in zona. È lui. Oh, minchia, questo è l'inquisitore. Vai, parliamo. So, I Spada laser. Zium, zium, zium. Inquisitore, zium. Completo. I've heard a lot about you, my son. I'm pleased to meet you. Bishop Yaroslav, sir, my lord, to what do I owe your interest in my humble self? I was Il told you microfono survived the laser. massacre in Skalitz and warned the Townburg garrison. Una volta ce l'aveva una spada laser, cioè era un tubo di neon che potevo usare come spada laser. Then you led Sir Radzig Però and si his fu armed illuminato. company there and joined bravely in the skirmish, even killed their notorious leader by your own hand. And I believe E quindi ci adattiamo con il microfono laser. quite remarkable, considering your age, is it not? Oh, you're too kind, Monsignor. I'm just trying to do what's right and what's needed. Quite rightly, too, my son. I expect we'll be hearing more about you, but I assume you didn't come here to exchange pleasantries. Or am I mistaken? No, Monsignor, you're quite right. I'm here about Johanka. Naturally. I'd be quite surprised if it were otherwise. So, tell me what's on your mind. How did you find out about Johanka? Word came to me what was happening here. That some young girl was claiming to speak for the Blessed Virgin. I traveled here immediately, as my duty demanded, and observed events in Sasau incognito, in order to examine the matter at first hand. I see. Why did you have her in prison? Because she broke the promise she made to me and persisted in actions that bear the signs of heresy. La promessa. And what will happen to Johanka now? I must weigh the gravity of her transgressions and investigate these alleged visions of hers. I consider it very improbable that she is indeed being visited by the Blessed Virgin. Nevertheless, I cannot at this time rule it out entirely. Ora noi diamo la nostra. So you think it could be true? In that case, Johanka hasn't done anything wrong. It's not that straightforward. Even if her visions were real, she was at fault for interpreting them as she saw fit and preaching to the people. Ah. When will you decide, Monsignor? As soon as I am fully informed of the facts. Although it seems the matter is a little more complicated than I first thought. I will call Johanna Bellissima as a sta witness, missione, bellissima. question them, and then pronounce a verdict. And if you decide she's guilty, will you have her burned at the stake? Good gracious, no. I have no wish to see her die. As St. Augustine said, heretics should be saved, not put to death. The triumph of the church bene, is their ma salvation. non la not their vogliono death, condannare al even if they rogo. deserve it. If I find her guilty of any heresy, she will be punished, but the severity of her punishment will depend on her will to repent and make amends. I see. And will there be anyone there to defend Johanka? Do you doubt my judgment? Well, I would never be so bold, sir. But surely it would be only just that someone should speak for Johanka about all her good deeds and so forth. Naturally, I will also question those who would speak in her defense.
Since you are interceding, I expect you have someone in mind? Yes. Cioè, a Actually, me. As I surmised. But this matter does not directly concern you. Why should I allow you to appear before the court? Mio dovere di cristiano. Johanka is my neighbour, and I have a Christian duty to come to her aid. I can't just stand by and do nothing. I have to concur with you Successo, on that. sì. Your concern seems sincere, so I will grant your request. Vai, possiamo partecipare al processo, We'll defend vai. Johanka. You may Difenderai speak in her Johanka. defense if you so wish. You may also bring witnesses. I will question any such witnesses, and naturally I shall question Johanka too. Vediamo se riusciamo a salvarla del tutto. In that case, I'll need to speak to Johanka first. That Pazzesco. won't be possible. It's forbidden by the Inquisition procedure. Until the entire matter is resolved, Johanka can speak only to me and no one else. E gli dico: vai a mangiare qualcosa, va bene, insomma, ci vediamo dopo allora, più tardi. Io finisco qui e poi vado. But I have to talk to her. How can I defend her otherwise? No. Buon appetito. It's strictly forbidden to speak with her. I have already conceded to something that is quite beyond normal practice. Bear that in mind. I would like to expedite the matter. The trial will take place in Sazar Church in Entro 3 3 days' time giorni at il the latest. processo, Come and ragazzi. let me know when you're ready to proceed. In the meantime, I will continue my investigation. Very well, Monsignor. I had better get on with it then, sir. Io continuo a girare con il saio, non si sa mai. You know Johanka longer than anyone else. You spent a lot of time with her, as I've discovered. Tell me, my son, truthfully, what do you think of this whole affair? Johanka helped a lot of people. She worked her fingers to the bone helping Brother Nicodemus with the sick and injured. That is certainly commendable. What else can you tell me about her? Well, before, in Scales, Johanka was sort of, well, just a simple village girl. I never imagined I'd hear her talking the way she does now. She's completely transformed. A simple village girl. I see. Do continue. Johanka is an honest girl and virtuous. She's a good Christian who attends church and thinks of others. Good. Please continue. She's worried about Matthias. He's from Skalitz too, and she's very fond of him. But he was wounded in a raid on Merhayet recently, and since then he's been lying in a fever. Johanka believes that if she does what the Blessed Virgin wants of her, Matthias might be healed. Interesting. Anything else? La Vergine About the Maria. Virgin Mary. Io le I credo. believe the Virgin does visit her. Johanka is honest. She wouldn't lie about such a thing, and the things she says sound truthful and compelling. It really does seem like a heavenly revelation. Who else could it be from? But the Virgin Mary. The origin of these so-called visions of hers must be investigated. But thank you for your candor. Is there anything else you can tell me? That's about all I can tell you. Is that really everything? I have nothing more to add, Monsignor. Very well. Te. Thank you, my son. One more thing before you go. Let me remind you that it's your Christian duty to report anything suspicious going on concerning the church and the true faith. If you're aware of anything of the sort in these parts, if you prove yourself a commendable servant of the church, I would also take that into account. Ammazzalo tutti i monaci. All right, Monsignor. Well. Ultimi i preparativi per il processo. Parla con l'inquisitore. Testimonianza di Balivo, padre Fabian, fratello Nicodemo. Ok, Nicodemo andiamo subito a prenderla che è qui. Henry.
Brother Nicodemus. You've heard something? The Inquisitor has decided that Johanka will be tried, but he's agreed that I can defend her. That's really quite unusual. It must mean he hasn't come to a clear conclusion yet. Yes. I'll get her out of it. I'm afraid it may not be that easy. The thing is, I expect Johanka will say the same things before the Pazzesco. court that she's been preaching. What are you Pazzesco. saying? Well, I've been thinking about what she's been saying, and it seems to me her preaching has a certain progression. Are you acquainted with the notion of the three orders of man? Yeah, I heard something about it. Those who work, those who pray, and those who fight. But what's all that got to do with Johanka? L'Ancien Well, Régime. I noticed in her first sermon she primarily addressed the concerns of the common folk, and in the second, she criticised the nobility. Ah. So you think she might start talking about the church? Yes, I'm afraid she might. I dread to think how that might end up. Henry, you must warn her against that. She must show humility before the Inquisitor, and the wisest course would be to admit to being wrong. She's rather stubborn, but perhaps she'll listen to you. But the Inquisitor said no one's allowed to see her. No one except the Inquisitor's own men. You'll just have to think something up. I'm afraid Johanka's fate is mainly in your... Cerca di convincere Johanka a parlare con umiltà, dici. Testimonianza al Witnesses can be processo. summoned for Johanka's trial. So I wanted to ask you if you'd give a testimony. Maybe some learned speech in her Con un defense. discorso I'd dotto be in sua glad to difesa. do it. Johanka deserves my help. Such testimonies could carry a lot of weight. You should try and get as many as you can. Sì, ne otterremo tantissimo. Proviamo a salvarla. Qui c'è un altro fratello. What do you do here? What I can. I'm just trying to help the scout. How long have you been helping? Since before the refugee. And what do you do? Mainly, I help Brother Nicodemus. Occasionally, sometimes I have to hold them. Do you know anything? A little. I can manage the bait. Thank you. May the Lord Ma watch questo scusa. Non è lui. È Mattias che dobbiamo contattare. Oppure Adela. Ah, Adela. Adela, the Inquisitor is going to try Johanka in court. Oh, Lord. I hope she's acquitted. I was absolutely devastated when they took her away. I need people to speak in her defense, and I'd like to ask you to do it. I don't want to go there. Really. I'm afraid of that Inquisitor. But you helped me, and so did Johanka. It's only right that I should try and help her. But what am I supposed to say there? I'm just a simple village girl. I don't know anything about these things. That doesn't matter. You just be yourself. It should be enough to talk about all the good Johanka does here, and how she helps others. I'll send for you if you're needed. All right. Thanks a lot. Perfetto. Anche Adela ci ha dato la sua testimonianza. Noi continuiamo a girare con il saio perché non si sa mai. Poi andiamo dal ci dovrebbe essere qualcuno, uno dei capi della comunità qui dentro questa casa. Ci sono varie missioni che portano da questo qui, sono fantastiche ragazzi. Una bisogna nascondersi qui dentro, aspettare un ladro. È veramente incredibile. God, he's back. Mio Dio, torna. What do you want? I found this document in the woods by Sasau. Careful, it's a bit bloody. Don't tell me those fools got themselves. To hell with it. And did you come across any cute... Yes, they're finished. There now. It's not such a fuck-up after all. Here's some money for you. It was supposed to be for those idiots, but it seems they... I need something from you, sir. I suppose you heard that Johanka was locked up by the Inquisitor and is facing charges of heresy. I did, and it's most disturbing news.
What you might not know is that he's agreed that I can defend her at the trial. You? Do you even know what to say? Sure I know. It'll turn out just fine. Trust me. But I need you to testify at the court. In Johanka's defense, of course. Naturally. You don't think I could just sit here and do nothing? Besides, the bishop has already insisted that I appear before the court. Oh. All right. One moment. I apologize if I was a little hasty. This whole affair has left me anxious. I appreciate that you want to defend her. However, no offense, but I don't think you'll be able to achieve anything in court. I'm afraid the but I have an idea how you could help. Oh? How's that? Flee. With Johanka, of course. No, I don't think that's a good idea. I'm sure Johanka running would just confirm the Inquisitor's suspicions, and she'd always be looking over... I don't agree. As I said, I don't believe you can affect... If Johanka flees, yes, she'll have to lie low for a while. But in time, it will all blow over. You can take her in. A girl like that will always find her feet. She can easily hide up, maybe. There could even be a place for her on... Think about it. But whatever you decide, if Johanka comes, I'm very fond of her. And her of me. But if everything ends well, I'll show you... May the Lord watch over you. Voglio che finisca nelle mani di questo qui, che fra l'altro secondo me era anche interessata a lei sessualmente. Finalmente un ruolo da frate che è interessante, no? Da monaco interessante, cioè quello di occuparci della difesa di questioni etiche e religiose, un po' più complesse rispetto al insomma, solite cazzate. Ora et labora che c'era dentro questo monastero, che veramente ti spaccavi le palle, ti spaccavi tantissimo le palle. Andiamo subito a prendere le testimonianze di tutti questi tizi che sono nel villaggio, che organizziamo una difesa perfetta. Se poi la accusano lo stesso, beh, sti cazzi. Sentite ragazzi, se la ardono, almeno la trasformeranno in una santa, dai. Almeno sarà una santa. Ah, qui c'è Pavel. Io ci provo a difenderla, proprio voglio seguire la linea della difesa proprio argomentata. Pavel, ecco. Chiediamo a Pavel. Goodman Pavel, you're still here. That's... Ah, Henry. What would you like from me? What on earth do you mean? You stole half of the money you were supposed to donate. You robbed me, lied to me, and... You're accusing me falsely. I donated the money I found in the place you described, and it wasn't easy to find either. You mean half of the money I put there? Half? What are you saying? Don't think you can fool me. When it comes to coin, my memory is flawless. I remember exactly how much was there. 90 score groschen. Well, then someone must have found it earlier and taken some. Someone finds treasure and takes only half? Very fishy, I'd say. No, not at all, actually. A lot of footpads think if they leave 1 groschen for every groschen they steal, it will absolve them of their sin, and they can line their purses with a clean conscience. Well, there is a certain twisted logic to it. I know some Normale. merchants. In realtà glieli abbiamo vincolati i soldi. I admit I jumped to conclusions. Good. Now we've got that settled, there's something I'd like to ask of you. Qui c'è una penna a sinistra. She's accused of heresy. I'd like to ask you to speak to the court in Johanka's defense. Of course, Henry. You have my word. And the word of a burgher of Colleen ought to mean something. But to speak in defense of someone accused of heresy is no small matter. The same thing you told me. That it was a sacred sign that you happened to be nearby when Johanka was speaking, and so on. True. I'll tell the bishop that. You can rest assured. Thank you very much. Please wait here a few more days for the court to convene, then I'll... La rendono suora, scusa. Solo che le donne a fare questi sermoni non sono... In una realtà cristiana cattolica non sono proprio ben viste, perché lì c'è proprio il patriarcato potente. La donna che proferisce sermoni non è proprio... Non è possibile, in poche parole.
È più probabile che sia il diavolo a muoverla. Così avrebbero creduto all'epoca. Infatti difendere lei non sarà facile, ma io ci voglio provare lo stesso. Da buon retore ci tengo. Allora, qui ci sono tutti i nostri obiettivicchi. Ma ti pareva che questa non mi voleva venire davanti, maledetta. Balivo. That donation to the town. Indeed. And even whether it's out of the goodness of their hearts or to imposing extraordinary taxes never does much. Master Bailiff? Inquisitor? I know. He was here asking questions too. Oh? What did he want to know? Various things. Like how things are here, whether people are honest. Questo sembra Pierangelo, mio maestro di karate. And then he asked about your uncle. About what Lo she chiamo preaches, lo chiamo whether people want to Pierangelo. listen to her and that. He's been talking È to a lot of uguale, other people in uguale a lui. Sassan too. I even heard that Katra, the swordsmith's wife, invited him to dine with them. That's interesting. Tipico personaggio Thanks for telling tosco aretino. Was he just asking questions, or does he want you to testify before the court? Yes, he did ask me. I see. And what... It depends what I'm asked, but there's not much I can say. She seems virtuous and self-sacrificing to me. She's never... Maybe some gossip about her and Sir Sebastian. But I've heard similar talk about half... Johanka has helped a lot of people here, selflessly. Her heart is in the right place. True. But then there's that preaching of hers. Folk have been falling out. They're split according to whether they believe Johanka or not. I don't know quite what to think of it myself. But I don't want to jump to conclusions. Couldn't you add something good to your testimony for Johann? What? Are you trying to bribe me? Good lord, no. I wouldn't dream of it. What I was trying to say, rather clumsily, is that I'd be very glad if you were to speak on Johanka's behalf. Because she really deserves it. Thank you, Master Bailiff. God be with you. Cercate di corromperlo, è andato malissimo. Ci voleva distruggere. Ma guarda te. Vero? Ma dove cazzo è? Ma che c'è qui? Merda.
Clear off. No one's allowed to talk to you. Bishop Yaros. I'm sure the bishop wouldn't mind if you had to, and if it were a nice long call. Don't even try it. Come on now. Johanka is my friend. She has no one else but me. I just want to say goodbye to her before she did. What would you do in my... Well, Vai, riusciamo a but I'd be corrompere. taking a big risk. Disobeying the bishop's Of course. I wouldn't expect you to put... Lo paghiamo. What do you say to this? That's not enough. All right, go on then. For sure. Perfetto. Johanka, Yes, Henry. I'm fine. I spoke to the Inquisitor. He wants to put... I know. It's all in God's hands now. Sono nelle No, mani it's di not. I mean, Signore. it is, of course. But the bishop has allowed me to defend you. You want to defend me? Our Lady won't let I am her instrument, and I'm completely in her hands. I won't stand by with my arms folded. You need, as I said, I will... If you insist, maybe it's the will of the... I went to Ujits, like you asked. I did the pilgrimage of penance, like you said. And she will bless you, Henry. You're a good man. I won't. I made a donation to the church. Was he? Oh, just about everything that's going on and the things you... He was quite moved by it, to tell the truth. You see? What did Bishop Yaroslav ask you about? All sorts of things. Like how the Virgin Mary visits me. What she shows me. Actually, he was really quite pleasant. But I couldn't obey an order like that. The Blessed Virgin is testing me. And I have to do what she asks. No Schippato matter per sbaglio il who or dialogo, vabbè. what stands in the way. I'd say he wasn't too happy about that. Gli ha detto No. di smettere, in poche parole. He came there with his men, dispersed the people, and had me arrested and locked up here. About that trial, Yes, the trial. I'll get some people who will testify for you in court. But Brother Nicodemus is worried you'll say things that will make the Inquisitor angry. Please don't do that. You have to talk to him respectfully, answer his questions with humility, and not say anything to annoy him. And don't say anything against the church or priests. Please. I'll say only what the Blessed Virgin No, wants me no. to say. Johanka, please. You mustn't say anything against him or the church. Be contrite. Maybe even admit you might have been wrong about some things. I don't think the Inquisitor is so bad. If you submit to him, he'll drop the charges. You too now. You're speaking exactly the same as his assistant. I've nothing to do with him. I didn't even know he was here. Believe me, I'm really trying... You don't believe me anymore. I do, Johanka, I believe you. But in court, you must speak reasonably, prudently. I appreciate your concern for me, Henry, really. I Non do. posso rinnegare l'apparizione della Vergine Maria. Understand. Il suo messaggio I per can't noi. deny Insomma, that the poi Virgin Mary morire in visits poche me. parole. Va bene, va Not bene, now. va bene. After everything that's happened, Beh, io farò di can't. tutto per difenderti, però se tu Otherwise, sbarioni, cominci a she dire won't le hear my stronzate, But you have to consider yourself and what's good for you. Surely you don't want to be convicted of heresy. That won't do any... I've already told you. Everything is in the hands of the blessed. accetterò con umiltà qualsiasi It's gonna be a destino. right mess. Va bene, oh no, non la faccio fuggire, basta. Voglio vedere cosa succede. Voglio vedere cosa succede, mi dispiace. Mi dispiace, mi diverte troppo, figurati, se la faccio fuggire mi perdo il divertimento, dai. Ci perdiamo il divertimento, dobbiamo vedere come la inquisisce il vescovo. L'esperimento sociale dobbiamo fare. Parliamo padre Fabiano. The Inquisitor has had Johanka thrown in jail. I know, son. He's planning a hearing. Rightly so.
It's about time this whole matter was dealt with. What do you think about it then? As I say, it's a good thing that the matter is being investigated. The things Johanka has been preaching are, to say the least, disturbing. Who knows what these dreams are that she speaks of? And her words are only putting ideas in people's heads and leading them astray. Now, instead of going to church, as they should, they go to her in the false belief that they will find solace. It's creating a chasm between the people and the church and leading them away from the true teaching left to us by Christ. They're misguided and swamped in heretical ideas. But Johanka is Cioè, only sosteniamo che la saying Vergine Maria gli abbia parlato veramente. What can be wrong with that? And how do you know the Virgin is really talking to her? Well, I believe she's telling the truth. Ah, but you can't be sure, can you? Do you really think a girl from the stable knows God's teaching better than the church? Better than the generations of church fathers and learned scholars since the time of Christ? Who have studied with all the evil that's already going on in this province. The last... Anche Cristo veniva da una stalla. Christ was the Son of God. Enough of this. Bishop Non Ross asked abbastanza me to mica present my disposto suspicions che before the court, and intendo that's what I fare. intend to do. He will then resolve the whole matter. He is, after all, more qualified Anche than anyone Cristo to veniva dalla If you say so, stalla. Father. farewell. Quindi la testimonianza di lui non conta. Vedi, non la possiamo neanche uccidere e toglierlo dalla testimonianza. Cioè, questo è proprio il tipico pretaccio maledetto. No, prego in nome del sommo, perché ci ha fatto la donazione. Amen. Che noi ci ha fatto la donazione al canale, quindi anche a lui gli facciamo una preghiera eretica. Anche se io, essendo comunque posizione diversa rispetto a lei, avrei più probabilità di, insomma, magari, diciamo, in una situazione del genere, se io da uomo, no, mi trovassi in questa situazione, gli andrei a dire, va bene, vado, prendo i voti, così posso parlare in nome del Signore senza andare contro la dottrina della Chiesa. Poi magari mi condannano lo stesso. Well, how did... Well, we sat down and talked. Did you? Look here. All right. Ambrose got really drunk. He took it really... Uh-huh. And what about... Yeah, I gave... That's wonderful. I need your help with something. I'm sure you've heard. Who hasn't? The whole of Sasso is talking about it. L'inquisitroide. And the Inquisitor was asking around about her. Beh, c'è anche l'inquisitore, bellissimo. Questo mancava. Cioè, senza il DLC. I'm keen on going there. But Johanka helped me. I think it's only right that someone should say something. Ah, thanks, Kuta. I appreciate it. Vai, perfetto, questa pure dalla nostra parte. Ci abbiamo tutti dalla nostra parte. Tranne questo pretazzo maledetto. Sì, gli ho risposto male al pretazzo perché anch'io sono un anti-chiesa, no? Alla fine, grazie al cielo, grazie a tutti i vari Martin Lutero che si sono succeduti, che hanno fatto veramente guerre contro questi qui, che tu voglia parlare per conto di Dio, e sei un barocco bastardo, no? Che come dire, in ansia di nobiltà, che vorrebbe la nobiltà, no? Vorrebbe essere considerata alla stregua del nobile, però in realtà gli tocca una carriera molto diversa rispetto a quella della guerra, di organizzare e strutturare i movimenti di guerra. Infatti sono molto più pacifici, signori, invece questi sono cattivissimi, crudeli. I'm here about your hand. Questi preti sono crudeli, cattivi. No.
I'm just a friend sono of poco hers. materiali. Matthias Cioè, is un her po' di materialità ci deve essere, father. perché alla fine Huh. tu sei un uomo, non God knows sei how many Dio. she has. I Ti heard devi she occupare appointed anche Bishop dei problemi che Yaroslav c'è la to come gente, ride with you. Yes, guarire so gli what? ammalati, queste cose. Bishop Yaroslav is an esteemed visitor to Sassar, and it's only fitting he should be suitably hosted by devout burghers. And what did you talk about? Questa What we pure è discussed contro. with the Monsignor is none of your business. Questa fa parte di quelli che What have you ostacolano got against Joanka. Johanka? Nothing. The question is, what has she got against... What? She turns up here and tries to tell us how to live our lives. Says the Virgin Mary whispers to her in the night. I'd like to know who's really Perché dovrebbe putting scegliere una those ideas in her principessa, head. scusa, la Vergine Gets Maria? people Questo mi all devi worked up. spiegare. Men, especially. Coming around here with her nonsense. Sassau is a decent, orderly place, I'll have you know. We don't want any trouble here. All this talk about hellfire and the end of the world. God have mercy. No one is interested in what she has to say. All they want is some spectacle. She ought to have thought twice before she started. Not that she wasn't warned. What do you mean, warned? As I said, she was told. Damn it, woman, tell me what you meant by that. I didn't mean anything by it. Hanno cercato di minacciarla. If you must know, some of the fellas want to have it out with her and tell her to stop. No one wants her speeches here. But would she listen? No. The devil possessed her to bring harm to us. So it was you who sent those men? All I wanted was to protect the Sasso folk against her poisonous tongue, and I'll do just that. The Monsignor asked me to testify in court. And I'll do likewise. Go. Sparisci. Questo... aspetta, questa qui la potrei... no. Questi non si possono uccidere, peccato per eliminare i testimoni, un po' da bravo mafia, no? Elimina i testimoni, quelli che non vogliono parlare a favore di Joanka. L'anca di Ora, torno subito. Torno subito. Mi metto qui da una parte e torno subito. Qui insieme a questi Gertrudi. Vado e torno, vado e torno. River of my youth.
Hanka is a truly remarkable woman. I'd like to know what will become of her. Ok, ho preso anche da marciare. E qui la cosa si sta facendo più lunga del previsto. È lunghissima questo DLC. Non lo so, ma solo questa missione, questo DLC qui sarà durato 3-4 ore. Ancora non è finito, Ecco fatto. Ancora 3-4 ore più altri 10 secondi di caduta. Adesso facciamo il doppio salto. Wata! Doppio salto, papà. Triplo salto, papà. Quadruplo salto, papà. Ok, parliamo anche con Nicodemon. I spoke to Johanka. And did you manage to convince her? I'm afraid not. She's stubborn. She says she answers only to the Blessed Virgin. Oh dear, Henry. That's not good at all. What about her Molardo, family? no. Doesn't she have a relative she might listen to? No. None of them survived the raid on Scaleth. She has no one at all left in the world? Poor child. Do you believe Johanka is really being visited by the Virgin Mary? Well, yes, Henry, I do. The things she says and the way she speaks, she doesn't sound like herself at all. I know she can't read, so where else could she have got it? Frankly, I can't think of any other explanation within the bounds of this world. What actually happened here? Johanka told me you went to Urshe. Yeah? The Inquisitor showed up here not long after you left. Apparently he heard about Johanka's preaching somehow. He even observed one of her sermons outside the town in disguise. He had her brought to him and spent a long time trying to discourage her from what she... But then she went out again to preach about her visions. But before she even started, the Inquisitor turned up with Fabian and the guards. He said Mitino, cosa c'è? ban, and he had her taken away. Then he warned the people there that Johanka was spreading heresy and undermining the church's authority, and forbade them to listen to her. That's all? Didn't you speak to the Inquisitor? No, actually I didn't. He saw me there listening to her preaching, and I was afraid to come forward and talk to him. Aha. Well, that's understandable. Thanks. Sounds pretty serious. It is. Who is this Bishop Yaroslav? I've never heard of him before, but the prior has. He said he's very well learned and the Bishop of Sarepta. Sarepta? Where's that? Moravia? No, it's far, far away, near the Holy Land. He got the title from the Holy Father himself. Titular bishop? Like he's not a real one? It's, let's say, an honorary title. It refers to a diocese that no longer exists.
And since a titular bishop has no diocese to oversee, he can devote himself to handling other very important church affairs, like ordaining other prelates, for example, to maintain succession through the centuries down from the time of Christ and his apostles. And this bishop came all the way here from Star... whatever. Sarepta, but I doubt he's ever been there. It used to be a bishopric in the days of the Apostolic Fathers in Phoenicia, near Israel, but it was ransacked by the Muslims. Now it's just a titular bishopric, and Yaroslav is the titular bishop. What exactly does an inquisitor do? The Inquisition is a papal institution that deals with heresy, so people don't succumb to charlatans, false prophets and deceptions, and put their faith and their immortal souls in jeopardy. The Inquisitors have all sorts of powers, the kind we here can do very little to stand up to. And what can he do to Johanka? I'm not entirely sure. These legal issues are very complicated, but he could certainly excommunicate her, and maybe even sentence her to death. What actually happened here? Johanka told me you went to Auschwitz. Yeah? The Inquisitor... Apparently he had a brawl, but then Abbiamo she... già but visto. before... Then... Sounds pretty serious. It is. Il grappo del salvatoio ce l'hai? Dai. Non ce l'ha. Come fa a non avere la grappa del salvatoio? Maledetto. Vabbè. Facciamo una cosa, si fa. No. Mi esaurito tutte le grappe. Beh, io vado. Allora, inquisitroie. Monsignor, I've heard of various irregularities in the province that might be of interest to you. Very good, my son. A good Christian certainly shouldn't conceal such things. Please, speak. Some women in Ujic went to the herbalist for magic ointment. Confondiamogli le idee. Smeared this ointment on themselves and engaged in all sorts of incantations and spells. What? Witchcraft? God have mercy. They must be brought to justice. Who is this herbalist they visited? Not to worry, Monsignor. Father Godwin put a stop to it. Well, that's good news at least. Witchcraft will not be tolerated under any circumstances. There are interesting things going on inside the monastery. In the monastery? What kind of things? The cicadas get drunk on wine and play dice in the monastery cellars at night. But how do you know about it? How does a servant of the royal hetman come by knowledge of the confidential affairs of the Brotherhood of Monks? I caught wind of it. I heard it from a novice that the brothers were sending out at night to buy wine for them. I see. And what was the name of this novice? Yodok. Sì.
There is a novice of that name at the monastery. I shall have to speak to the prior about these matters. Thank you for bringing this to my attention. If you've nothing else to tell me, you may leave. A demon's skull was found on the church building site. Yes. I heard something about it. A disturbing report. Tell me what you know about it. È complessa questa parte, è veramente super Someone complessa. made it with evil intentions to frighten people. Ma è I found incredibile. the skull and brought it to the local master. Poi il messo del Papa è With animal incredibile. horns stuck on. You did the right thing, Henry. In uncovering Lo the deception strumento and del in Papa, telling me del about it. Signore. The former parish priest of Rovna, Father Simon, went missing one day. Everyone thought he'd fled from the province, but in fact he just went to the woods and became a hermit. I see. Why did he do that? I couldn't tell you. That's a pity. But I'm glad you told me about him. That's all, Monsignor. All right, Henry. Thank you. And I hope you're not keeping anything from me. La sfiderò con un duello, il processo può iniziare. La torno subito. Il processo può iniziare. Basterebbe uccidere il vescovo, però non ce lo fanno fare. Il processo può iniziare, sono pronto. Excellent. Minchia signore, minchia signore. We may commence then with the proceedings? No amore, qui sopra no amore, te l'ha detto 107.000 volte. Tu? Sono pronto. Yes. Proviamo ragazzi. I will send for everyone who is to bear witness and have Johanka brought before the court. We'll commence first thing tomorrow morning. Yes, sir. One more thing. These are solemn proceedings that demand a certain decorum. I won't tolerate any clanking armor or otherwise inappropriate attire. You will wear this robe. Indossa questa tunica. Thank you, Monsignor. Very well. Rest now, and we'll meet in the morning. I'll be with you. E ora ragazzi, processo di inquisizione per eresia, tremendo. Quelle cose del Medioevo che fanno paura, veramente. Ecco fatto. Gloria in excelsis Mitinum. Vediamo come ce le rigirano le argomentazioni. Let us begin. Io sosterrò delle cose che normalmente non sosterrei in questa situazione perché mi rendo conto del contesto storico. I, Bishop Yaroslav of Benishov, by the grace of God, Papal Inquisitor, have come here to Sassaw in response to reports of Marian visitations and the preaching activities of one Johanka, a commoner. And I have found indeed that by her arbitrary words she's been leading good people astray and encouraging their rebellion against their betters. Furthermore, Johanka has attempted to usurp the glory that belongs alone to Holy Mother Church, and to appoint herself as an intermediary of the wisdom and grace of Almighty God. This does not behove any lay person, and certainly not a woman.
It is therefore necessary to remedy her transgressions and to investigate the extent and the basis of her misguidance. Or, Ma non la possono fare suora. Heresy. Henry of Scarlet has elected to appear here in Johanka's defense, and his wish has been allowed. Anyone who elects to speak here does so before God, and shall be bound by a most sacred oath to speak only the truth. I will first hear the testimony of Father Fabian, who sent me word of this matter, and who should best know what deeds are done in his parish. Father Fabian, will you tell us what Johanka has been proclaiming? Johanka claims that she has received visitations from Our Lady, the Holy Mother of God, who speaks to her in the night. It is an outrageous claim that I hold to be entirely untrue. And did Johanka come forward to ask your advice regarding these alleged apparitions? She did not. Instead, she took it upon herself to spread her supposed wisdom to the people. And prior to this, did Johanka attend church? Did you see her at your sermons, Father? I did not, Monsignor. What's more, the parish priest of Scarlet is staying at my presbytery just now. Johanka knows him well enough, but she didn't come to see even him. I believe Johanka is deliberately avoiding the church. Instead, she meets her followers secretly in the woods and preaches to them. Either she made everything up, or the devil himself is whispering in her Ha fatto quello che avrebbe fatto Gesù. If I may, Monsignor, the Virgin Mary really does speak to Johanka. Is that so? And on what do you found this claim? It couldn't be the devil. Johanka lives at the monastery, doesn't she? Close to the cave of St. Procopius. St. Procopius, who overpowered the devil and cast him down, did he not? The evil one would hardly dare return to the dominion of the saints to whisper in Johanka's ear. Surely that's obvious. It's true, Henry. That evil spirits, or even Lucifer himself, would have little power in the vicinity of the remains of St. Procopius. But the fact that she lives at the monastery doesn't mean that she is not misguided. What's more, she is an interloper there herself, who would not even be tolerated if it weren't for Brother Nicodemus. Yes, Father. I am aware of the impropriety of her presence in the monastery grounds. But in this I must concur with Henry. Monsignor, would you please hear the testimony of the respected burgher Pavel of Kolin? He will testify that Johanka isn't making anything up. Well, I'm very curious what this Pavel will tell us. Call Pavel of Kolin. Vai, Pavel, primo testimone. Bellissimo. I'm a little surprised to find a counselor of Kolin here, especially you, who makes no secret of your animosity towards Sasau Monastery. True. Although I have only criticized the monastery in secular matters of property, which concerned a dispute with the town of Colleen, and therefore my duties as a councillor. Pavel, please tell us about your recent experience. I'm all ears, Goodman. Monsignor, some years ago I hid some money in Sasau woods. When I found myself here again recently and heard Johanka's words, I remembered that matter. Johanka made me aware of my inordinate love of wealth, and I resolved to donate the money in question for the common good of Sasau. For this, I needed an honest intermediary who would locate the money. In this, too, Johanka helped me by putting me in touch with Henry here. By the grace of God, he found the long-lost treasure and donated it for the good of Sasau. The whole matter I regard as the intervention of the Holy Spirit. An interesting tale, Goodman Pavel. Not only that, it's also evidence of divine providence, and that Johanka isn't making anything up. She wasn't possessed by an evil spirit. On the contrary, Our Lady really did speak to her. I must concur with that, Monsignor, because I was subsequently also visited in a dream by the Virgin. Anche lui è stato visitato dalla Vergine Maria. Tutti. Yes. She appeared in a blue cloak and waved to me. Do you swear that what you say is true, Pavel? I swear by Almighty God, Monsignor. Tiè, beccati sta testimonianza. Truly remarkable. Very well, Goodman.
Thank you for your testimony. Prossimo testimone. Stand down. Even if it were true, why would Our Lady choose a single Perché? Perché village come ha girl like scelto, Johanka? come Gesù era povero, ha scelto un povero. Is quite untoward. Let's proceed then. Is there anything else you want to add, Henry? Sì, chiama fratello Nicodemo. Yes. Please call Brother Nicodemus. He has something to say about it. He's a man of learning and knows more about these things than I do. Certainly. I also wish to hear his testimony. Call him. Nicodemus. Dio non si cura delle ricchezze dell'uomo e può contattare chiunque di noi e dargli la vocazione. Johanka, against all accepted custom, was allowed inside the monastery walls. I've already spoken to Abbot Peter about her, but please tell me how Johanka behaved. Monsignor, I must stand behind Johanka. The girl is a treasure, selfless, charitable and good-hearted. She helps more people here than anyone else. I have never seen her do anything that would contradict the behavior of a good Christian. She never discussed questions of faith with me. She was always focused only on her work, which she carried out impeccably. And afterwards, when she began making claims of Marian apparitions? Yes. Yes. That's quite an extraordinary thing. The things she preached couldn't have come from any of the brothers, or from books, because she can't read. Therefore, I believe the Blessed Virgin really spoke to her. Nonsense. She made the whole thing up, or someone did prompt her. You're very keen to defend her, brother. It makes me wonder whether she didn't get her wisdom from you. I already said she got none of it from me, and I would never lie before Almighty God. But it seems to me it's the inadequate education of the good parish priest here that's behind his flimsy litany. What? Am I to be criticized by someone who's more a gardener than a scholar? Father Fabian, let Nicodemus speak. And you, Nicodemus, stick to the point if you please. Bellissimo. Certainly, Monsignor. Please allow this humble gardener to put the good priest right, because he evidently knows nothing of the fact that other women before Johanka had similar experiences. Blessed Hildegard of Bingen also had similar visions. And what about St. Bridget? Or Elizabeth Sono un sacco di casi, Schirmer, un sacco di personaggi like fatti them, santi. Johanka here only humbly spreads the message of Our Lady. She does not present herself as an intermediary of divine mercy. Please do not condemn Johanka, Bishop Yaroslav. In my judgment, her visions are genuine and her words sincere. Thank you, Nicodemus. Your plea is very bold. Risponde al vero. What you say about Hildegard? Da informarsi lui giustamente nei casi Rest assured, precedenti. I will consider your words very carefully. Vai, prossimo testimone. Fabian, have you had trouble with heretics before, or had any suspicions of heresy here? Not much, Signor. Now and then there have been traveling preachers and various charlatans here and there, although I did recently get reports that there were members of the Waldensian sect hiding in the province. Waldensians? So there have been heretics concealed here. So, it cannot be ruled out that Johanka also associated with them. Perhaps they are even behind this matter, too. Thank you, Father Fabian. That's all. I'm glad to have been of service, Monsignor. I thank you also, Brother Nicodemus. You too may stand down. Call Hoshek, bailiff of Sassau. Ah, lui viene chiamato direttamente dal vescovo, il balivo, non da noi. Has there been any suspicious activity here recently? Well, there have been cumins on the rampage in the woods and on the roads, and all sorts of bands of footpads and brigands around the province. But otherwise, it's all been peaceful and quiet here, Monsignor. How reassuring. And what of Johanka, bailiff? Has she been inciting the people here?
I couldn't tell you much about her. I hardly know her. She hasn't broken any laws, and folks speak well of her, for the most part. Although it's true, things have been a bit tense here, on account of her speeches. Continue. Quite a lot of people have been going to her since she started with that preaching. Some are even convinced she's a holy woman. From what I heard, they bring her small gifts or ask for her advice or blessing. Sacrilege! People coming for blessings and bringing her gifts. That has all the makings of a cult. Oh, I don't know, Monsignor. Begging your pardon, but that's overstating it a bit. But it's true. They met outside town too, and it came to a bit of a skirmish. Nothing serious happened though. Fellas punching each other in the mouth. If you'll excuse me, Monsieur, that happens all Succede di continuo, dice. That's about all I can tell you, Monsignor. Thank you, bailiff. That will be all. And you, Henry, you've been around Johanka more than anyone. Do people come to her for blessings? Cos'anche non abbia detto Well, nessuno. they come to her, yes. But I swear she never blessed anyone. But when someone comes to her, she tries to help them, like a good Christian. Henry, I'm sure you're aware that to Lo lie is so. a mortal sin and a crime. So perfettamente. And I'm not lying. All right. Anything else? Adele, tieni, Adele. Yes, Monsieur. I'd like you to listen Sono altri to due Adele. testimoni. She amended her life and doesn't live in sin anymore, all because of Johanka. Her testimony will show that Johanka is an exemplary Christian, not the leader of some cult. All right. Call this Adela. Ho costruito una difesa perfetta, però se la vogliono accusare, la accusano lo stesso. Lui ha diritto di tutto, di vita e di morte. Is that so? Yes. And how did you make a living there? I served at the baths, laundering and repairing clothes and preparing the baths. Is that all? No. Sometimes I went with the fellas and pleasured them for money. But I don't do it anymore. I swear. I changed my ways on account of Johanka and Henry here. And now I lead a decent life. You're saying you simply gave up your profession? Yes. Henry convinced me, and Johanka took me in. Very well. Thank you. And since you left Ledechko, have you sinned with anyone? No, monsieur, I haven't. Good. May God give you the will to maintain your newfound virtue, Adela. And now, please answer one more question. You're living with Johanka now, yes? Tell me what she says to the people who come to her. Well, they come with all sorts of problems. Some want just advice. Some want her maybe to bless them or talk to Our Lady for them. They believe she's a holy woman. So, Johanka accepts gifts from these people and then gives them her blessing? No, it's not like that. Johanka doesn't bless anyone. And she doesn't want any gifts from anyone either. Folk just bring them. The things they bring, she gives them out to the sick and wounded. She doesn't keep È una anything. è proprio una santa questa qui. You swear? Yes. È una santa. Ciao Oni. I'd never lie. Sei in mezzo a un processo dell'Inquisizione. Chiama Guta, tiè, ultima testimone. Faccio un culo così, vescovo. Faccio un culo così, vescovo. All right. I promise to Promesso di ascoltare tutti i testimoni. Vai, ultima testimone. Stanno aumentando i maschi single. Forse seguono Orfeo. Seguono il principio di Orfeo, che per non asservire più a una meccanica di procreazione decidono di andare con i ragazzi. Così si dedicano solo al piacere, non più alla procreazione. And there were others who came to her seeking help?
Yes, Monseigneur. There were. And Non lo that dico io. shrine and the gifts. People brought them to Johanka so she'd help them? I couldn't tell you. But she helped me. Without any of that. Didn't you bring her any gifts? Well, yes, but that was after. Just some old cloth for bandages and bed covers, so she could help others like she helped me. Every evening, I pray for Johanka and thank the Blessed Virgin for sending her to us. I see. Thank you. Ora chiamano anche... Very well. Kat, la moglie dell'armaiolo, che dirà le peggio cose, no? Perché lei ha proprio izzato i malvagi. Però noi sappiamo una cosa, gliel'abbiamo estorta e gliela ritorceremo contro appena ci daranno parola. As you told me earlier, will you tell me now what you know of Johanka and her deeds? Yes, I'll tell you everything, Monsignor. Johanka has been putting ideas into people's heads and causing chaos. What right has she to preach to us? Ora ti inculo a te, ti inculo. As if we were bad people here, and she herself is a sinner, and an adulterer, a loose woman she is, who goes with anyone, and even fornicated with the custodian, Sir Sebastian. That's nothing but slander. Quiet, Henry. I will deal with this matter in a moment. Forgive me, Monsignor, but Catra isn't telling the whole truth. What do you mean, Henry? She's the one who set a band of thugs on Johanka several times. Eccola. To cause trouble for her and threaten her. She wanted to drive Johanka out of town. That's not the deed of a good Christian. Plotting Tramare nell'ombra. She admitted it all to me. E l'ho ammesso in mia presenza. I only did what was necessary to stop her from... Niente, testimonianza invalidata. Nutre nel risentimento nei confronti di Johanka, esatto. Devo concordare con Harry. Fuori dai coglioni, stronzo. Yeah. Non posso permettere che questa testimonianza influenzi il processo. She's bringing us nothing but trouble. Ma tu la odi, tu la I will odi. be the judge of her transgressions, not you. Nevertheless, I have also heard rumors of Johanka's immorality that cannot be ignored. Bring here the Sassar custodian. Ah, San Sebastian, c'è anche lui come testimone. Anche lui ce lo siamo portati dalla nostra parte. Sir Sebastian, my apologies for raising the matter, but doubts have been cast on your virtue. I have been told you have shared your bed with Johanka. Is it true? Monsignor, with respect, this is surely some mistake. Johanka is not a bad girl, and by no means a heretic. Noted. Now please answer my question. Did you share your bed with Johanka or not? Yes, but she's not... Silence! So, Johanka not only incites rebellion against the nobles, but also seduces them in Questo non so se è legato al nostro gameplay che avevamo fatto. Monsignor, I've known Johanka a long time, and she's a virtuous girl and a good Christian. She just needed support. It wasn't a bodily desire, but one of the soul. Consider what she went through. Her whole family slaughtered, and everyone here turned their backs on her, but for Sir Sebastian. Ecco, Anyone bravo. can make a mistake, can't they? And she's sorry for her mistake. Monsignor, let's put a stop to this. It's undignified for us both. And for Johanka. She's no heretic. Just a confused young girl to whom fate has been less than kind. Her confusion will pass. All it needs is for someone to explain to her the error of her ways. There's no necessity for extreme measures. Sir Sebastian,
Be so kind as to leave the judgment of Johanka's transgressions to me. You may go. E ora vediamo. Henry? You proved yourself a good servant of the church when you told me of your disturbing findings concerning the situation hereabouts. Mettendo mia parte You were detto very keen to appear here in Johanka's defense. You said a lot about her, but please, tell me why you've been helping her all this time. La Vergine Maria le ha parlato. Tiè, becca di questo. That can't be ignored. Becca di questo. Respecting the Blessed Virgin, if I turn my back on Johanka. So, you two are still convinced of that? We'll have to see what Johanka says about it herself. That will be all, Henry. Presenta un'argomentazione colta. Tiè. Monsignor, please permit me to say one more thing. I heard some wise words at a sermon in Scallas, and I think I should share them here. It's our Christian duty to fight against sin. But we must love the sinner. So I beg you, Monsignor, Tiè. be lenient to Johanka. Perché il prete di Uziz ci ha dato un trattato che lui ha letto. Vai, ha tutto quello che gli serve. Adesso speriamo che Johanka non sbagli. You've heard the accusations brought against you, and we have also heard several testimonies. I already questioned you earlier, and it has also come to my attention that Henry here bribed a guard to allow him to see you in your cell, which I expressly forbade. Johanka, do you wish to revise the answers you gave earlier, or do you stand by what you said? I stand by everything I told you. So be it. I expressly forbade you to continue preaching, and you promised not to do so. You defied my instruction and broke your promise. Why? Forgive me, Monsignor, but I could do nothing else. Our Lady asked me to do it, and I couldn't refuse her. And I did the right thing. The Virgin Mary visited me again in my cell and showed me new things. Oh mio Dio. And prelates. No, parla della chiesa. Princely cloaks instead. They threw down their staves, buckled on Oh, swords, no. and placed crowns on their heads. No. They rejected Christ's example and hoarded wealth for No. themselves. They paid no heed to È the pazza. people, but only gave them absolution for money No, and... è pazza. No. Sì. Mi ha fatto una difesa perfetta. More than enough. These proceedings are closed. You may leave. Johanka will now hear my verdict. Come va a finire sta storia? La condanna al rogo. Almeno abbiamo creato una santa, ragazzi. Almeno c'è una nuova santa in circolazione. Are you aware you're facing very grave accusations? Yes, Monsignor. I am. You stand accused Si è accusato di aver predicato il rogo. leading the people away from the protective embrace of Holy Mother Church. If you do not recant, Se non farei abbiura ne pagherei le gravi conseguenze. E ma è matta, cazzo, è andata a dirgli quella cosa, preciso, gli avevamo detto di non farlo. child, you distress me greatly to have to Comunque questo posso dire che è il finale migliore, cioè. Alla Giordano Bruno proprio. Speak then. Do you recant your sermons? Swear never Abbiuri, again no, to preach for me. no, voglio predicare. Voglio predicare morendo. Are you prepared to repent? As God is my witness, I did all this with good intentions. And the Virgin Mary did visit me, and I would be lying before Madonna. her, before God and my own conscience, if I denied Vai, it. ok, bruciata viva. Addio.
Addio Johanka. Repent and return to the bosom of Holy Mother Church. Fino all'ultimo gli chiedono di abiurare. Faith. Take her. We must all be ever vigilant of Lucifer's evil designs. Ecco fatto, ragazzi. Only Holy Mother Church safeguard all Christian folks from the onslaught of the devil. Only Holy Mother Church Solo la Santa Madre Chiesa a cuore so they may le find loro salvation anime. in the kingdom of heaven. It's all true, and the will of the Blessed Virgin, her sacred will that I will never recant. Sometimes, to save the body of the true church, it is necessary to amputate a gangrenous limb. La puniscono? The Lord is with thee. Blessed art thou. Della serie sogna di un processo equo. Blessed be the fruit of thy womb. Jesus. Hanka of Scarlets refuses to accept the truth and recant her delusive preaching. Her tongue is an instrument of the devil. La lingua è uno Pluck strumento down di... and cast Ah, from the body punite e of the poi dopo heretic, bruciate. along with the devil, so that her soul may be purged of evil. La bruciano, ragazzi. No. Che gli fanno? Gli tagliano la lingua. Gli tagliano la lingua. No, gli tagliano la lingua, ragazzi. Pierangelo intanto guarda. Madonna. Però non l'hanno bruciata, dai. Posso assassinare il vescovo adesso? Madonna, ragazzi, che tragedia. Despite her suffering, Johanka remained faithful to her conviction. Brother Nicodemus tried to heal her terrible wounds, but in vain. È morta. Her cruel punishment was too much to endure. Supplizio ricevuto è stato troppo. Matthias bene. never lived to hear of Johanka's fate. Soon afterwards, he succumbed to his sickness. Although it's forbidden to bury a heretic, È morto pure Mattia. we lay Johanka and Matthias to rest together, side by side, in a place where I hope they will finally find peace. As Brother Nicodemus said, surely God will forgive us for Madonna, che tragedia. Che tragedia. Reputazione ridotta. Che tragedia. Però continuiamo a fare le nostre missioni principali. Intanto questa situazione qui ci condiziona ben poco. Questa l'abbiamo illusa fino alla fine, poraccia, no? È rimasta la prostituta a servire. Adela, ciao Adela, scusami. Greetings. Come va? Quite well. It's a lot of work. Johanka and Brother Nicodemus showed me what to do. Sounds good. I have a roof over my head. Enough, it's really quite fun. I'm glad to hear it. No, it's sweet of you to care. Good luck then. Ok. Nicodemo, sentiamo cosa ci dice. Nicodemo. I heard you and Pavel of Colleen gave a donation to Sasau. It's a pity you didn't think... Anyway, what can... That trial. I never thought it would go so far.
I was hoping too for a more lenient. Johanka was a good girl. It's not for me to È lei che question si è the bishop's rovinata alla decision, fine. but I'm deeply sorry for the poor child. May Our Lady in her mercy forgive her, and us too, for burying her in hallowed ground. Thank you for helping me with it. You're right, but you must never speak. Of course. Vai. Che disastro. Che disastro sta missione. Del resto non c'era tolleranza. Anche Mattia si è morto di conseguenza perché non aveva più la sua assistente. Il letto è vuoto. Dormi e salva. Vai, dormiamo e salviamo. Che disastro. E poi dormire per lunghi così, ok. Disastro totale. Povero ermitini. Abbiamo anche cercato di convincerla a usare un tono migliore, no? Con il vescovo. Niente, non ce l'abbiamo fatta, lei è impazzita completamente. Io qui ho dormito nel letto dei cadaveri, vabbè. Ma noi continuiamo, ora non ci vestiamo più da colzaio perché non ce lo meritiamo assolutamente. Allora, cotta, rimettiamo la nostra bella armatura, che noi non siamo, grazie al cielo, non siamo vescovi, né niente. Siamo dei nobili Siamo dei nobiluomini. Possiamo preoccuparci di queste cose. Sciarpa, mettiamo sciarpa. Scerpa. Brache imbottite. Antico cimelio di Fano. Aculio è ancora fortissima. Scudo del diavolo, mettiamo. Scudo del diavolo. To. To, vaffanculo. Scudo del diavolo, to, vaffanculo. Caccia migliorata, 97, un botto. Abbiamo anche qualche anellozzo da mettere, sì. Un anello d'oro. Questo, anello nobiliare, più figo. E poi gli speroni. Ci rivestiamo, anche se parecchia roba è rotta, però l'aspetto estetico rimane. Corna di cervo. Dove cazzo è? Lo sperone. Dammi lo sperone. Voglio andarmene da qui, voglio andarmene. Vai, ok, a posto. Siamo pronti. Voglio andarmene da questo posto infernale. Meno male che abbiamo ammazzato tutti i monaci. Ma il vescovo c'è ancora, scusami. Tanto per capire. Il vescovo dov'è? Mica c'è ancora, perché se c'è ancora è finito il vescovo. Se c'è il vescovo è finito. Ma vai a cagare, vai. Oh merda. Vabbè. Ma non mi fa fare niente, non mi fa agire. Ma dai, dai. Ma dai. Madonna Cristo, ora me li consuma tutti. Finiti i grimaldelli. Non ci posso credere. Tutto per uccidere il vescovo. Niente. Maledetti, guarda, mi avete rotto i coglioni. Monaci di merda. Fratello portinaio. Fratello portinaio di merda.
Voglio sfogarmi. Toh. Io non voglio che rimanga neanche un monaco in questa zona. A parte padre Nicodemo. Lui sì, lui sì. Il priore è immortale, il priore. Che merda, maledetti. Com'è la nostra reputazione qui? Un disastro. Sasao alta, monastero 29. Si è anche alzata addirittura. La Decco 32, però siamo incarcerati. Appena la carcerazione. Ci hanno tolto l'incarcerazione da qui. Ah, incredibile. Ok, beh, a questo punto possiamo andare qui. Che ci rimane da fare? Questa cosca. Ce l'abbiamo sul cavallo qualche grimaldello o no? No. Peccato. Ah sì, ce l'abbiamo. E come se ce l'abbiamo? Sposta l'inventario, perfetto. Grande cavallo, grande. Andiamo in un mondo che sappiamo, che conosciamo meglio. Ragazzi, qui siamo a un punto di svolta. Adesso entriamo nella missione principale. Ci rimane altro che fare questo. Missioni, vendetta, ok. Torneo di realtà non ci interessa. Oggetti smarriti, macchie sulla coscienza, agnelli travestiti da lupo. Queste missioni qui, ragazzi, sono tutte belle, sono tutte bellissime. Sono tutte bellissime, però, ragazzi, non si possono fare. Purtroppo è così. Dobbiamo andare dritti per dritti le missioni principali adesso, perché? Va bene, accediamo. Scusiamo, noi abbiamo il travestimento. Prima dovevamo ottenere il travestimento. Voglio entrare. Let me inside. Inside, eh? What's the password then? I came here for a game. Show me that. Aye. All right. Welcome to Brannock, comrade. Thank you for your kind welcome, comrade. Who should I report to? Eric, you should be in the house. Noi dovevamo prima trovare un travestimento. That was easy. Now I better take... Esplora il campo e valuta l'armata nemico. Parla con Eric nell'accampamento. Allora, qui siamo nell'ultimo arco narrativo della trama principale. C'è da fare questa cosa, poi ci saranno altre situazioni, non è finita qui, ci saranno altre situazioni importanti e poi ci dirigeremo verso il finale. E faremo all'incirca, non lo so quanto ne verranno fuori, sopra le 30 ore, ragazzi, complessivamente sono sulle 30 ore. Però il gioco dura molto di più, su 100 ore. Il gioco dura un centinaio di ore, anche di più, Dipende uno come se lo gioca, chiaramente.
quante volte, non so, vuole anche viversi, in che modo vuole viversi questa esperienza, quindi quante volte prende il cavallo per fare il viaggio rapido. Allora, noi mangiamo anche, cioè che ci siamo. Che siamo un po' a digiuno. Vediamo, missioni. Esplora il campo e valuta l'armata nemica, ok. Facciamo un bel giro prima di andare da Eric. Can you teach me to... Certainly. I'm interested in... All right. Now. Can't like showing you. Well, Can you teach me to be a... certainly. I'd like to hone my skill... First, you have to have. Well, Va bene, però siamo aumentati con l'arco, bene. What a Mettersi in mezzo alle questioni della chiesa era un casino. Veramente un casino. Hey, nothing. Just the way I like it. Getting paid for sitting. have you heard anything? I don't care. When they tell me it's time to go, I'll go. I don't need to know anymore. You can ask the others, only I wouldn't. How did you... You know how it goes. So when I heard they were... Vabbè, dai. Forse ce lo sblocca direttamente. Not only strong outer walls, but inner ones too. This isn't good news. Ci dobbiamo solo passare. Sì, ci sono due strati. Una doppia fortezza. Kingdom Come, ecco Maieio che è apparso anche durante Kingdom Come. Ma sì, Maieio. Ho fatto una mazzata per poterlo portare, guarda che non ti dico, veramente micidiale. Altrimenti rischiavo di non poterlo più portare, però volevo farlo, ne abbiamo anche parlato e alla fine sono riuscito a infilarcelo a forza. There certainly are enough of them. At a guess, a good 4 or 5 dozen. Indovina che mi sta giocando? Silent Hill. Those tents look pretty impressive. These fellows aren't paupers, that's for sure. The last time it was the gloves, wasn't it? You forgot your frame. Ci ha beccato? O no? Est Silent Hill. Massimo Pene? Pene? Massimo Pene? No. Ma l'1 stai giocando? Grande Maieio, ma per PC quindi c'è tutti quei bug oppure l'emulatore non li dà questi problemi? Qui non ci fa saltare questo.
Ad PC ma gira bene quel problema che ho avuto io, non l'hai avuto anche tu? Vediamo la perlustrazione. Quello dei crash, sì, c'erano sia problemi di crash che problemi di... ti ricordi nel sogno? Quello lì non l'hai avuto il problema nell'incubo di macche sepeine. Ma ma lo sai che siamo arrivati a 100 giochi streamati? Ma lo sai o no? Cioè... Ok, obiettivo completato, abbiamo esplorato il campo, benissimo. Siamo a posto. Andiamo a parlare con Eric. Allora, ti ricordi Maieio che qui c'era da fare una cosa... Forse c'era da fare una cosa migliore. Oh merda, no, scusa, non volevo, mi scusi. Non ho rubato niente, ho solo aperto quel qua, vabbè, mi tocca shottarti, dai, vaffanculo, va. Ok, fai dei coglioni, bravo. Mi sa che è qui che dobbiamo andare comunque. Ecco da Eric. What do you want? Non erano di più cosa? Cosa, Maieio? You're the one from the monastery. Yes, sir. Gli sberri? Cosa? Yes, sir. Well done. I heard about you. And quite honestly, I didn't think you'd succeed. So can you handle a sword? Yes, I know what I'm doing. Well, I think it's best if we put you to the test. I giochi streamati sono un po' di più. No, streamati registrati, ma streamati sono molti di più. Downhill, as far as the stockade. His tent is right next to the training arena. All right, sir. Sì, registrati sono ancora di più. Non li ho messi tutti, me ne manca qualcuno, ma irrilevante. Però quelli caricati su YouTube sono 100. Sono più di 100. Maestro d'armadilli. Are you Combat Master Vanya? Aye, that's me. What do you want? I'm Henry. Eric said you'd try me out to see. Ieri è passato Lucertolozza, ma io te lo ricordi? Quella merda. Mind you, most of the peasants he sends me couldn't fight a pile of manure with a pitchfork. Hey, don't I know you from somewhere? You look familiar. Yes, you taught me sword fighting in Scalise. Wait. Yes, I do remember. We met at the alehouse. Well, I'm glad you made it out alive. I took to my heels before it even started. All right, let's see what you're good for. Have you got a weapon? If not, you can borrow one over there. Now, are you ready? Vai. Sì, siamo pronti. Non è stato così pronto. Ti spacco la faccia. Abbiamo lo scudo del diavolo. What a fucking dolt. Che ne pensi, maestro? Siamo migliorati? Non si vede niente, peccato non si vede niente. Comunque è morto. Jesus, you got me. Ti distruggo, tu non hai capito. I've had a bit of practice. Ti stava laggando, ok. Sai che a un certo punto ho recuperato il vecchio salvataggio del 2021, Maieia. A questo giochetto ci abbiamo giocato dal 30 novembre 2021 al 13 gennaio 2022. Ti rendi conto?
before you start. Avevamo prima più di 50 ore di gioco in questo giochetto. Ricordi che tu giocavi, risolvevi i cubi di Rubik all'impazzata all'epoca. Dai, anzi, per ricordo di questo momento, del momento passato, un bot, ecco, fai un cubo di Rubik al volo, per favore. Sì, avevamo più di 50 ore di gioco, tantissime, qui ne ho fatte molte meno adesso. Infatti ho recuperato a un certo punto il salvataggio. Ho recuperato il salvataggio perché era l'unico modo per procedere, come abbiamo fatto con Shenmue. Ho il cubo sul comodino, perfetto Maiello, questo è il momento giustissimo per risolverlo. Mi ricordo che eravamo a Sasau quando hai usato il cubo di Rubik, che se vuoi ci andiamo dopo, ma non so se ora ci liberano. Perché siamo in una missione principale. Ora c'è il casino, Maiello. C'è il macello. Ecco, ora incontriamo il cospiratore. What's the matter? Lost your tongue? I think I know what's troubling the young master. He's surprised to see me here. And the feelings. Comunque intanto fallo, Maiello, il cubo di Rubik. Non si sa mai. Parte. Indeed. This boy is very dear to him. And I expect he's looking. Voglio andare al monastero. Ecco la spada che ci hanno rubato. Maiello, ho rifatto la strage al monastero, Ho rifatto la strage, ho ucciso tutti i monaci. Il remake perduto. For your own safety. And ours, of course. You can count yourself lucky now. I'm gonna keep you alive. I'm sure your father will pay a nice fat ransom for you. My father's dead. That lackey of yours wouldn't even let me bury him. He doesn't know, Eric. C'era anche il sommo, Abbiamo ancora la foto, sì. Abbiamo la foto e abbiamo anche la clip. Una clip ce l'abbiamo del momento al monastero. Il cumulo di cadaveri che avevo fatto nel 2021 era più grande. Questo è un po' più piccolo. Solo monaci e una guardia. Ma eravamo anche sovralivellati, cioè, livello molto più alto. In più ho fatto tutti i DLC, Maiello. Ho fatto tutti i DLC che nel 2021 invece non avevamo fatto. Parents are both dead, aren't they? I thought so. And yet, Radzig still hasn't told you the truth. Could it be that he's ashamed of you? I wonder if you'll want to pay that ransom after all. Well, continuavano a spawnare, sì, infatti. If your father won't pay your ransom, you have no. È infinita quella cosa. Comunque io ho ripreso, ora stiamo usando il salvataggio del 2021, My own childhood was not dissimilar. How strange that we should have something in common. È proprio quello che ha sterminato i monaci. Now it's time for you to tell Ci stavano gli alchimisti, mi sa, sì. Sì, siamo anche noi alchimisti, Maiello, perché è una delle attività più belle del gioco. Vuoi non specializzarti in alchimia? Ecco la spada, bastardo. Chissà se Daniel Bavra sta facendo il 2 adesso. È che per sviluppare un gioco così servono tanti anni. Questa è una roba benissimo livello Rockstar. Ma secondo me è superiore, perché c'è l'elemento storico reale, non è una storia totalmente di fantasia. And now, with the king in captivity, there's no one to levy troops to come to your aid. Even united with Hanush and Divish, your father couldn't raise more men than I have. The only force in this country capable of defeating me is Sigismund's. And he pays me. When he wins, I win. Everything I take now will be mine. And I plan to take everything. Ho intenzione di prendere tutto,
A man like you will never rule here. Have you never heard of Lord Suckle of Lamberg, or Sahinek the Dry Devil? They fought for your king and plundered the estates of Con Lord questo ho Gnostic messo tutti i tonight. giochini importanti. Tutti. They say Tutti i giochini strong importanti. dog fucks the bitches. And war is a nasty business. Sir? Ora io ho 2 esami da fare fra pochissimi giorni. Uno fra pochissimi giorni. I'll leave Udo here to keep you company. Dopo non avrò più tempo per fare questi giochi così. Vado a farmi una doccia, ok. Medievale, fatela medievale. Knock some manners into him, Udo. Come on, Eric, let's go. We've got work to do. Come si farebbe nel Medioevo, merda e sapone insieme. Come fanno in Francia anche adesso. In Francia non hanno mai smesso di fare queste... Gli odori del Medioevo li conservano ancora in Francia. Il formaggio, il formaggio. That would really work you over. Here. Try to drink. I thought you'd never come round. How do you know my name? Don't you recognize me? Zbyszek. You fucking traitor. You throw me to those bastards and then look me in the eye like nothing happened. Shh, quiet. Maybe we started off on the wrong foot. But I'm your only chance to get out of your life. So do you want my help or not? What do you want? I want to get you out of here. But if you'd rather, I can leave you to rot and get the shit kicked out of you by Ishtvan's bruiser. Why would you, of all people, want to get me out of here? I've got my reasons. If not for the good of my soul, then for the good of my purse. It'll cost you a few groschen, and that's all you need to worry about. You shouldn't look a gift horse in the mouth. Shouldn't I? Even when it comes from a treacherous bastard who set his cutthroat friends on me when I was trying to bury my parents. I won't deny we didn't get off to a very good start. But this is a chance to start over and let bygones be bygones. So what exactly are your reasons? Nothing you need to care about. Let's just say it's a personal matter. But I do care. I don't believe a word you say. I know you're up to something. So you better try harder to convince me, or I'm not going anywhere with you. Not a day passes without these cutthroats pulling daggers on each other. Mi trattano come uno schiavo, eh. So they make a slave. A bandit's life isn't quite how but you could easily make a run for it on your own. Why bother with me? Look, I just want to live a normal life. For that, I need peace and some coin. You need to get out of here, and you've got coin. My help won't cost you a tenth of what Ishtvan would want from Sir Radzig. Why don't you go on your own? What would I do? I've been left alone in this world, and I'm an outlaw. How long do you think it'll... How do you propose to do it? Finally, we're getting somewhere. I know a way you can get out of the fortress without anyone seeing. I'll untie you, and you'll have to make your own way there. It shouldn't be hard at this time of night. I'll wait for you outside. Afterwards, you'll tell your noble father I helped you so they don't hang me. And naturally, you'll pay me something for the risk I'm taking. Risk? Sounds risky. Not really. What are they going to do with you if they catch you? They want to ransom you, so the worst they'll do is lock Qui you ci hanno up. rivelato tutto, che lui è il figlio di Ser Radzig. Il nostro protagonista è il figlio di Ser Radzig. E le mie cose? What about my possessions? Eric has your things. It would be suicide. Oh, wonderful. It'd be better if you wore something to blend in, it's true. But I can't go and get you. All right then. That's what I want to hear. But first... You have my word. All right, I'll have to trust you're a man of honor. Now listen... Free and covered in shit. Well, first, we both have to get there. We can't let anyone see either of us.
I'm supposed to be guarding you, and you're... There shouldn't be anyone outside in front of the barn. When you're out, go. I'll wait for you not far from the camp. By the... Ora il problema è che noi dobbiamo assolutamente... Non possiamo riprendere il nostro equipaggiamento. What's that? Hey, who's there? What's that? Vedi, devo lasciare tutti gli averi lì come avevo ipotizzato. What have we got here? Entertainment! Great! Is that all you got? Call that a combat! You can't stand any more of this. Hold your breath. You heard what Eric said. Fuck that little... What are you doing here? Tired of life? Mi dispiace per loro, ma non sono riusciti a prenderci. So, we're out. Don't worry, I keep my word. But I have to go to Rat Eye. Fine. We should get out of... You'll have to help me. Somehow the massage I got from that big bastard didn't do me a lot. A horse. Madonna, che condizione, lui ci incoraggia. Sì, oggi a te si svolgerà il torneo, ci vado così. Any word about your boy, Ratsy? Nothing yet. Let's hope he hasn't done anything rash. Wouldn't surprise me given the balls that he has. Now I wonder where he might have got those from. Don't start, Hanush. I'm sorry, sir. This fellow, Henry. Father? I told you he had balls. Well, I see that you haven't been idle, and we'll certainly need to have a talk later, but not quite so publicly. Looks like you have plenty to tell us. What happened? I got a bit tied up at Vranyuk. But now I know what they're planning. What's being planned? And who's planning it?
Spit it out, boy! There's no longer any doubt about it. It's that Hungarian noble you were hosting on the same day Sigismund pillaged Skalitz. Sir Istvan Toth. Toth and his people. Everything fits. They're the ones making the counterfeit money and using it to hire mercenaries from all around. He's already got quite an army at Vranjik. But what the fuck is he after? I can tell you exactly, and you won't like it. How's that? I had quite a long talk with him. What? Meglio stare nella casta nobiliare, ma scherzi. We had a bit of a chat. Actually, he told me his entire plan. What? I suppose he thought he didn't need to keep it secret any longer. I'm not all that surprised. Why not? What's that bastard planning? He's in the service of Sigismund. He wants to destroy King Wenceslas' allies. That means us. He's gathered a very large force. I'm honestly not sure if we can defeat them. And he knows no one will come to our aid now. That fucking cunt! I'll skin him alive! How many men has he got? More than 100, I'd say. And how secure is their camp? It's an old abandoned fortress on a hill above Sasau. It's inaccessible from 3 sides, surrounded by a timber palisade. Bastard! I'll crush that rebel of his! That's easy to say, old friend. It seems Toth isn't taking any chances. Together with Divish, we can muster enough men. And we can all see there's no time to waste. That bastard wants a battle? Much better we pick a time and place than he does. Undoubtedly. We have to take him by surprise. It would be best to attack tomorrow night. We can't get ready any sooner. That's what I like to hear, Ratzig. Henry, I want you to get yourself fixed up and then go straight to Sir Divish of Talmberg. Tell him to assemble all the able-bodied men he can and bring them to Perfetto, gli Vranjik facciamo tomorrow. subito la guerra. Vai, risolviamo questo problema. Finally, a chance to show I'm not carrying a sword just for ornament. What is it, Henry? Is there something else? The thing is, we have to deal with Zbyszek. I see. And who is he? Zbyszek is from Skalitz. He helped me escape captivity and saved my life. I promised him a reward for it. Indeed. Well, Zbyszek, if you saved my son's life, I'm grateful to you. As a token of my gratitude, please accept this reward. Thank you, sir. Thank you for your generosity. And under the circumstances, we won't ask how you came to be with that herd of swine at Vranjik. So you'd better get out of here quick, before I start thinking about it. Yes, sir. Thank you, sir. Goodbye, my lords. Thanks, Henry. God be with you. Get a good meal inside you and get those wounds tended to. You look wretched. And if you need equipment or armor, tell Bernard. He'll give you what you need. No, abbiamo altro nel cavallo. No more, my lord. I'm your father. I swear, Hal, I planned to tell you. I'm sorry Istvan, of all people, beat me to it. But now, we have more urgent matters to deal with. Later, we'll have time to talk about it. What do you say? As you wish, my lord. Father. Good. Now go to Divish as quickly as you can, son. Missione completate il da detrà. Awake already? I hope you've had a good rest after all you've been through. You might need it. Rivincita, vai, facciamoci rivincita. Get up and get to Talmberg as soon as possible. You need to rouse Sir Divish and his men for the attack. Sir, I lost all my things at Vranjik. Yes, lad, I know. L'armeria, vai, andiamo all'armeria. I need to set off as soon as possible to give the Talmbergers the message, or they won't arrive in time to help us at Vranjik. L'equipaggiamento dove cazzo è, scusa? Oh. È qui. Però è di qua. Beh. L'armeria non era dall'altra parte.
Ce ne sarà una qui più figa di quell'altra. L'altra era forse per i lavori più interni alla città di Polizilla. Questa è l'armeria, sì. Oh. Lo sblocca, vediamo. Arco da caccia. Vai, vai, ci danno tutto. Piglio tutto. Andiamo belli armati. Fendi anime, cresta di gallo, spada borghese, scudo dei signori di lei. Vai. No, questo è perché ruba, scusa. Perché ruba? Ruba. Ah, ruba. Allora, vediamo. Vestiamoci di tutto punto per la guerra. Bah. Spada mercante proprio potente. Aggiudicata. Prendo anche questo scudo. You there! Stop! No. Surrender! You've committed a violation. You're. Che rompicoglioni. It's no use. It's definitely. Damn it. Here's your coat. All right. Spread your arms. Ci hanno ripreso, ma vaffanculo, va, pezzo di merda. Posso avere delle armi decenti. Delle armi decenti per questa battaglia. Ti dispiace così tanto, va. Ok, siamo a posto. Spacco i crani. Dormi e salva, salviamo. Dai, dai, che facciamo la rivincita, poi si chiude con questo gameplay per stasera. Ci facciamo le ultime, credo, forse l'ultimo la prossima volta. Forse arriviamo alla fine la prossima volta. Non so, dipende un attimo dalla lunghezza generale, perché ora uno dice così approssimativamente. Io so che mancano in teoria poche missioni, però potrebbero essere lunghe. Io credo che già con questo che siamo arrivati oltre le 30 ore di gioco. Cavallo? Ok, lui c'è. Mangiamo pure. Abbiamo fatto tutto nel gioco più o meno, dai. Forse l'unica cosa che ci manca, che non abbiamo ancora fatto, è andare ai bagni. Cioè, qui è come se l'avessimo già fatto, in realtà, perché abbiamo attivato la missione, no? Abbiamo attivato la missione con Hans Capone, che richiedeva proprio questo. Una volta ci siamo venuti qui, però sarebbe meglio, proprietario dei bagni, sarebbe meglio provare... usa i servizi dei bagni. And what is it?
Taglio dei capelli, vediamo. Echi orientali, permanente di guerra. Boh, sono tutti uguali. I'm interested. And what is it? Non me lo calcola. Che è questa qui permanente da guerra? I'd like it. I'm sure you'll be good luck then. Qui ci possiamo fare i capelli, questo volevo far vedere. I'd like to. So what it... Sbarbatura qui pure possiamo modificare, farlo come ci pare. Ora è inutile modificarlo ulteriormente, ragazzi, secondo me così sta bene lui, dai. Usa i servizi dei bagni. So what it... Possiamo andare a scopare. I'm sure you'll be goodbye. Ok. Le fanciulle dei bagni si prenderanno cura di te. È tipo i massaggi, no? Siamo anche adesso in un medioevo. Sono le massaggiatrici ora. A lei, con lei abbiamo fatto cose. Ci sputa in faccia adesso. Ah, vedi, abbiamo la forza del leone, la potenza della capigliatura. Ci hanno aumentato delle statistiche. Sentiamo più figli, in poche parole, dai. Comunque questi vestiti sono tutti nuovi, quindi io con questo trogolo mi ci sporco invece che pulirmici. Ora certo se cammino qui in mezzo è finita. Mi risporco subito per la guerra. Mi voglio sporcare per la guerra. Vieni cavallo, non ti sporcare neanche te, dai. Andiamo. Al burac. È il burino tradotto. Allora, noi dobbiamo andare rivincita qua. Vai. Usiamo il viaggio rapido così ci prendiamo più tempo verso la fine. Quando vedo più o meno che abbiamo finito il gioco, facciamo un'ultima esplorazione. Anche qui ci sono stati momenti epici. Cosa? Che è successo? Che pazzo il gioco. Che è successo? È finito, siamo morti. Game over eterno. Tutto per aver scopato con questo, non me lo dire. Andiamo qui, va, che è meglio. Andiamo qua. Che cazzo è successo? No, non possiamo andare ai bar. Vabbè, ve l'ho fatta vedere questa feature e basta. Come è successo con altre cose, dai. Dai, andiamo. Madonna, qui c'è un game over micidiale. Sono uno sgarra, è finita. In viaggio ce ne siamo morti, in viaggio, così. Vai, corri. Vai, corri velocissimo. Come un misdile. E che fa un giro della Madonna, cazzo. Fa il giro di tutta la mappa. Guarda qui, poteva tagliare ovunque. Ma fa il giro della mappa, che pezzo di merda. 2 secondi dalla fine. Ok. Siamo in tempo, vai, vai, vai. Forse siamo in tempo. Vai, andiamo subito a chiedere aiuto. Siamo pronti, andiamo.
Forse ce l'abbiamo fatta. Sir, I bring an urgent message Micidiale, from micidiale. Radzik and Hamish. I take it you've heard. What does your father want from me? I found out who's behind all the unrest in the region, and Father and Hamish have decided to put an end to it all. What? Questo qui mi fa pensare invece a Pianesani, quello di coso. quello di... No, I haven't met. di multiplayer, no? Non so perché. Non gli, cioè, gli assomiglia su alcuni atteggiamenti, secondo me. He's in the service of King Il Sigurd. fatto di essere vecchio. Vecchio e pomposo. They've amassed quite a force at the old stronghold above Sasau, and they're planning to attack very soon. Father and Hamish have decided to move first and destroy him before he's prepared. Oh, for Christ's sake. When and how? Tonight, they send word for you to muster your men and rendezvous with them at Vrandik. This is madness. Maybe it is. But I fear that Radzik and Hanish are right. The sooner we cure this pestilence, the better. Gather the men and make ready. We march tonight. Leave only Non è finito qui il gioco, eh. Very well, sir. As you command. Will you be coming with us? Certo. Yes, sir. I have some scores. Però non siamo lontani, siamo abbastanza vicini. Tanto che se uno volesse, proprio volesse, potrebbe anche cercare di finirlo stasera. Ora vediamo un attimo, non credo di riuscirci. Io non credo di riuscirci stasera, però... Che bello, che trionfale. Prima di iniziare bene proprio il percorso storico universitario, no? Perché alla fine ho fatto mezzo anno già, però c'erano solo materie di filosofia. Oh, ecco, questo è Sasau. Tutti appassionati di storia nel mondo, ma la storia è qualcosa di epico. La storia è veramente qualcosa di epico. È più grande di ciascuno di noi, no? Well, well, Timmish. I see you don't want to miss the show. You didn't expect me to leave all the glory to you. Guarda come pomposo, se non sembra il Pianesano quello lì. Non so, mi viene in mente lui quando guarda questo. Che lui a volte mi sembra uno di quei parrucchieri, non parrucchiere. Per antonomasia. It seems that this will not be resolved without a battle. Bloody good thing, too. Finally, we'll have some proper entertainment in the countryside. Fortunately, my son here showed immense daring and made his way into the lion's den to spy on them. Tell us what you saw, lad. What do you want to know, exactly? Well, let's start with how well fortified they are. The outer palisade goes right around the whole camp. On a small hill inside it, there's a half-demolished farmhouse that's ringed by another... La sborricata. That's where I was held prisoner. And that's where Toff's based. Him and his inner circle. Can you tell us how many tents there are and how they're arranged? There might be 50, maybe 30. Most of them in the right-hand side of the camp. And the men? How many men strong are they? Quite a few. At least 80. Huh. We don't number much more than that ourselves. We do outnumber them, though, even if only by a few men. And our men are well armed and disciplined. The foe, nothing but a rabble. From what I've seen, it's best to attack from our direction. How does it look from the other sides?
The east side is all rocks, so no hope of launching a major assault from there. On the other hand, that's the way I escaped. It's where they throw all their waste. The heap's already so high it's almost to the top of the palisade. Now that is interesting. The ramparts are long. If there are as many of them as we think, they can hardly keep watch over the entire length. Attack with full force at the gates, and they won't have enough men at the rear. That's an excellent strategy. But then I'd expect no less from you. If we cause an enormous uproar at the same time, they won't know what's hit them. Uproar? You said they have tents there? Yes, sir. Sa dargli fuoco. Well, if I'm not mistaken, tents usually burn rather well. And we have quite a few archers. You don't do things by halves, Dimish. So, I believe we have a La plan. guerra! Robard will take 10 men and sneak to the rear of the fortifications. There's an entry point, but you must remain hidden. I will do my best, sir. That shouldn't be too hard. They'll have other things to worry about. The rest of us will launch a frontal assault. Rain burning arrows on them and then attack. Those bastards won't know which way to turn. At that point, Robard and his squad will strike from the rear. I think it's a good plan. God be with you, my friends. We'll wipe those whore sons off the face of the earth. Listen up now. We are about to meet the rabble that have been trying to hurt us. Pillaging, killing, raping, and generally being a thorn in our side for long enough. They may be hiding behind a stockade, but they are still a pack of curs who are no match for men like you. And tonight, we are going to festoon these trees with corpses. First, we will set fire to their little hornet's nest. Then we'll keep them busy by the gate. And when we've made it nice and hot for them, Sir Robard and his men will pounce on them from the rear. And we will hack them to pieces. Have you got it? Yes, sir. Good. Now, when we reach the ramparts, the archers will cover the men climbing it, and the men with the battering ram. Any of these fuckers foolish enough to stick his head outside the stockade is to lose it at once. Understood? Attacco! Glad to hear it. Now, let's Attacco! Carica! Medina! Irrompi nel campo, vai, ti irrompo il culo. Come si suol dire. Attacco! Gli arcieri. Attacco! Hola ya, hola ye. Qua c'è un macello di gente qui in mezzo. Che Dio lo sa. Muori. Muori. Ammazzato del corpo.
Conquista il cancello completato. Avanza nell'area incendiata e assumi il controllo della zona. Conquista la prima area dell'accampamento incendiato. Go with the men and flush out anyone left around the tents. So they don't creep up on us from behind. You men, over there. Poi ci danno pochi uomini qui, bisogna stare molto attenti. Muore, merda. Muore. Vai, seconda area. Vai, questo è morto. Becca di questo stronzo. T'ho steso. Attacca il cancello superiore. Toh, becca di questo. Muori. Vai, sfonda. Easy, easy, easy. Vai, un'altra guarnigione. Toh, bastardi, che è una carneficina. Where's that Hungarian bastard? Why isn't he here? Don't tell me no one was in command! It does rather look that way, Hanush. Henry, where's Top? You said he was here. He definitely was, sir. I've got the cuts and bruises to show for it. You have to find out where he slithered off to. Look for clues. Anything that will tell us what he's doing. Riprenditi i tuoi averi, ecco. Oh, prenditi. Oh, tiè.
Lettera per Vranik, ok. E vabbè. Forza 1 e lo mettiamo su bene, bene. Scarpe da pellegrino, questi ce li togliamo subito. Mettiamoci questo cappelletto, va? Sto bel cappellettino. Anello nobiliare. Tocca buttare un po' di roba. Vai. Bam. Pioggia di... No. No, l'ho ripreso uno. Che palle. Che palle, cazzo. Mi metti tutto lì, porca troia, cioè. Ho preso una cotta di questo qui ho preso. Ok. Lettera. Questa ci interessa. Serano. Sir, this was all I could find. A letter? What does it say, Ratzig? Alongside hunting, drinking, and swordplay, you might find time for a little study, old man. In the courts of Prague, every Tom, Dick, and Harry can read nowadays. Yes, well, here in the countryside, we don't give a tinker's curse about such things. That's what I've got a scribe for, anyway. What does the damn thing say? It appears to be written by Toth, but it doesn't say to whom. It says everything is going according to plan, and the castle should soon be taken. Castle? What castle? What does he need a castle for? Sir, we took this one alive. And it seems he's not just some ordinary spear carrier. Where's that rat Toth? Where did he go? Speak, damn you!
Se ce la facciamo a finire, sarebbe bellissimo. If you play your cards right, you might come out of this in one piece. Where is your lord? He was here yesterday, wasn't he? Come now, sir. We both know where I will end up. My lord is gone. He took most of the men and left. Where has he gone? What is he planning? He writes here about taking some castle. Which castle? Oh, some nearby castle. Left completely unguarded. Now I wonder where it could be. Così siamo nella fase finale, ragazzi. Io volendo si può anche finire. What are you Volendo si saying, può you poor finire. son? Talmberg. Did he go to Talmberg? You'll never get him. You'll never get. Toh. What? We're planning on sending him to some monastery to become a monk? I believe we have some work to do, Sir Divish, do we not? Mount up, gentlemen. We don't have any time to waste. Non è finita, non è finita. Però potremmo arrivare alla fine, ragazzi. Stasera potremmo dedicarlo a terminare questo. Ora vediamo. Torno subito. Hold! Who goes there? Greetings. We were ambushed. We need assistance. We have wounded men here. Open the gate. The Lord be praised. Here! Come on! Come on! Lady Stephanie, I really don't think we should... My lady. Faster, man! Come on, faster! My men are gravely wounded. Without treatment, I'm afraid they won't live to see morning. Hiya! Hiya! Not to worry. We'll take care of them. My lady, you have my uttermost gratitude. May God reward you for your kindness. Every Christian should help his neighbor in his hour of need. Seranush di porca troica. Especially now, when treachery and deception surround us on all sides. Get out of the way! The devil lurks in the shadows. Come on! And one fears taking a guest into his house. Ecco fatto, questi riescono. Fa il colpo, questo è un mito comunque, militarmente ha fatto una bella mossa. Se no era comunque finito. Ah, è andato mentre loro attaccavano la sua guarnigione, lui è entrato nel castello di uno di questi signori e lo ha conquistato. Però adesso è in una posizione difensiva. Questa diciamo che è la ultima fase del gioco. Follow me! Sono riusciti a entrare nella parte esterna del castello. Dai, incudi il martello, vai. Entriamo, andiamo.
Ma guarda te, se uno mi deve mettere qui. Premo la sala cinese. E un altro giù, vai, prossimo. Chi è il prossimo? Ecco un altro. E via un altro. E ora l'ultimo. Tanto che loro vanno di là, io vado di qua. Sollevo la saracinesca. Questi si chiudono dentro, mo. Un assedio in piena regola. Noi c'è una scopata questa qui, no? Che è la moglie di Pianesano. I don't think so. I like it better right here. Would you rather hide behind my wife like some mangy whelp? I could just as easily cut her throat. I have hostages enough. And strong walls to protect me. Bring him here. Anche lui hanno preso, no. Radzig? What do you want, you viper? Let me think. Actually, there's nothing I want from you. Except maybe to see you all die. Fire! Burn it down! Brutta situazione. Tra incudine e martello sono chiusi qui dentro. Devono uscire anche dal cortile interno. Christ. Are you all right? I'll live. But I don't think I'll be wielding a sword for a while. C'è tanto che tu l'abbia fatto in questa battaglia, onestamente. The good Lord is harder to come by. How the hell did they get Radzig? I didn't make it to the gate. He was charging against reinforcements from the castle. We have to save Sir my father, somehow. And we have to save my wife and get our home back. My friend, I think you know as well as I. We have to lay siege. No. No, that is our last resort. We have to try all our other options. Sir, if a few men could scale the western wall after dark, maybe they could get inside, free the hostages, and open the gate. That is, if they're holding them in the courtyard, as we've always done. That's a big if. What if they're seen and they can't raise the portcullis quietly? Sir Hanush, if we can save just one hostage. It's a perilous undertaking. Who would you send? I'll go. Then let us make ready.
Fighissimo, fighissimo. I'd better get ready for the night raid. Some light clothing would be best. Dark colours. Chiaramente mi toglie tutte le missioni secondarie che erano rimaste attive. Che sono 3 se non sbaglio, sì. Ah, sì. Per i ladri, queste cazzate qui, insomma. Incursione notturna, perfetto. Ci prepariamo per l'incursione notturna. Vediamo. Sazietà, dobbiamo mangiare. La togliamo a lui dal piatto. Appena pronto vai a parlare con il capitano Robard. Sì, ma un mercante qui da qualche parte non c'è, Maremma Troia, c'è. Lavatina e cibo sempre, dormitina un po' meno spesso di quanto si dovrebbe, come anche nella vita vera. Vabbè, io gli dico che sono pronto. Addestramento? Mazzi e basta. I'm interested in... Wouldn't you rather... Mazzi siamo a livello bassissimo. I have some trophies. Show me. So many. I'm ready. Avviamo l'incursione notturna, ragazzi. Siamo nei pressi del finale, non manca moltissimo. C'è da assaltare questa fortezza. Una volta fatta abbiamo finito il gioco. Yes. D'accordo, andiamo. Siamo pronti, abbiamo di tutto, qualsiasi cosa. If any of you are having second thoughts, this is your last chance to speak. Facciamo un altro giro prima di finire. So I Un hope we're giro all clear on what generale. has to be done. We need to free the hostages to deprive Toth of his advantage. Now he'll be keeping them somewhere where they can be guarded, but somewhere separate from his other men. And where would that be? We always kept our captives in the house on the Bailey by the stables. What if they're in their tower or somewhere else? Then we'll have to go to the gate and try to open it. But that will take time. Questo è l'ultimo must del canale, veramente l'ultimissimo. In ordine cronologico, uno dei primi che abbiamo portato e uno degli ultimi che riregistriamo per doverosità. Per dovere. Better a couple of hostages than a pile of corpses. Lord Capon, are you quite certain you want to engage in this action? Quite. After all, it can't be much different from sneaking out of the upper castle in Rat Ho cercato di far vedere un po' tutte le opportunità che ci sono, ma chiaramente richiederebbe molte più ore per essere più approfondito. May God guide our footsteps. Però sono contentissimo non solo di essere riuscito a riportarlo, ma anche di aver fatto questa esperienza così. Di aver rifatto questa esperienza aggiungendo delle cose che non avevo fatto in passato. Ma speriamo vada bene questo attacco, perché non è facile. Noi siamo nella catena di eventi finale. We'll go first and take out the sentries. Wait here. Mi è piaciuto questo giro, le situazioni che abbiamo incontrato che sono sempre molto comiche. Momenti di disagio importanti. C'è anche Hans Capone. Noi chiudiamo la fila. Questa non è facile, questa missioncina, eh. Dobbiamo stare attenti, sennò ci fanno rifare tutto da capo.
watch this side, but there are still 2 guards on the portcullis winch to deal with. Any volunteers? Buffoon. Henry, then. Just make sure you keep quiet. Vai, morti. First, we have to find the hostages. Then we can come back and deal with the rest. Ninja. Ninja medievali. Careful here. All doors lead to the courtyard. All it takes is for one man to go for a piss and he'll see us. Easy now. We're almost there. Let's not fuck it up at the 11th hour. Any time now. Patience. He has to move. Jesus! Get a fucking move on, man. No, no, ma come hanno fatto? Ma come hanno fatto? Ce n'era un altro ancora lì sopra. Madonna crisi. C'è da rifare tutto. Vedete quello che dice? Oh, hanno lasciato la scala. Get over here! Alarm! Over here! Where is everyone? Quick! Che è successo? Sembra buggato, la scala è caduta. No, ci posso credere. Vedi, è quello che dicevo. Questo che dicevo. Oh, ok. Sono ripartita bene. Minchia. Recupera, che palle sto obiettivo. Che palle che continua a dirmelo. Che poi sono inutili, è chiaro, no? Sennò quest'ora sarei riuscito a procedere, prima cosa. We'll go first and take out the sentries. Wait here. Seconda cosa, le missioni secondarie me le ha appena cancellate tutte, quindi cosa può servire quella roba? Neanche le missioni secondarie. Probabilmente per qualche dialogo. Dobbiamo raccogliere i fratellini. Dente di leonida, guardate che bello, che bello. Poi di notte, no? Nel buio totale. Ma prima di chiudere del tutto il gioco ci facciamo un'altra bella passeggiatina in giro. Se riusciamo a finirlo, perché
Mergiugorie. Put is on and watch this side. There are still 2 guards on the portcullis winch to deal with. Any volunteers? Henry will do it. Buffoon. Henry then. Just make sure you keep quiet. C'ha 2 torce in mano. Una buggata. Facciamo esattamente ciò che fa lui, eh. E qui appena esci dal binario è finito. Easy now. We're almost there. Let's not fuck it up at the 11th hour. Vai. Crede che questa cosa non sono mai riuscito a farla bene. Voglio provare una volta a farla bene. Voglio vedere che succede. Non credo che cambi molto. Comunque, proviamo. Anscagon. Noi siamo proprio dietro di lui. Jesus, get a fucking move on, man. Any time now. Si è abbassato così a caso. Ecco perché ne arriva un altro. Where's Sir Ratzick? And Lady Stephanie? She's where? Where is she being held? I suppose the lady might be in her chamber. We don't know anything. They heard. I'll be with you. Per ora tutto a posto. We'll have to go back empty-handed. I really thought we could pull it off. We're not going anywhere. Not without my father and Lady Stephanie. Then how are we meant to find them? They're not in the stables or anywhere nearby. You want to creep right inside the palace where Todd's men are everywhere? Yes. We can't leave them in Toff's hands. It was hard enough getting this far, but going inside is madness. What good will it do them if we get caught? Then we mustn't get caught. Listen,
Hal, I can appreciate your stubbornness, usually. But this could cost us our heads. At least we saved those other people. I told you, I'm not leaving here without the hostages. If you're determined to be a stubborn ox, go right ahead. I suppose you might as well look for your sword while you're at it. No point leaving the job half done. Save your speeches. Are you going to help me or not? If you want to get yourself killed, you can do it alone. But before you go raising bloody mayhem, give us time to get out of here. Come on then. Let's get the fuck out of here before they catch us. Kurva! Fuck my ass! Fuck. Henry! I'll have to carry him out of here Henry, right now. get me out of here! Stop telling everyone what an idiot you are. Raise the alarm! Watch This out! isn't very comfortable. Can't you stop hopping around with me? My ass is killing me. Quick! They're right behind us. They're in front of me, and I can't do anything. Faster! Run, for Christ's sake, and don't shake me so much. If you don't get a move on... Non si può, non si può. L'avevo detto, eh. True, the shame of it. They drove us back before we even got anywhere. It's worse than if they'd killed us. Well, I wouldn't go that far. We had to give it a try. If we succeeded. If pigs had wings. Now, I know it troubles you, but it's not over yet. We'll rescue the hostages and hang that bastard Ishvan. Incursione notturna non doveva andare, in poche parole. Assedio. E adesso c'è la parte finale. Asiago. Adesso dobbiamo fare uno scatafascio. Siamo quasi, ragazzi. Ci abbiamo fatta finirlo prima del capodanno cinese e prima dell'esame, minchio. Perché stasera lo We don't have finiamo. enough men to scale the walls with ladders, and we can't afford to lose any more. We can only take Talmberg by a ruse or with superior numbers. Ruses have failed, and we don't have superior numbers. And we are left with no choice but to build a trebuchet. Un trabucco. Adesso dobbiamo costruire il trabucco. Che è una catapulta, è una forma di catapulta. He's waiting. We sent for him as soon Bring as... him to me. Let's not waste time. Mastro Feifar è una specie di ingegnere dell'epoca. Sir Divish. Ecco. You will build me a trebuchet, Master Tobias. Trebuchet, my lord. That's not entirely in my field of expertise. We have to take back Talmberg. Yes, indeed, sir. I understand that. You are the best engineer we can rely on in the whole fiefdom. Oh, well, thank you, my lord, but it's just that I've never built a trebuchet before. This could take some time. Then you'd better get to it. Bernard will go over the plan of attack with you. Ecco fatto. Oh. Well, Master Tobias, you have much to do and little time. I will not keep you any longer. Indeed. Of course, sir. Un po' impanicato. How are the preparations proceeding in the other camps? As well as can be expected under the circumstances. There are still many things that need doing, but I just don't have the time for them. No, you don't. Henry. Yes, sir. I would like for you to help with the preparations in the encampments. Gladly, sir. Robard will brief you. That'll be all. Noi c'avevamo anche un altro cappelletto, se non ricordo male. Cappelletto bellissimino. Non so se ce l'abbiamo ancora. In stile Robin di Locksley. Ce l'avevamo forse nel cavallo.
Abbiamo un bel cappellettino bellissimino. Ecco, tipo questo, cappella a punta. Bello, questo. Io mi metterei un bel cappello a punta proprio in questa occasione speciale. C'è anche questo cappelletto nuovo che non è male, però sempre preferito questi cappellini a punta, onestamente. Dove sarà? Ecco così. Oh, guarda che bellino che siamo. Proprio bellini. Siamo tutti pandan. Ci abbiamo anche come si chiama? Vabbè. Lo scudo del diavolo sempre. Vai. Che Robard sto capitano Robard. Che Robard. Tecnica di combattimento. Abbiamo preso. Vai, parliamo con Robard. Che lei c'ha un cappellino a punta invitante. Ma il nostro è più bellissimino. Loro sono compenetrati. Se è Robard, Addestramento niente, dice a destra. What needs to be done? Look, a military encampment's a complicated thing. I don't expect it to be as peaceful and orderly as Holy Sì, sì, finalmente ce l'abbiamo quasi fatta. Ce l'abbiamo quasi fatta a portare questo giochetto. Stasera ormai è serata dedicata a questo. Grumbling everywhere, complaints about everything from the gruel to the fleas. Così ce lo togliamo dalle balle, non ci si pensa più. Bellissimo, è un capolavoro, ragazzi, un capolavoro. Mi dispiace non poterci stare più tempo da matti, guarda, io vi straconsiglio di finirvelo al 100% come ho fatto io. E ora lo posso dire di averlo finito al 100% perché quei due DLC non li avevo mai fatti. Ora mi sono proprio preso l'esperienza totale, no? Che non era nel platino. He'll manage. He was in charge of the whole Skalitz mine works, so what's one trebuchet? But if it'll take him as long as he said, we can't wait until Judgment Day. We don't have that much time. I'll try to ask him if I can help in some way. You should definitely do that. Without a trebuchet, we're much too weak. How are you faring, Sir Raybard? How do you think I'm faring, lad? There's some cutthroat thug lolling about in... At least no one's raised Talbot. Not so far. Though we may end up doing it ourselves. I imagine Sir Divish isn't taking it too well. And why do you think he handed command over to me? But it pains my heart too. What's the easiest way to take back Talmberg? The easiest way? Call in the Royal Army and leave it to them. But there's no Royal Army to help us now, and we can't afford to wait. What's more, we don't want to destroy the castle. Personally, I'd like to return to it. Repairing the castle will be expensive. And time-consuming. No trebuchet is wholly on target. The missiles fly as they please. And if we blast the castle to pieces and Sigismund comes back, he'll make short work of us. Do you think Sigismund will come back? How do I know what's in his head? But if he doesn't take advantage of this chaos, someone else probably will. The whole country will know about it soon enough. I'd never have thought so many people were keeping an eye on Talmberg. Like that fellow Havel. Not only Talmberg, and we've left precious few men in Ratai. If we're defeated here, who's to stop them from pillaging the whole province? And there's no shortage of power-hungry bastards like Havel and Toth in Bohemia. Is there some way we can get through the gate? Questa è l'ultima fase del gioco, prima dell'epilogo. Dobbiamo recuperare nostro padre, il castello, e dopo gli eventi si svolgeranno, vedremo. Brushwood, timber, anything that burns, soaked in as much pitch as possible. The local charcoal burners surely have some. And even if it doesn't burn the gate right down, it'll weaken it and make it easier to break through. Exactly. And what about the walls? Which side is the most vulnerable? The south and east are solid. It would be useless to try anything there. It's best defended from the north, and as for the west... From the west is where we tried it, and got royally fucked, if you recall. But I think in the end we'll try that way again, only this time we'll do it better. Ok, dobbiamo immaginare che il castello non sia loro.
It would have been much per easier. poterlo distruggere Toth is meglio. a wily fox. If he'd Una had vecchia all volpe the Todd, men sì with him infatti è there, un it would have been furbetto di real. prima categoria. It's likely we only Però lui è one day scappato e è are entrato in nel... gone. ha cercato di pianificare un modo per rigirargli contro la situazione. Is there anything else I can help? Well, we need some pitch. I know you had Pesce, dealings secondo with I've met a few. Then have a look around the area. If you manage to find any pitch, Ok, va bene. I'd be with you. Allora, noi dobbiamo chiedere la pesce. Il capitano Robard ci abbiamo parlato. Feifar, qui non so se c'è anche Feifar. Sì, c'è anche lui. Te di che cosa hai bisogno? What can I do for you? Sir Robard sent me to you. He said you have to build a trebuchet. Indeed. A trebuchet that can smash the walls of Tamburg. I, a mining engineer. What do I know of war machines? I'll never manage it on my own. Well, I'd like to help you, but how? I don't know anything about trebuchets either. Actually, there is a way you could help. Conrad Kieser came to Sasso recently. If you could get him to come here, it would save my skin. Perfetto, chiamiamo un altro. Conrad Kieser? Who's he? He's a scholar who studied medicine, but he also designed siege engines. He even took part in the siege of Nicopolis, together with Sigismund. He was with Sigismund? It's not so straightforward. They quarrelled after the battle, after Conrad blamed their defeat on Sigismund. I don't suppose he took the... Quite. That's what led to Conrad being banished from Prague and making base at Bethlehem Castle. Cioè uno si immagina questo giochino poi a livelli stratosferici, proprio con la guerra tra Sigismondo e Venceslao, no? Quarto se non sbaglio, Venceslao IV. Banished? He was a member of the court and a doctor and a master engineer, so nothing quite that bad befell him. I've even heard he has a whole host of wise men with him and they're writing some book together. What's he doing here in They sent them over here to help with building the monastery. No doubt they had... Ok. You're still an engineer, though. Are you serious? Do you know how complicated such a machine is? If we were lucky, it wouldn't fire at all. Far more likely it would smash itself to smithereens and kill lots of us instead of... And how am I supposed to get him? Well, only if all else fails. We need his cooperation. Ok. All right. Thank you, Henry. Maybe we... Good luck to you. Arsenale pesante, bellissimo. Ok, noi abbiamo chiesto tutto, qui abbiamo le nuove abilità, furtività, bene. Furtività, furfante audace. Amante dei cani. I cani del cortile a casa non abbaiano più quando li colpiscono. Questa è la faccia comune. Bellissimo. Vitalità, vediamo. Ultimo respiro. Questo, ultimo respiro. Sopravvivi ai colpi fatali in combattimento. Minchia. Allora, poi no, dicevamo, noi dobbiamo fare le seguenti cose. Ok, questo opzionale chiede negli accampamenti se qualcuno ha bisogno di aiuto. Parla con il quartiermastro, parla con Sir Davish. Ah, sono tutti un po' sparsi, Parla col capitano Bernard, ok. Va bene, andiamo prima qui e poi di qua. Prima E e C, vai, prendiamo prima il cavallo, va. Cavallo, ok. Siamo tutti rossi, il cavallo con le stelline. Yeah. 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 Mi ricordo che la prima volta che ho finito questo gioco, a questo punto ero in crisi, no? Perché qualche missione me l'aveva fallita e quindi dicevo no. Però poi dopo ho recuperato tutto, ho rifatto tutto quello che dovevo fare. Bernard. Oh, Bernard. No, dai, cioè, ti prego, non puoi dormire qui, dai, cioè, non è il momento di dormire.
Mestro. God save you. How are we doing with the food? Who wants to... No, I just wondered if there was anything... Oh, I see. The lordling is wondering Il if we're in signorino già ci urgent rompono i need. coglioni. Well, Yes, I've heard something like that. I'll say. Every other man's moaning on about it. The gamekeepers are doing all they can. Fine. Ho della I brought you carne. some meat. Stack it over here. No, non ce l'ho la carne. What's going on? You said you were bringing meat. Do we have any beer? Christ, I wish we did. That's bad. Don't I know it? You can't go and catch a beer in the woods either. And the lads too. Farewell. Che delle taverne locali se ne hanno, va bene. Dai Bernard, cioè non puoi dirmi così, dai. Non puoi dirmi così Bernard, ti prego. Cioè non puoi dormire adesso, non puoi dormire adesso. Aspettiamo, dai. Che ritornarci mi rompe i coglioni di più. Questa è la parte più articolata adesso di queste ultime missioni, perché dobbiamo procurarci tutta questa roba, aiutare tutti e mettere le condizioni per i nostri capi di fare questo assedio. Questa è normalmente la parte più lunga. Oh, eccolo, si è alzato Bernard, meno male. Dove sarà andato? A dormire da un'altra parte? Che è finito Bernard? Madonna, è pieno di indicatori. Lui era la E. E qui. Questo ok, lui non ci parliamo. Eccolo Bernard. Che possiamo fare per te? How are the men holding up? They're a rabble. The out-of-towners are desperate to go home. And the local... Are they causing trouble? No trouble as such. It's true, I've caught a few of them asleep on their watch. Well, there might be a simpler solution. Whipping a man, simple enough. Just give one of them... Scudisciate sono una soluzione semplicissima. When they forget, do it again. But then you'd have an injured soldier. It occurred... I never heard of any wives' quackery helping troop morale. Trova un erborista che conosca il rimedio per arginare il sonno. Ma noi pure conosciamo queste cose. How goes? I felt that way too since the night. That went horribly wrong. Ok. Ok, siamo pronti. Noi dobbiamo parlare anche con Sir Davish. Prerequisito di partire alla ricerca di tutte le componenti che ci servono. Vai. Yuhu. Yeah. Allora, Sir Davish è qui sotto, quindi prima andiamo da lui. D. Yeah. Yeah. Bella accampaminchio. Yeah. Ah, pure qui dovrebbe esserci il tizio per la carne da qualche parte. Qui c'è il conciatore. Non so se sono attive queste locande di questa cittadina, perché alla fine la conquista c'è stata. Io potrei ammazzare uno di questi maiali qui che c'è in giro e darglielo, senza problemi. Ok, parliamo con Sir Davish, anche detto Pianesani. Comunque la spalla gli ha recuperato subito. Vedete, qui c'è la missione secondaria, cosa sta succedendo a Pribslavitz. Non è secondaria, è una missione DLC. Però questa qui non ha lo spessore. C'era un DLC anche di Skyrim, che è analogo a questo. Cioè, non mi ricordo come si chiamasse. Earthfire, forse Earthfire si chiamava. Dove potevi costruire il tuo villaggetto. È una specie di piccola parte gestionale, non ci sono elementi di lore. Noi la lore questa città l'abbiamo incontrata quando l'abbiamo conquistata, ma ricostruirla richiede che uno vada lì,
compri le componenti, sia impari con i soldi, perché devi proprio organizzare il villaggio, devi costruire i ponti ad esempio per passare oltre il villaggetto in modo che i mercanti si trovino più a loro agio, non vada perduta la merce, bisogna invitare dei mercanti nel villaggio in modo che comincino a lavorare lì e a far fatturare il comune che abbiamo creato. Noi diventiamo praticamente il balivo di quella zona, di quell'area. Comunque, ripeto, non è un, How do you feel, Sir Divish? How's the è un shoulder? contenuto abbastanza di genere, un po' distaccato da quello che facciamo nel resto del gioco. Let someone tend to the wound and you'll soon be better. Mi ha rotto i coglioni farlo anche solo nella mia partita principale all'epoca. What is it you need, sir? Che vuole lui? I need a priest as well as a physician. Un prete oltre che un medico. Il più vicino una volta si trovava a Rovna. And then there's the one from Ujits. What's his name? Godwin si chiama. But why would you need a priest? The wound will heal, especially with the help of one of the monks. It's not about them. I've got a lot of wounded here that won't see morning and deadly, and I have to confess my sins. Ok, trova un prete. Va bene, adesso sappiamo cosa vogliono. Obiettivo completato. Trova un medico dal monastero disposto a recarsi. Ah, ora ragazzi, dobbiamo cercare di tutto. Qualsiasi cosa, dobbiamo partire. Guardate qui quanta roba che c'è, incredibile. Allora, schermo. Perché questa parte è importante. Qui c'è l'erborista. Anche qui. Il medico. Senza birra. Qui c'è la locanda di Samopec a cui potremmo chiedere la birra. C'è da trovare anche la carne, ma quella la possiamo anche comprare volendo. Chiedi ai carbonai della zona. Io andrei prima qui a F per la pesce, che è qui vicino, senza dover fare il trasporto rapido. Dai, stasera ce la facciamo a finirlo, ragazzi. Un po' di impegno e riusciremo a terminare il giochetto. Bellissimo, questo capolavoro incredibile. Guardate qui che fuori. Castra proprio la voce usignuolo. Ma che ti vengono le palle giganti con questo giochino medievale. Le palle giganti. Infatti non so quante. Mi chiedevo, no? Quanto è stato apprezzato poi dal genere femminile un giochino del genere. Questa è una domanda che mi pongo sicuramente, perché è molto maschile come contenuti. Cioè io immagino anche quella cosa dell'inquisizione alla strega, no? Una cosa che alcune donne farebbe triggerare tantissimo. Sì, è un elemento storico, cioè è avvenuto, quindi uno può discutere quanto vuole, ma è avvenuta questa cosa, nel bene o nel male. Anzi, sarebbe figo, no? Vedere le reazioni di una ragazza dei giorni nostri che vede queste cose. Però poi quanti sono veramente disposti a giocare un giochettino come questo? Perché oltre ad essere veramente complicato come gaming, ha anche delle tematiche che sono esplicitamente maschili, tipo la guerra, un ambiente rudimentale. Portavoce, vai. Avete della pesce qui? Already? What happened to the last lot we... I don't know, it doesn't matter. I do. I had a buyer lined up, but it's been a while. Talmberg's been taken by a horde of brigands, so we're laying siege to... Christ blood. I hadn't heard the news. All right, it's all yours. You gave us a hand. Sei stato d'aiuto con quel ginger quando ne abbiamo avuto bisogno. Io sono sempre pronto a servire servizi. Thank you. God bless you. Che Dio te la benedaca. Ok, una risolta. Questa eravamo in buoni rapporti, quindi non c'è cambiato molto la situazione. Poi, fase numero 2. Potremmo andare a cercare... Ah, qui dice 200 pezzi di carne, dobbiamo prendere... Possiamo anche ammazzare un maiale al volo e ce li dà 200 pezzi di carne, non ci vuole niente. Anche se è furto, però ci serve per nobili ragioni, quindi... Allora, accampamento rimasto senza birra. Trova un prete disposto a recarsi qui.
A Uziz c'è il prete, secondo me, vediamo. Aspetta, sbaglio sempre qui. Qui trova il prete, penso anche, sì. Campamenti scarseggia la carne. Va bene. Rimedio per arginare il sonno. Noi siamo qui, Ci converrebbe fare qualcosa di qua, che è più vicino. Dai, andiamo a C di qua, dietro di noi. Qua. Sì, sono contentissimo di essere riuscito a riportarlo questo giochino. Sì, meno male, meno male. Mi ci piangeva il cuore. Ora li ho riportati tutti, quelli lì veramente, ragazzi, riportato tutti, siamo arrivati a 100. 100 giochini su YouTube, di più di 100, però con tutti quegli elementi che erano andati perduti. Guarda, gongolo tantissimo per questa cosa. Allora, C però era di qua, se non sbaglio. Vediamo. No, qua. Vicino a A e che è G quella. Poi non mancheremo, se ci sarà il secondo capitolo di questo gioco, si sa mai, non mancheremo assolutamente di portarlo, ragazzi, Ce lo porterò sicuramente, 100%. Immaginate la qualità che avrà un secondo capitolo di Kingdom Come, cioè voglio dire, questo con i soldi di un Kickstarter è riuscito a fare una cosa del genere. Ma veramente io sono stato finanziatore di un Kickstarter che è quello di Shenmue 3. Se avessi saputo all'epoca della qualità di questo gioco avrei finanziato questo piuttosto che Shenmue 3, perché qui i soldi sono stati ben riposti. C'è la gente che ha finanziato questo gioco, ma secondo me è stata super compiaciuta, super contenta, perché è una cosa incredibile. È realizzato perfettamente come l'idea di un appassionato del Medioevo. 100%, è anche di storia, è rispettoso di tutti questi aspetti, non hanno sprecato un soldo in questo gioco. Sì, c'ha i difetti, c'ha delle cose pazzesche che richiedono una certa perizia, attenzione, però ragazzi questo è niente, veramente niente. Questa qualità di questo gioco è al di fuori della norma. I need something to keep our soldier. I do know of a concoction to ward off. No, I need someone. I'm sorry, but I'm not a miracle worker. I need some. I do know. But I need enough for at least. I can't help you with that. You'll have to brew. That'll be very helpful. Pozione gallinaccio, ok. Would you teach me some? Are you serious? You want me to teach you bye? Dopo quello che hai fatto. Perché mi sa che qui in questa realtà qui l'abbiamo mandate al rogo. Mantieni le pozioni in un altro modo, 5,60. Vediamo se le possiamo comprare. Gallinaccio dice. Pozione gallinaccio 3. Visualizza cesta. Ah, lei proprio la tua reputazione 20. Questa ci odia. Ci odia a morte. Contrattiamola, vediamo se vuole. Perché abbiamo mandato al rogo le 3 streghe in questa realtà. Vai, 100, dai, 100 ci stai. Ok, 8. Dobbiamo farne meno perché tanto le prepareremo noi, ragazzi. Cioè, la ricetta ci serviva. Ora noi invece dobbiamo andare di qua. Dobbiamo andare qui, sì. Cerchiamo il parroco Godwin. In realtà potremmo anche cacciare qualcuno di questi animali. Se troviamo dei cervi, ad esempio, con 2 cervi già recuperiamo abbastanza carne.
Le lepri no, vedo che lì c'è una lepre, ma le lepri ce ne danno una ventina di carni. Guardate che carne. Non so se si vede bene nella streaming, no? Ma qui si vede benissimo, è una cosa incredibile. Piacerebbe riportarvi proprio la sensazione del gioco, ma il modo migliore è giocarvela a vostra volta, ragazzi. Perché è bello vederselo, questo giochino è anche complicato, capisco che possa rompere parecchio le palle. Però dopo un po' uno ci si abitua, lo gioca normalmente, senza... non percepisci l'ostacolo, capisci com'è la mentalità del gioco, più che altro. Allora, qui c'è il birraiolo. Sentiamo se lui è interessato. Ma guarda, se deve passare preciso sempre adesso quando passo anch'io. On it. I need to bring a few kegs. I don't have anything that would last the journey there. Ah, Good luck to you. troppo lontano. No, è troppo lontano. Vabbè, il parroco comunque sicuramente ci serve. Lui ci dirà di sì, dai. Lo conosciamo bene. Scusa, mi metto davanti la spada per fermarlo, perché sennò questo non si calma. Ho riportato il manoscritto. Ah, the opus of Matthew of Yanov. I was wondering. Thanks, my son. Oh, ecco. There's something I need from you. Is there, my son? There are a lot of dead and wounded at Talmud, and no one to make this on. I'd like to help, but sadly I simply can't. My own parishioners are watching. But Sir Divish himself. If he wants me, let him come and speak to me himself. But I'm not going anywhere. It's your fault I have to live with a sword day. I never forced you to do anything. And just because I didn't help you out, you're denying... How dare you? Do you think I'd stoop to such... Alright, I understand. So why don't you turn it round on them? Why don't you say you'll go to Talmberg because it's the right thing to do? Sebastian, that might help, I suppose. Tell me the truth. Is the air really thick with arrows? It is a siege, but all the camps are well out of range, so you don't have to worry about that. Well, see how the martyrdom angle works and then I'll go. At least getting out... Dovrà giocare la carta del martire. Questo è tutto meno che un prete. È un pretace. Più che altro è un po' più filosofico lui. È un po' un filosofo più che un prete. Il problema è che la filosofia in ambito medievale era circoscritta a Cristo e le interpretazioni sulla teologia, quindi ciao. Allora, vediamo. Da qui, ok, qui la birra non ce la vendono, quindi inutile. La birra non ce la vendono loro. Vediamo dove si può andare. Schermo in... Ah, qui, dai, andiamo qua. Andiamo qua. Qui dovrebbero... Ci conoscono bene. Il tizio ci conosce bene, dovrebbe darcela poco. Poi dobbiamo andare a svolgere queste missioni qui, questa. Da pesce ce l'abbiamo. Ci manca la birra e dobbiamo preparare le pozioni. Lo possiamo preparare anche qui al monastronzo. Ok, andiamo, dai. Ci arriva a piedi, c'è in moto. Guardate che bella che è Uziz, bellissimo. Proprio sulla vallata si sviluppa, con al centro il fiumiciattolo. Una vallata fronteggia l'altra, bellissima. Cioè, come concept è stupendo. E dico, immaginare un 2, perché questo è un gioco del 2018, di quando è uscito Red Dead Redemption 2. Per me questo giochino qui ha la stessa qualità, se non maggiore di quella di Red Dead Redemption 2, sia chiaro, Cioè io qui non faccio preferenze, non saprei neanche dire, guarda, a me personalmente questo mi piace di più perché ha tematica storica, quindi ciò che ha tematica storica e poi ciò che conserva un ambiente che proprio diverge da tutto il resto.
Secondo me è questo, però è un gusto personale, non sto dicendo che la qualità di Red Dead Redemption 2 sia inferiore rispetto a queste, no. Non lo direi mai. E anche sotto alcuni punti di vista è anche superiore, però non c'è accuratezza storica e non esiste un concetto di boscaglia così, cioè questa è proprio intricata come il bosco vero. Cioè, ci ho passato la vita nei boschi, lo so benissimo come funziona, sono intricati e bellissimi proprio come questo qui. Veramente non faccio una differenza, metto proprio due massimi sistemi. Se dovessero fare un 2 di questo gioco, poi anche perché sono usciti lo stesso anno, se dovessero fare un 2 di questo gioco qui, mi immagino della roba spettacolare, onestamente proprio il massimo del massimo, una roba mai vista prima. Non so quanti introiti abbiano avuto. So che ad esempio quei due sul server ne hanno parlato un po' male di questo giochino. Cioè, non male, in modo un po'... Alla fine secondo me a quello pelato gli è piaciuto questo giochino, Mi ricordo che all'epoca lo vedi proprio da loro questo qui e mi innamorai subito la prima immagine che ho visto, senza sentire... Loro lo stavano criticando, no, tantissimo. Io invece appena l'ho visto innamorato all'istante, il giorno dopo ho preso. Cioè neanche ho visto il resto del video, perché sennò me lo spoileravo. Loro erano proprio al castello, la prima missione, quella lì contro Rult, quando si assedia quel primo accampamento. Me lo ricordo come se fosse ieri, perché questo gioco mi ha proprio colpito in quel momento. Mi sono detto, mi ha proprio estasiato. E mi sono detto, ma loro stanno, non so cosa stiano dicendo di questo gioco, per me è un capolavoro, cioè visto 2 secondi, subito innamorato, sono andato a prenderlo e non mi ha deluso, è che le riviste di videogiochi non avevano proprio parlato di questo giochino, tutti incentrati su Red Dead Redemption 2, però voglio dire ragazzi, cioè uno non può lasciar correre un anno sulla base di un gioco solo e poi si guarda l'anno dopo. C'è tanta roba che esce magari simultaneamente merita la stessa attenzione. Andrew, there's no more bit. I could. There's no... Just as a matter of interest. You're saying I should be paying the town towards some dip. Well, right now, there are 3 noblemen camped by Talmberg. One of whom might be very interested to learn about all the... When you put it like that, I have got a few kids I could send over. Oh, they'd only spoil if I kept them long enough. I'd have to throw them away. Just remember, if you poison them, they'll hang you for it. Those soldiers drink it up long before it's time to go on. And what's more, what with all that cabbage being eaten, it would. And when the ships came pretty soon to beer. I'll have them loaded up right away and take them there. And give their lordships my regards. Tell them I'm sending my best beer as a gift. Perfetto, la birra l'abbiamo risolta con Andrew. Questo tizio ci aiuta. Cioè ci aiuta. In realtà è un pezzo di merda. Questo è un pezzo di merda. Però è coinvolto nella storia del rapporto di amicizia che ha lui con Fritz e l'altro, come si chiama? Matthew. Mi ricordo perché hanno lo stesso nome alcuni personaggi, sono molto simili come nomi. Credo sia Matthew. Mattias era quell'altro che è morto insieme all'eretica, no? Che veniva da Scalica pure lui. Pure questi sono tutti amici di Scalica. Questi sono sopravvissuti, loro non trovavano lavoro, noi li abbiamo aiutati a trovare lavoro da vari mugnai e ogni volta creavano problemi, quindi alla fine finiscono in questo punto qui e tu puoi decidere la loro sorte, li puoi anche far morire tutti e 3, così li puoi fare impiccare tutti e 3 dalla legge. Io mi sa che in questo diciamo in questa quest line complessiva ho deciso di salvarli. Infatti vedo che lui è vivo e pure loro due, se no altrimenti li impiccano qui qui per poco prima del carretto, se non ricordo male. Allestiscono un posto per le impiccagioni. Allora ok, la birra l'abbiamo risolta, no? La birra l'abbiamo risolta. Vediamo missioni.
Forse non basta una sola. Continuiamo, dai. Mappa. Molto dispersivo questo giochetto, non è facile. Non è facile per nulla. Riferisci della birra al quartier master. No, va bene, allora ce l'abbiamo già. Basta. Allora, adesso dovremmo andare però ad acquisire anche un po' di carne. Trova un medico, dai, arriviamo qua giù. Andiamoci a piedi sempre, cioè in moto. È tutto molto intricato questo giochetto, tutti i protagonisti che incontriamo, eccetto Harry, no? Lui è il vero protagonista. Però diciamo che anche queste missioni secondarie si scavano la loro fetta di attenzione, perché non sono quelle missioncine secondarie blande, noiose, no? Che dici che palle, quelle di Assassin's Creed, per fare un esempio. Non sono quelle missioni, sono tutte ben curate, sono tutte ben specifiche, hanno la loro identità, i loro personaggi. Impari a conoscere il mondo di gioco e poi puoi sfruttare la conoscenza, la reputazione che hai presso questi personaggi, queste persone, per avere dei vantaggi per altre missioni. Questo è un gioco veramente completo sotto tutti i punti di vista. È un peccato che la gente non lo conosca, no? Perché parecchi secondo me si appassionerebbero di questo gioco e anche di storia attraverso di esso. Solo che non lo conoscono perché è un giochino molto di nicchia, e per questo ve lo volevo portare, perché dai, questo gioco di nicchia in un'altra epoca sarebbe stato un super capolavoro. Nell'epoca dei videogame, certo non ci sarebbe stata una grafica così, ma sarebbe stata al pari di uno Skyrim. Del resto quando è uscito anche Elder Scroll, no? Morrowind, nel frattempo David Vavra stava facendo uno dei primi free roaming veri e propri, cioè il primo Mafia Classic. È incredibile pensare che lo stesso autore di questo gioco sia anche lo stesso autore del primo grandissimo storico Mafia. Capolavoro pazzesco, tutti i capolavori questi giochini. Ne ha fatti pochi ma eccezionali. Si chiama War Horse, lui ha aperto una software house dopo essere uscito da come si chiamava? Take Two, la software house di Mafia. Lui è uscito da lì perché non si è sentito a suo agio nell'ambiente creativo, ma si parla di anni fa, durante Mafia 2. Se n'è andato proprio durante la creazione di Mafia 2, quindi lui a un certo punto non ha potuto creare forse l'opera che avrebbe voluto, ecco. Ha creato moltissime cose, però alla fine gliel'hanno rimaneggiata i publisher. Guardate che bello questo campo, è stupendo. Gliel'hanno rimaneggiata i publisher in tal modo che lui ha dichiarato non esserci più l'ambiente creativo giusto, già in epoca, voglio dire, di Mafia 2. Lui è stato uno dei primi, no? Dei primi sintomi di questa decadenza della figura dell'artista in ambito videoludico. Ha riportato il fatto che gli ambienti dove si riunivano per costruire le idee attorno a un gioco erano cambiati, c'erano delle esigenze di mercato diverse, il publisher imponeva determinati comportamenti, ha lasciato e ha aperto la sua software house, che chiaramente non utilizza più il marchio Mafia, perché Mafia ormai è come accade per Metal Gear, no? Il marchio ora appartiene alla Konami, non è del suo autore, non è un'opera legata al suo autore, è un'opera che adesso viene legata per la gente comune, viene legata più alla software house ma neanche al publisher, perché la software house alla fine, voglio dire, è lo stesso Kojima a crearla, è lo stesso Daniel Vavra, no? Che fa questa cosa. Quindi il team creativo che si occupa della realizzazione materiale del gioco non è il publisher ci mette solo i soldi e finanzia il progetto. Però avere certi artisti rompe i coglioni tra le balle. Lui ad esempio questo è molto esigente, voglio dire, la sua genialità si vede in un gioco come questo.
si vede assolutamente in un gioco come questo non tradisce minimamente le aspettative, è una cosa unica. L'unica cosa che può sembrare minimamente simile a questi giochi, però senza gameplay, attenzione, è il tour guidato di Assassin's Creed, che sono 10 ore, sono tante ore di intrattenimento, diciamo, però lì è soltanto cammina e non entri realmente nel mondo del gioco. Quando tu giochi al videogioco, tu stai giocando a un gioco e non hai la percezione di essere in un'ambientazione ricostruita nei minimi dettagli, anche storici, come all'epoca dell'antico Egitto. Non c'è questa fedeltà, c'è più un interesse verso l'azione sfrontata, no? Le missioni rocambolesche, il fatto della macelata, questi personaggi così. E poi c'è l'aspetto molto RPG del gioco, che è la barra, no? Che ti fa di energia con il numerino, che non può essere azzerata neanche da un colpo di stealth. Questo negli ultimi Assassin's Creed soprattutto. Però il tour guidato, se uno lo vede come un'esperienza di tipo Super Quark, va benissimo. Certo non è accuratissimo storicamente, qui ci sono molti più dettagli. Qui c'è il Codex, che è questa parte qua, che se uno va a vederla è piena di dettagli, è piena di cose, è pieno di informazioni su come all'epoca venivano usate realmente queste cose qui. È come una piccola antologia di storia dell'epoca, ma è una cosa che è fighissima, fighissima, ma veramente, cioè, è un piccolo manualetto di storia medievale del 1400, che potrebbe anche essere utile a modo suo per chi studia storia, soprattutto per chi sta studiando proprio questa fase della storia. Riesce ad entrarci meglio in questa meccanica, no? Le porte, la descrizione di come avvenivano, qui i pellegrinaggi, questo c'è il cappello del pirata, paganesimo, c'è qualsiasi cosa, ospedali e ospizi, ordalia, oggetti liturgici, ed è pieno di roba, un sacco di descrizioni. Questo, ahimè, non è così accurato in Assassin's Creed, anzi spesso loro ti dicono che questo elemento è stato modificato ai fini del gioco, è stato messo lì perché gli serviva per creare la missione tal dei tali. Qui c'è proprio un'accuratezza specifica, vedete, questa è una citazione, no? Cioè, il Necronomicon è un manuale di magia fittizia inventato dallo scrittore Philip Lovecraft nel 1924. Il nome significa letteralmente libro dei morti. Abdullah, questa è la storia di Lovecraft, che non c'entra niente, no, con questa situazione, che è una citazione. Una citazione che fa un appassionato di Lovecraft. Addirittura mette nel passato una cosa del 1924 che non c'entra nulla, però Lovecraft questo scritto lo fa risalire all'alba dei tempi, quindi per quanto sia di finzione, comunque se è esistito un Necronomicon doveva già esserci nel 1400, insomma. Questa è probabilmente l'unica cazzata che c'è, ma lo scrivono, c'è scritto palesemente, non è che ingannino. È l'unica cosa, il resto è tutto sul 1400. Mulini a vento, mobilio, mattatori. No, questo lo devo far vedere perché se no uno crede che sia soltanto una questione di quest, no? Non è solo quest qui c'è un piccolo manualetto di storia medievale. È una cosa per super appassionati, per super amanti della cultura, per chi non si arrende alla nostra società, al sistema di divertimento becero, vuole qualcosa in più, una marcia ulteriore in quello che fa, no? Vuole dare significato alle sue giornate, perché non esiste altro modo di vivere il Medioevo, ragazzi. Cioè, uno può mettersi anche le parrucche e andare nel villaggio di Frodo, di quel tizio, ma entra in un ambiente fantasy. Questa è una cosa invece che richiama il passato direttamente, senza fronzoli. L'idea, no, il fatto stesso di non metterci draghi, ma di parlare proprio della storia, è quello che alletta di più, perché la storia dell'essere umano già di per sé è contorta, è complicata, è piena di intrighi, è comunque piena di demoni umani e angeli umani, no? Per certi versi, cioè i draghi esistono in forma di uomini e delle circostanze che hanno guidato la storia
e che hanno creato forse questi ideali attorno a loro. Fede, devozione, c'è qualsiasi cosa. Esercito di terra, erbe curative che a noi ci insegnano anche ad utilizzarle. Ebrei, eccoci tutto il discorso sulla cultura ebraica che era già presente e all'epoca era vista negativamente, no? Dai cristiani soprattutto. La decima, cucine, cronache, croci da conciliazione, costruzione, cortesia. Dice l'ambiente cortese, no? Deriva da qui. Corona di San Venceslao, contraffazione documenti, contraffazione di denaro, concilio ecumenico, c'è qualsiasi cosa, cibo. È un bignami di storia questo. È anche molto più approcciabile per un ragazzo, per la curiosità di un ragazzo, anche di un adulto che magari le sa già queste cose. Boschi, borghesi, bevande, battesimo ad esempio, pure importantissimo in quest'epoca, no? Architettura gotica. Sono cose vere, non finzioni. Intorno al 1300 l'architettura ceca si distanziò dai modelli occidentali. La regione assistette a un florilegio di monasteri cistercensi come Zlata Koruna e Visi Brod. Questo uno li può cercare su internet e approfondire ulteriormente se vuole. Noi siamo andati l'anno scorso a cercare se la chiesa di Sasau esistesse davvero e l'abbiamo trovata. Quella chiesa che abbiamo visto fatiscente, no? Che loro la stanno costruendo proprio in questo periodo. Qui ad esempio ci sono gli eventi, il rapimento di Venceslao, il sacco di Scarica, battaglia di Nicopoli che antecede gli eventi di questo gioco, perché infatti nel 1396, cose che all'epoca erano di importanza centrale nella vita di ogni persona, come tutti questi altri fatti che leggiamo, che per noi sembra una cosa distantissima, che non ci riguarda più, invece è parte delle nostre radici, soprattutto di quelle europee. Questo è il giochino che vorrebbe realizzare chiunque, secondo me, se avesse le capacità e anche l'amore per il mondo dei videogiochi che ha Daniel Vavra. Guarda, qui io lo applaudo tantissimo perché si merita tutto l'amore possibile per una produzione come questa, che è per super appassionati di videogiochi, appassionati di stare insieme. Non vedono questo mezzo come qualcosa di becero, soltanto qui per perderci il tempo e non farci un cazzo, no? Ti incuriosisce, ti stimola a cose nuove, ma stai scherzando? Questa è una cosa completamente diversa. E poi la realizzazione delle ambientazioni. Questo pure, voglio dire, unica, inimitabile. Si dimostra il genio che è Daniel Vavra, assolutamente. Dopo, voglio dire, Mafia è un altro giochino che ho voluto portare caldamente. Sia l'1 che il 2 ho portato. Anche il 3 avrei portato, ma il 3 non è fatto da lui. È un bel gioco, è un bellissimo gioco, ma non c'entra niente con la mafia. Non richiama i contesti mafiosi, richiama più un film alla Pulp Fiction. Bellissimo, bellissimo, sono d'accordissimo su questo, è un bellissimo gioco. Abbiamo inventato lì la parola biangro, ad esempio. Ma questo è superiore come concept, è superiore quasi a tutto, secondo me. Dove risiede? What do you want from the old buzzard? Il vecchio bacucco. What do I care? It's the big house in the courtyard by the monastery. I've come to ask for help. Again? Such trying times. Di nuovo. Their lordships have laid siege to Talmberg, and the brigands have wounded Sir Divish and many other people. I'm to ask... These are tragic times. Fortunately, I've only a little work. Ok. Thank you, Father. May God reward you. Lui viene, perfetto, il medico l'abbiamo trovato. Ora dobbiamo trovare... Aspetta che questo qui potrebbe venderci anche
le pozioni di Gallinaciovic. Pozione Gallinaccio ce ne ha 5, le pigli. Abbiamo 15k. Let's talk about the price. Ci possiamo permettere le case. Però non di meno. Facciamo scendere col prezzo. Ok. Altri 5, siamo a 13 di 60. Andiamo a reclutare il tizio che serve per costruire il trabucco di Q. Trabucco di Q. Questa è un'altra chiesetta che c'è qui che noi ora non abbiamo visitato. È chiusa questa, non si può visitare all'interno, perfetto. O forse si apre, sì. Questa piccola parte, va bene, va bene. Beh, non tutte le ambientazioni sono esplorabili all'interno, in nessun gioco è così, Però io sono convinto che se ricevesse più apprezzamento, più finanziamenti proprio per produrre qualcosa del genere, penso che verrebbe una cosa veramente pazzesca. Però servirebbe secondo me un'umanità migliore, più in grado di distinguere il bello dal brutto, cosa che non è assolutamente scontata. Is that some new kind of gift? God be with you. Is this where Conrad Keyser lives? Indeed. I need to speak to him. Oh, really? I'm a fellow thinker and I'd like to discuss stronghold construction. I have this new idea for building and That sounds important. Here's the key. Ecco la chiave, perfetto. You're bored. Beyond two. How can you be bored here in Sasa? It's such a holy... Don't even talk to me about it. Non ti fanno toccare i libri. Books, I don't want to talk to you. And when I wanted to look at the remains of St. Procopius, at least, they ran me off. Me! Like some kind of thief. What good is the whole blasted monastery if I can't even do that? Maybe I could help you. Perché la conoscenza non è per tutti in questo You're not secolo. planning some mischief, are you? È solo per gli eruditi. Gli altri rischiano di capire male ciò che leggono. No, not at all. I was going to bring you something from... You could touch it for luck and then I'd return it. Oh, now. Of course. Then I'd be very grateful to you. Ho una scodella della caverna del I've got a bowl Satana. for you from the cave of La St. facciamo toccare. bowl? Abbiamo fatto una missione secondaria così a caso. A little different. Behold. Ah. Is it really San St. Procopio. Procopius? Noi ce lo portavamo dietro, sì. Yes, from his cave. A truly astonishing place. This surely has miraculous powers. You're right. My God, you're right. I'm in your debt, Henry. Thanks, but I don't want it. Truly. My pleasure. And Henry, Yes? I just wanted to touch it. If you took something you shouldn't have, I expect the Lord watch over you. Perfetto. Abbiamo completato la missione del stinco di santo, così a caso. Huh? By the horn of Joshua, you Bussato. startled me. I thought you were urban. What do you want? Sir Tobias Fayfar, the master builder and engineer. Pfeiffer? Tobias Pfeiffer? I've heard of him. He invented an interesting... Sir, have you heard what's been going on in Talmud? I've heard a thing or two. Is it true the castle's... It has, and we want to take it back. Master Fayfar has been given the task. I doubt it myself. Building siege engines is an entire... Damn.
I'd like to rain some boulders on those heathens of Sigismund's, but that can't be done with a quill. Cazzato nero con Sigismondo. Why can't you leave? That's a long story. I was a little, and it might surprise you to know, after that, Si è messo nei he guai didn't lui. particularly appreciate my criticism. Then, when Sigismund abducted the king, I didn't feel too perhaps left is the wrong word. Some might say. They locked you up in Bethlehem? Not quite. It's a royal castle. Se le trame, le storie intricate di questi personaggi. Frankly, this so-called banishment has been a bit of a blessing. I have peace and quiet to attend to Che my poi sono duties. vere, è proprio così che succede, no? Although I have lost quite a few of my patrons thanks to all this unrest. Non devo decantare questo giochino, ragazzi. Perdonatemi, proprio guardate, una questione di amore. Credetemi, chiunque ascolti, chiunque senta questa live, lo capite, no? È proprio amore che mi ha portato a riportarvi questo giochino. Why are you here in Sasa? E anche la possibilità che esca il 2. Money, sir. Perché se uscisse il 2, allora a quel punto, proprio lì quello ce lo giochiamo proprio come Blind Run. My opus. That's why I agreed to help with the construction of the monastery. So you see, I can't simply take my leave. What is it you're working on, sir? Bene Fortis. Qui ormai ce la prendiamo un po' più con calma perché sta per finire il giochino, ragazzi. Quindi My legacy. All you have seen here ce l'abbiamo fatto dopo la mazzata di ieri. One day, our whole world will be run by machines and inventions not yet dreamed of. Of course. Any day now, they'll plough our fields and milk our cattle. What did you say? Oh, nothing. Just thinking aloud. Poi non c'è bisogno che onestamente che io lo difenda, va bene, questo gioco, anche se secondo me se lo merita, si merita la mia difesa, ma non c'è bisogno, perché basta vederlo, basta vederci giocare qualcuno che è appassionato, che non si blocca lì alla prima missione, perché il problema principale di questo gioco è quando uno adotta l'approccio che utilizzerebbe negli altri giochini e non ha mai giocato i giochini quelli vecchi. E quelli vecchi erano pure proibitivi, no? Tu dovevi seguire esattamente quello che ti dicono loro. Se sgarri, cominci a creare problemi nella meccanica di gioco, ti si rivolta tutto contro, o non funziona bene, si creano proprio anche dei paradossi, no? Nel codice del gioco. Se uno capisce come funziona qui la meccanica, che per certi versi ti spinge a fare quello che faresti nella vita reale, cioè di non sentirti troppo libero, di seguire più o meno il filo logico di quello che stai facendo. Se tu fai questo, il gioco risponde bene. Se tu hai pazienza, sei calmo, no? Non vuoi raggiungere immediatamente il punto, non vuoi ottenere subito la soluzione, con il tempo ti dà la possibilità non solo di capire come fare, ma anche di muoverti con sicurezza in questo mondo. Io ora voglio dire, con un personaggio del suo livello, e non basta il livello, perché ci si mette nei guai in 5 secondi, cioè ti azzerano tutto, non le statistiche, però te le fanno scendere tantissimo se vogliono, se cominciano ad arrestarti e a tenerti fermo per un botto di tempo. Oppure ti prendono tutti gli oggetti che hai, finisci i soldi in un attimo. Cioè, questo qui è un giochino che non ha pietà, si dice è peggio della vita vera, perché non ha pietà questo gioco. Se tu segui invece quello che il programmatore voleva farti esperire con questo prodotto, chiamiamolo così, te lo godi tantissimo, Questo è il limite che normalmente io ho visto riscontrare alle persone che ci hanno giocato, proprio il limite massimo, che è non avere l'approccio giusto nei confronti del giochetto, vederlo come un free roaming normale, ci si schiantano, perdono la pazienza, non riescono a completare le missioni, le falliscono tutte, chiudono il gioco, stop. Per me questa era una sfida. Farlo in modalità estremo all'epoca, platinarlo, ma capire, fare tutte le quest, perché poi quando te un gioco ancora non lo conosci, no? Lo stai scoprendo e quindi vuoi vedere proprio tutto ciò che ha da offrirti, la prima run in poche parole, lì
vuoi conoscere tutto ciò che il gioco ha da offrirti, tutte le quest, non te ne vuoi perdere neanche una. E a me è successa questa cosa qui, io non mi sono perso una quest, ho cercato, se la fallivo, la ripetevo tutta da capo, non me ne fregava un cazzo. Però ora, onestamente, la terza volta che ci gioco, la prima micidiale, la seconda pure tostissima, la terza è un grandissimo omaggio a questo giochino, fatto apposta per metterlo su YouTube, ma ce lo godremo al 100% quando uscirà un 2. Mi sono goduto, dicevo, anche i DLC perché alcuni non li avevo visti. Quello di oggi è stato bellissimo, quello che abbiamo visto prima dell'Inquisizione. Io non l'ho mai visto, bellissimo. Che spettacolo quella parte, mi ha proprio, come dire, lasciato così anche scioccato, no? Sconvolto. Cioè abbiamo assistito veramente a un processo per eresia, come probabilmente avrebbero fatto all'epoca, senza... Cioè quella lì è matta, anche se è matta, no? Non è che gli tagli la lingua e la lascia morire così. Cioè è una matta, la rinchiudi, non l'ascolta nessuno adesso, no? Anche se ha le cose più sagge da dire, però lì era un pericolo perché avrebbe potuto creare una setta con la parlantina particolarmente accesa, avrebbe potuto, come dire, sconvolgere il sistema ecclesiastico, che è quello che tiene in piedi alla fine il sistema morale e... diciamo il retaggio culturale di questo mondo, basato tutto sulla cristianità. Gli stessi re, gli stessi principi sono asserviti per certi versi a ciò che dice il Papa, mentre alcuni cercano di liberarsi da questa influenza che è molto temporale, cioè molto poco spirituale, molto temporale, legata spesso a questioni politiche, affari addirittura. Cioè, trovarsi in una situazione del genere a me personalmente mi ha proprio sconvolto, mi ha lasciato così. Anche bellissimo anche il DLC che non avevo mai provato della ragazza. Un altro punto di vista sulla vicenda, ma quello della Madonna di Sasau è stato bellissimo. Veramente il migliore DLC che hanno proposto. Non male anche quello lì di Banda di Bastardi. La ricostruzione della cittadina, a chi piace quel tipo di attività, fa benissimo anche a prendersi. Io l'ho fatta tutta, cioè ci tengo a dirlo, io ho fatto tutto anche quello della ricostruzione della cittadina, però non ve l'ho mai portato in streaming, neanche 2 anni fa, perché è una parte lunga, pedante, che non aumenta l'esperienza, il divertimento dell'esperienza. Non c'è molta narrazione, ci sono degli sviluppi molto limitati e amministrativi. Ora arrivo subito, torno immediatamente, arrivo. Ora, io porto, dicevo, questo giochino, sono costretto a farlo velocemente perché il centro del canale non è il gioco single player, anche se lo è stato per 2 anni. Sono soltanto quelle attività che mi erano rimaste, che volevo assolutamente mettere su YouTube, va bene? Mi ero riproposto di mettere queste attività più volte nella mia vita, quindi questi giochini qui li ho visti un po' come il simbolo di questa cosa. Vabbè, di riuscire a portare questi 100 giochetti tra i miei preferiti, non a caso, Ah, guardate che inquadratroia incredibile. C'è la lucina proprio blu, si vede. È tutto violetto dietro. Vai, continuiamo. Who do you work for here? My contract is with the abbot himself, but I discussed the work details with Carol, the monastery's master builder. Insomma, questo è vincolato da un contratto. Could I not just pay off the master builder for your services?
I doubt it. Carroll is only interested in the construction. As long as he has the money to pay the craftsmen's wages, that's all he needs. Ah, as long as he has enough for wages, you say? Yes, what are you thinking? Se fossi stato un altro tipo di streamer e non avessi portato altri contenuti, cioè giochi multiplayer, le arti marziali, il disegno quando capita, il just chatting, i giochini multiplayer di vario tipo, probabilmente prenderemo anche FIFA. E poi anche i nuovi giochi single player che devono ancora uscire, perché questo ripeto l'ho già giocato molte volte, 3 volte sono già sufficienti nell'arco di 5 anni che è uscito, ho già finito 3 volte, voglio dire dai. Se fossi, dicevo, stato un altro tipo di streamer che portava questi giochini con calma, qui uno ci poteva stare un botto di tempo a fare tutta questa roba, ma veramente tantissimo, tantissimo. Perché c'è tantissimo materiale anche in questo singolo gioco. Se non dovesse uscire un 2, questo qui ha già tutti i rudimenti per prendere e dire un esempio perfetto di come si fa un certo tipo di gioco a tematica storica. È già un esempio perfetto e potrebbe arricchire la streaming o i canali YouTube di moltissime persone appassionate di RPG, anche diversi, no? Di non fare sempre la stessa esperienza, perché l'RPG poi è una tipologia di gioco abbastanza lunga, quindi se uno sceglie il giochino ripetitivo lì finisce per fare le solite cose, dopo un po' si stanca di fare queste cose qui, no? Invece questi giochi secondo me attirano tantissimo l'attenzione degli appassionati, ma veramente tanto, cioè si crea una divisione tra super appassionati e gente che invece non lo vuole proprio approcciare perché non vuole problemi. Il super appassionato però qui ci potrebbe stare ore, 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 fare dei gameplay lunghissimi, fare anche 200 ore di gioco, soltanto proprio per spulciare tutti i dettagli e cercare di creare 1000 situazioni e interconnessioni diverse. Però, ragazzi, a me come streamer, che normalmente mi vorrei occupare di altro e che questi 2 anni non hanno rappresentato, diciamo, la media delle attività reali che noi faremo regolarmente, per me questo qui è, come dire, è un onore averlo riportato, veramente. Couldn't Carroll be persuaded somehow? After all, the defense of the province is at stake. I realize that, but Sassar Basta, discorsetto fatto, ci tenevo tantissimo a dirlo, basta. Non lo decanto più adesso, si decanta da solo. But I might have another idea. What do you suggest? Carroll received his commission in writing. If you found it, we could copy the abbot's seal and signature on our own document. That's a curiously interesting idea. My inventiveness has many applications. I could be back here before the abbot, so he won't even know I was gone. Ti puoi lavare, puoi andare a puttane, devi mangiare per sopravvivere, devi dormire perché altrimenti ti stanchi e ti addormenti mentre stai facendo le battaglie, devi curarti, devi creare le pozioni, devi ti puoi tagliare i capelli e la barba, puoi personalizzare il personaggino con tantissimi vestiti, tantissime armi diverse, il cavallo lo puoi personalizzare, mettergli 6 componenti soltanto nella parte superiore, altri tot nella parte inferiore, poi ulteriori orpelli tipo collanine, orecchini no, collanine, anelli, poi puoi mettere qualsiasi cosa. Poi c'hai il cane, lo devi accudire, gli devi dare da mangiare pure a lui. Il cavallo lo puoi personalizzare, mettergli tutta la roba e usarlo anche come inventario ulteriore. Poi che altre cose? Devi stare attento a non spengere la torcia quando sei di notte perché sennò ti scambiano per un ladro. Poi c'è i meccanismi di scassinamento delle serrature, il viaggio rapido, che però ha questo modo speciale, no? Di mostrarsi che non è il viaggio rapido istantaneo. Ti fa comunque percorrere la mappa come se fossi diciamo una pedina.
Poi che altro si può dire di questo giochettino? Tantissime cose, ragazzi. Cioè, veramente tantissime cose. Puoi prenderti i tuoi appartamentini, la tua casa, costruire il tuo villaggio. Puoi fare il ladro, l'assassino, il capocaccia. Puoi fare il guerriero, puoi fare il mercenario in Band of Bastards. Puoi fare, puoi entrare nel monastero, devi imparare a leggere. eh, Poi non si impara istantaneamente a leggere, bisogna anche leggere spesso, così prendi l'abitudine, le lettere non si incasinano più. Poi che altro c'è da ricordare? Il cibo l'abbiamo detto l'abbiamo detto, possiamo osservare gli affreschi che ci sono in giro, ehm, perché anche gli interni di certe cose sono fatti molto bene. Poi mercanteggiare, poi puoi fare anche prendere parte al processo a un processo dell'Inquisizione, curi la pestilenza, dai la caccia alle streghe, fai un'orazione in chiesa al posto del prete. La tua reputazione ti devi lavare perché se non ti lavi le persone ti rispondono male. Non puoi, devi stare attento a quando sguaini la spada perché altrimenti le guardie dopo un po' si incazzano. Devi stare attento a non investire in nessuno perché altrimenti le guardie si incazzano. Non ti devi aggirare in modo sospetto, non devi entrare nella proprietà privata perché altrimenti quelli lì si incazzano. Ehm, Finisci, c'è il carcere se sgarri e diventa un macello il gameplay. Cioè, che posso dire? C'è così tanta roba in questo giochino. L'erboristeria, l'alchimia, ti devi mettere a creare le pozioni, lo dobbiamo fare anche noi. Cioè, How do I get my hands on the commission? guarire i malati. In his quarters. You need to get it quickly and put it back before he notices it's gone. I suggest waiting until evening. That's when Carol usually goes to the tavern to play Giocare ai dice. dadi. He's fond of his dice. Ubriacarsi. Maybe you can take advantage of that somehow. Right. Fare a cazzotti, le I'll see what I scazzottate can nelle do. arene. Ok. Ruba la lettera bollata del mastro costruttore car. C'è tutto il dettaglio per ogni cosa che fai, estrarre la spada ci vuole del tempo, salire sul cavallo ci vuole del tempo, aprire la porta ci vuole del tempo, come nei Resident Evil, no? Che c'era quel momento d'attesa. È una cosa pazzesca, è una cosa maniacale, pensare che una persona abbia realizzato un gioco del genere, che alla fine dice quello che vorrebbero fare tutti ma che nessuno riesce a fare, a onore del programmatore, assolutamente, qui nobilita l'arte del videogioco. Vediamo se con l'oratorio ce la facciamo. I need some help from Master Conrad. Then go and talk to him. The thing is, he's already agreed, but he'd have to go to town. I can't consent to that. He signed a contract for building the monastery and we... But the conquest of Talmberg is more important for the province. From what I hear, it's awfully important first and foremost for your lord. Sassau's always been neutral. Anyway, I take my orders directly from the abbot. Conrad would only have to leave for a few days. Surely you can manage without him for a short while. We might, if he didn't get himself killed there. I've given my answer. No. He stays here until the abbot says otherwise, and the abbot isn't here at the moment. Supposing I compensate. What use would coin be to me if the monastery roof collapses? Non accetta neanche Then i soldi. Non accetta neanche i Thank you soldi. for you. You're welcome. May God reward you in kind. God be with you. Dobbiamo ora riuscire a tirare fuori questo tizio da qua dentro.
L'ho rubata al volo. So perché avevamo già le chiavi. Dobbiamo anche rubare i salari, o sbaglio? Se ce l'ha lui addosso. Rubo tutto. Che è? Che è? Vince Karel con il denaro. Andiamo a dare un attimo prima la bolla al tizio. Un trilione di ortaggi, di piante medicinali da tutte le parti. C'è una cosa, guarda. The Lord be praised. I've got that commission. Not so loud. They're very thin. Go to the Sasau scribe and say to him... Is that a password? Just so. Yes. Then all you have to do is take the new document to Carol and... All right. But most importantly, do it quick. Carol's no fool. If he can't find it, he'll put two... Ok. Dobbiamo falsificarla. C'è l'orticello con tutte le piantine. In una missione dobbiamo venire qui e togliere tutte le erbacce da queste aiuole. Condizioni climatiche che influenzano attivamente la partita, perché trovarsi al buio, trovarsi con la pioggia potrebbe aumentare delle statistiche di stealth. Ah, lui sta andando giù, questo tizio. Yeah. 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 Scrivane qua giù. Yeah. Ecco, possiamo affilare le armi, un'altra cosa, possiamo diventare esperti nell'affilare le armi, l'abbiamo visto, no? All'inizio del gioco quando ho affilato. Possiamo contrattare con i mercanti. Lui? No, lui è il balivo. Scrivane qua, ok. My respects to you. I have a message for you. The fox is... What? What in heaven's... Conrad Keyser sent it. Why the hell did... That sod. He deliberately lied to me to make me look stupid. Well, never mind. I've got this document here, and I need to have a different one. So Conrad is still up to his old tricks. Let's see it then. All right. I'll do it then. Ok. Mi serve un'ora per compilarla. Dopo ritiriamo i documenti. Intanto andiamo a fare un'altra mansione, che è quella di procurarci la carne. Qui dovrebbe esserci un macellaro. Da qualche parte dovrebbe esserci. Dov'è?
Dalla caccia, ad esempio, è bellissimo questo giochino, dalla caccia. Tanto ce l'ha fatta fare Seranush all'inizio del gioco, quindi va bene. Ah, è proprio qui a destra. Eccolo qua. Ci prendiamo 200 pezzi di carne bovina, non so come trasportarli, ma vabbè. Si ce l'ha. I respect you. Quanto ci costa sta cosa? Quanto cazzo ci costa? La carne costa un botto. Ciccioli. So se i ciccioli gli piaceranno. Un K, minchia. Carne di cavallo 10. Visualizza nella cesta, contratta. Let's talk about the plot. What about this? You're a right. Finally, a reasonable. 136 di 200, benissimo, benissimo. Porta ad Alex la carne di lepre. Yeah. 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 Qui dobbiamo stare attenti. Allora andiamo subito a procacciarci il resto della carne, perché sennò ci scade. Noi dobbiamo stare attenti a non farla scadere la carne. Allora andiamo a portare. Andiamo a portarla. Allora, noi dobbiamo arrivare qua. Io direi di fare un attimo. Sei troppo carico, va bene. E andiamo da lì. Andiamo a portare la carne, intanto che questo qui prepara la lettera. Ora qui se riusciamo facciamo pure fuori uno di questi pollastri. Ma dai, mori. Cane di maiale 81, ti è. Ragazzi, ci siamo. Andiamo a portarli da subito perché siamo appesantitissimi. Un porco. Volevo prendere il pollo, ma il pollo era imprendibile. Andiamo subito a consegnarla. Diciamo della birra e della carne e della pesce. La pesce forse dopo. Siamo quasi pronti per finire la missione. Non è così semplice questa parte. Sembra semplice adesso perché io so dove come muovermi e abbiamo già intrattenuto dei rapporti, ma se uno arriva molto velocemente a questa fase del gioco rischia di non avere la possibilità da parte degli NPC di avere questi favori, e dopo ti costringono a fare molte altre missioni per poter attingere al favore di darti che ne so, la pesce in quel caso, oppure è vero che quella è legata alla missione di Ginger, che è abbastanza centrale, però già quella cosa con Andrew, con la birreria, è già tutto un altro discorso. Non tutti possono essere disposti a fare questa cosa, dipende dal rapporto che hanno con te.
c'è un rapporto sia personale dei personaggi, degli NPC, sia quello proprio dell'intera popolazione. Gare di tiro con l'arco, c'è il torneo di rattai, per continuare la lista delle cose. E uno poi non se le ricorda tutte insieme, no? Puoi avere la romance con Teresa. Puoi avere la romance con Teresa se tu ci esci tutti i giorni con Teresa. Lei a un certo punto te la dà. Nell'abbazia abbiamo dovuto anche trascrivere dei testi in latino. Cioè, è fighissimo, ragazzi. Dai, ti prego. Qui posso stare a elencare, non ho detto neanche tutto. C'è il libro di storia dentro. Non ho detto neanche tutto. Qualsiasi cosa io mi metta a dire di questo gioco, per elencare, possiamo raccogliere i cosi, le erbe qui in giro per i campi. Qualsiasi cosa uno dica, tralascia sempre degli altri aspetti. Questo quando uno lascia il creativo libero di partorire le sue idee, anche se a volte possono essere considerate anche cioè fallimentari, si può dire da un punto di vista economico, ma per le aziende, no? Per le aziende, perché per noi non falliamo mica, noi decidiamo se comprarlo oppure no, se le aziende semmai che ci rimangono sotto, no? Chi se ne frega delle aziende? Cioè noi da consumatori, da amanti dell'arte, delle cose artistiche, dei progetti, quelli fighi che fanno la differenza, dovremmo auspicare che le aziende a un certo punto chiudano, così tutte le cose vanno un po' più a ribasso, no? I soldi, ci girano meno soldi, come succede anche con il calcio. La gente avvelena il calcio perché ci girano troppi soldi, no? In mezzo, mentre tu vorresti avere il rapporto puro con quell'attività sportiva. E infatti, chiedete per quale motivo, purtroppo è così che succede. God save you. Ho della carne. Stack it up. Toh. Sono rimaste solo le salsicce affumicate. Consegna. Tiè. Great. If we're really going to have to storm the walls. Ho la birra e la pesce. You're a proper treasure, you are. I'm gonna put a word in. Anche la pesce, chi deve. Charcoal burners nearby have some stocks of pitch they'll let us have. That's handy. Sir Robard will be pleased. Well, you can stop worrying. Good. I'll get someone to farewell. Perfetto, queste completate tutte. Ci manca questo qui, il mastro. Torniamo che tanto un'ora dovrebbe essere passata. Lo freghiamo quel tizio senza pagarlo. Lo potremmo anche, rubandogli le paghe, avremmo potuto ricattarlo. Avrebbe dovuto riprendere il denaro, no? Per rientrare in pari. Però va bene, preferisco gabbarlo. Questo io non so se abbia avuto successo economico questo gioco. Sicuramente i soldi per realizzarlo li hanno avuti perché il Kickstarter ha raggiunto la sua meta, no? E lui con quei soldi è riuscito a produrci il gioco. Poi diciamo una parte l'avranno destinata a loro stessi come lavoratori, insomma la loro paga, e tutte le copie che poi hanno venduto di conseguenza pure gli ritornano economicamente. E secondo me non ha fatto una brutta cosa, cioè certo non girano i miliardi, ma guarda cosa si riesce a fare con un gioco che non ha avuto i milioni di milioni, non so quanti, ma questo sicuramente come budget non ha il budget di un AAA. Il budget che spendono per fare quei giochini che fanno cacare, sono miseri, no? Sono la copia dell'altra cosa, però magari con la grafica un po' più implementata. Sì, ma la grafica è implementata, guarda qui che roba, cioè, questo sarà un po' indietro graficamente, no? Su certe alcune cose che ora negli ultimi anni si sono sviluppate ancora di più, sono passati 4, 5, 6 anni dall'uscita di questo gioco, è del 2018. Però
comunque alcuni aspetti della qualità di questo titolo, la maggioranza, sono ancora imbattuti. Come Red Dead Redemption 2. E mi dispiace che si citi sempre solo Red Dead Redemption quando c'è Kingdom Come, che è un capolavoro supremo. Anche questo va citato insieme a Red Dead, assolutamente. Qui puoi venire assalito dai briganti, ti fanno gli agguati mentre viaggi. Di notte c'è il buio peste tipico del Medioevo. Le processioni da pellegrino puoi fare. Puoi fare qualsiasi cosa, qualsiasi cosa. Poi dopo normalmente no, quello che non lo conosce, che vuole dire c'è un motivo dentro di sé, vuole dire c'è un motivo se questo gioco non è stato apprezzato oppure non a livello di molti altri, va bene? E si chiede, si domanda perché, ma c'è quella cosa, ma c'è quell'altra cosa, sì, qui c'è tutto. Quindi uno rimane a bocca aperta perché dice come è possibile se c'è tutto? È un gioco meraviglioso, vieni a vederlo, vieni a vederti questa YouTubeata. È una cosa incredibile questo giochino, è una cosa incredibile. Ti fai il lavaggio accurato e poi il lavaggio con il trogolo qui, no? Ecco, scrivano, avrà pronto, il documento è pronto? Ok, perfetto. Siamo quasi pronti, per assaltare la fortezza. Riponi il manoscritto originale, noi dobbiamo prima mettere il manoscritto originale. C'è tutte le tecniche di combattimento quando, vero, c'è l'inizio quando tu non hai sbloccato ancora molte abilità, non hai la giusta esperienza di gioco, i combattimenti sono problematici, molto problematici. Però io ti posso dire che la soluzione si trova, perché io l'ho trovata, usare spesso l'arco, oh merda, puoi cadere dal cavallo, ecco, un'altra cosa, puoi cadere dal cavallo. Addirittura c'era quella missione del ciarlatano, no? Che poi è fighissima quella missione, ciao Ludo. Ti permette di far credere a tutto il villaggio che ci sia un fantasma. Poi fai sparire te il cibo, ti metti a mugolare la notte, così la gente comincia a credere che un fantasma ci sia davvero. Allora, qui andiamo subito. Cosa ne pensi della di che? Riponi il manoscritto originale, ok, perfetto, l'abbiamo fatto. Siamo pronti. Ora andiamo a parlare con quel tizio. Dimmi Ludo, che stavi dicendo? Puoi fare la strage al monastero, ecco. Ho dovuto fare un remake della strage al monastero, però c'è anche la clip, c'è rimasta. Eccola qui, andata all'osteria. Siamo un po' appesantiti. Cittadino, dov'è? Dove è andato il tizio? Eccolo, è lui. Madonna cazzo, mi ho visto l'uccello in faccia, mi sono visto. My respects to you.
A messenger brought a dispatch for you. To the hand of... How very convenient. The hand of fate? We'll see what fate brings. I have an authorization letter of my own from the abbot, and if you'll come with me, farewell. L'abbiamo pianificata bene. C'è la merda, le pozzanghere, tutto ciò di cui hai bisogno. E c'è pantaloni color carne e poi sulla patta c'è proprio il mutandone bianco, no? Invece è tutto il pantalone ad essere così, incredibile. Le mode dell'epoca, dell'epoca. Le strade tutte strisciate dai carretti. Contesto storico bellissimo. Ricerca anche che hanno fatto per ricostruire questi ambienti. Come quelli esistenti o esistiti. Poi parecchie sono case di capanne. Guardate che roba. Ad Arezzo ci sono ancora delle zone così. Non ho mantenuto quello style. Harry style. Allora, aspetta un attimo che dobbiamo toglierci qualcosa. Siamo troppo pesanti. Io questa tunica grigia, insomma, la toglierei dalle balle. Fatto è niente, quel cibo che ci abbiamo di troppo. Però lo sai che ti dico, me lo mangio. Mi mangio queste salsicce. Oh, minchia, sazietà tantissimo. Ho consumato tutto. Pozione gallina, dobbiamo fare le pozioni. Dobbiamo fare le pozioni adesso. Prima di andare via, le facciamo qui. Contro la sbornia. Non dimentichiamoci, non dimentichiamo questo aspetto. Ora lui va a vedere. So Conrad may leave? He can. The letter of patent is genuine. Wonderful. I'll tell him. Are you sure you won't? Not a chance. How the hell do you know that? That's neither here nor there. How much will you give? Not a chance. 2000 voleva. Ciao. Ciao baby. Ciuccia va. Senti, io questa carne la butto, mi dispiace. La salsiccia affumicata devo scartare. Sì, mi pesa tantissimo. Vai, andiamo a dire al tizio che è tutto pronto per la sua partenza. Sentiamo lui che cosa ha da dirci dopo che abbiamo ammazzato, portato alla morte la tizia. Joan. La morte è tutta colpa tua. Voglio che mi cacci di casa che dopo... Sweet Jesus. What? Who is... Leave!
I can't even set foot outside. Please, calm down and tell me what's going on. There are Who? Non è Who's finita. after you? Sigismund's people, of course. Why would they be after you? Because he's never forgiven my criticisms of Nicopolis. What am I to do? What makes you think someone's after? When I was on my way to Sassano, I saw Baron Pekar in Kostelitz. He was with Sigismund on the Ce ne fossero come questo gioco, ce ne fossero. Io sarei ancora qui sempre tutti i giorni a giocare il giochino nuovo. Invece no. Questo è un unicum. Un'eccezione. Questa è un'eccezione, questo gioco. Andrò a controllare. Ok, siamo quasi, He won't. You will, won't you? Good. Tendi l'assassino a mezzanotte. Che ore sono adesso? Nel gioco che ore sono? Non si fa vedere, non mi ricordo già più così. Ah, c'è qualche altra ora. Allora sapete che si fa intanto che si aspetta, perché tanto noi dobbiamo metterci qui e aspettarlo. Andiamo a prepararci qualche pozione di gallinaccio. Dobbiamo creare tantissime. Allora, leggi. Ora, qui ce ne abbiamo un botto di ricette, noterete. Gallinaccio, valeriana, 2 menta. Bene. Prepara. To. Ce le abbiamo. Allora, serviranno del liquore, una mancetta di valeriana. Pestate la menta. Fate bollire la menta per un giro, aggiungete la valeriana e lasciate bollire per altri 2 giri. Distillate, ok. Quindi, allora, sono 2 di menta. Questa l'abbiamo già preparata una volta. Allora, liquore, dice prima. Liquore. L'abbiamo già preparata. Accendiamo i fuochi. Così ci si vede pure perché è tutto buio. Allora, menta. 1. Ci sono pozioni più complesse di questa. Allora, 2. Fate bollire la menta per un giro. Poi aggiungete la valeriana e lasciate bollire per altri 2 giri. Ok. Sì, è proprio un libro game questo giochino, un libro game. Bene. Un giro. Quiet! Un giro, 2 giri. Perfetto dovrebbe essere. Ne prepariamo più di una alla volta, 16 di 60.
Ne servono un botto. Ce ne servono tantissimi. Allora, riproviamo, rifacciamo. Prepara, ce ne abbiamo altri. Allora, menta, rifacciamo il solito procedimento. L'alchimia è richiesta in molte altre missioni, non solo in queste che abbiamo visto noi, molte altre. Saperlo fare è la soluzione più veloce a volte. Certo che qui ce ne chiedono 60, mica poche. Facciamo l'ultimo e poi andiamo a controllare, perché mi sa che ci siamo. Il tempo passa in fretta in questo giochino. Mitini! Mitini medievali! Guarda che ti prepara le pozioni, Angel. Col distillatroie. Eccolo qua. Pronta. Gallinaccio. 19, ce ne dà 3 alla volta, non male. Vediamo che ne sono. Quasi mezzanotte. No, ancora c'è tempo. Dai, no, ne facciamo altre. Ne facciamo altre. Ne facciamo altre. Dobbiamo prepararne 60. Facciamo forse altre 2. Mezzanotte dobbiamo trovarci lì. Che si dice, Angel di bello? Me lo dici che si dice? Che si dice? Che si dice? Meno male che abbiamo tutti gli ingredienti, guarda, un miracolo. Liquore. Tutti gli elementi aristotelici qui. Se va per dire. Vai. E via. Ah, stavi scrivendo poco fa una fanfiction di una tipa che ti piace. Ma dai. Una fanfiction. Fighissimo. Ma mica è la matta. Mettici anche la matta nella fanfiction. E poi diventerà tua moglie un giorno, no? Non parlare male di mia moglie. Mi direi così. Quiet! Pronti? Pronti? Via. Certo che c'è tutto quel calderone preparato, ne estraiamo pochissimo. E un'altra andata, benissimo. 22 di 60. Non ce ne abbiamo più. Abbiamo finito gli ingredienti. Aia.
Ai 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 ai. A noi ci serve la valeriana più che altro. La valeriana non so dove trovarla. Ah, è la prima volta che qualcuno ti fa battere il cuore in questo modo. Dai, grande. È proprio a muove. Ma lei come ci sta? Hai già, insomma, già riscontrato il suo parere. È inspiegabile, sì, è spiegabile. È spiegabile in termini ormonali e anche psicologici, per carità. Qual è la missione? Noi ce ne abbiamo due in atto, dobbiamo farne due. Dobbiamo finire il gioco, Angel. Assaltare una fortezza. E per fare questo abbiamo bisogno di un ingegnere che crei un trabucco, che è qui dentro, però per ora è tenuto prigioniero. A mezzanotte dovrebbero arrivare qui a cercarlo. Noi dovremo capire che cosa possiamo fare per aiutarlo. Prima però una cosa che c'è sicuramente da fare è liberarci da questo peso eccessivo, perché c'è veramente un sacco di peso il personaggio. Che posso buttare? No, è la corazza del casato, non la butto, mi dispiace. Cervelliera campana, buttiamo questo. Scarto questo. Ti piace il nostro cappellino a punta? Tipo Robin di Locksley? Senti, c'ho troppe... potresti leggere antologia di poesie d'amore. Bello. Ci manca la valeriana, cazzo, merda. E ora dove la troviamo? 15.000 gloche, tantissimo. Non so cosa fare, non so cosa buttare. Abbiamo bisogno di farci un po' di spazio. Devo buttare qualche libro. Dispiace tantissimo perché io i libri non li butterei mai, però devo buttarli. Non ce la faccio più. Non ce la faccio più a tenerli. Ce l'ha i cavalli i libri però, non noi. Mazza del balivo. Io veramente non so più cosa fare. È pieno di roba. Siamo pieni di roba. Buttiamo qualche freccia, dai, buttiamo queste frecce. Toh, buttiamo le frecce. Toh, ok. Lo so, mi dispiace, tanto ce le procuriamo sui cadaveri. Tipo Robin Hood, esatto. Lo stile di questo videogioco è veramente meraviglioso e incantevole. Bravo, bravo. Ma fai bene a dirlo, anch'io lo dico tantissime volte. L'ho detto fino all'esaurimento. Guarda, aspettiamo qui che arrivi il tizio, va bene? Ci mettiamo qui nell'ombra, occultati alla grande, e aspettiamo. Mezzanotte, ci hanno detto, mezzanotte. Tanto si cazzeggia, si chiacchiericcia. È veramente meraviglioso, c'è tutto. Poi è un gioco che ha tutto questo, qualsiasi cosa. Te pensa a un 2, pensa se faranno mai un 2, guarda che meraviglia epocale possa essere. Già questo qui è un capolavoro inimitabile. Sia come progresso grafico, come tutto, dai. È un gioco che ha tutto il suo rispetto. Incredibilino. Fa piacere che ti piaccia, Angel. So, un giorno te lo giocherei mai questo qui? Che ne pensi? Dobbiamo aspettare mezzanotte, ricordiamoci che non manca molto, manca un'ora di gioco, quindi 10 minuti. Dopo facciamo un giro di tutti gli alchimisti per vedere se hanno già pronta un po' di pozione di gallinaccio, tipo ad esempio anche quello di rattai. Ci
Ci possiamo fidanzare. Possiamo fare tutto. Forgiare anche le spade. Possiamo anche forgiare delle spade. Tipo la spada della regina di Saba. Che è una missione secondaria fighissima. Torno subito. Arrivo subito. Ops. Mica è arrivato il tizio, l'assassino. No, ancora è presto. Hai poche connessioni, dicevi? Ah. Questo mi dispiace, Angel. Allora, noi ci mancano esattamente quante... Oh, è quasi l'ora, è quasi l'ora. Cioè, quante pozioni di gallinaccio dobbiamo fare? Ancora una quarantina. Forse un po' meno di 40. Ottieni le pozioni in altro modo. C'è 22 di 60. Sì, ne mancano 38. Qualcuna la faremo noi, qualcun'altra la compreremo in giro. La compreremo a rattai più che altro. Compriamo la valeriana lì e ne facciamo diverse da soli. Ora, a questo punto del gioco, loro ci danno delle... Se noi risolviamo la... come si chiama? La quest del torneo di rattai molte volte, ci danno un equipaggiamento completo dei signori di Leipa. Che noi però abbiamo già qui in questo gameplay, perché le abbiamo fatte nel 2021-2022, all'inizio del 2022, quando abbiamo portato il gioco la prima volta. Io ho fatto veramente tantissimi tornei per arrivare a questo livello, a questa potenza del personaggio. Tantissimi livelli combattendo, soprattutto nei tornei, tantissimi addestramenti sia con Bernard che con tutti gli altri maestri del gioco. Diciamo che abbiamo quasi tutte le abilità a livello intermedio, quindi siamo molto forti perché le abbiamo distribuite. Il nostro personaggio è versatile. Più che altro il problema più grande, no, di questo giochetto è proprio la comprensione. Come quando si dice, no, dei libri, la comprensione del testo, che è una fase importante nello studio di qualcosa. Stessa cosa, idem, qui c'è la comprensione in questo giochino, che potrebbe ostacolare l'approccio iniziale perché uno non è abituato. Amore, ciao Topigna. Ciao Topignoligna. Stasera concludiamo il gameplay di questo gioco. Perfetto, così sono a posto. E ci possiamo dedicare ad altro. Ad alcol. Quanto manca? Eccoci, ci siamo. Ora dovrebbe apparire, però il personaggio gli ci vuole per arrivare qui. Magari lui
si scatta esattamente a mezzanotte, quindi ci vuole un po' di tempo per arrivare fino alla posizione. Io mi ricordo le prime volte mi impallavo perché dico come mezzanotte non c'è, quindi andavo a cercarlo lì, col risultato che si incasinava la missione. Perché normalmente un videogioco ti dice a mezzanotte lì e a mezzanotte ce lo trovi, e invece non è così. Questo non è così. Poi ragazzi, io ci sto provando a farvi capire la passione per questa cosa e appassionarvi anche a voi. Spero di non risultare pedante nel farlo, però ragazzi, che devo fare? Cioè veramente ho poco tempo per streamarlo e devo concentrare le mie impressioni tutte in un discorso, in qualche discorso. Riusciamo a completarlo prima del capodanno cinese, che è una cosa, è quello che volevo, che speravo di fare. Abbiamo anche una mezza tortina Sacher qui da gustarci insieme proprio per il finale e l'epilogo. Caramitina, sei molto bellina. Vuoi stare qui col papi? Va bene. Va bene, adesso ci possiamo stare qui allora, dacci i batini. Tutti i batini del caso. E ti dici, ma te muovi? Te muovi, c'è oppure non c'è? Perché qui è già l'una, no? È già passata quasi un'ora. Non è ancora arrivato. Ti mette il dubbio di fare la cosa giusta. È tutto così. Di essere nella direzione giusta, di stare cercando la cosa giusta. A volte pure si bugga, quindi il dubbio diventa qualcosa di più importante. Poi a volte c'è una bella amicina. Missione diceva chiaramente a mezzanotte. Ma questa arriva o non arriva? Perché mi sa che non arriva. Comincio ad avere dei dubbi, vedi? Fa salire i dubbi.
Andiamo alla taverna, che forse non abbiamo raccolto le informazioni su Special. E lui non appare ancora. Vedete ragazzi, è un macello, eh. Uno sta qui a aspettare e poi non deve aspettare. Boh. Quello è paranoico e non se ne va finché c'è questo assassino fuori. Rimane chiuso nel suo alloggio. Andiamo a sentire la locanda se lo conoscono. And get him moved. Do you know anything about a master pay card? Of course. I've played dice with him. May the Lord watch over you. Ah, vedi, è qui che lo dobbiamo cercare. Non stavamo facendo la cosa giusta. Dormiamo e salviamo. Poi ci rimettiamo lì nel nostro angoletto e aspettiamo proprio fino a mezzanotte sto giro. La Valeriana. Valeriana ce la dovrebbe avere anche Nicodemo, ora infatti la prendiamo a lui. La compriamo a lui. 9 dovrebbero essere tutti svegli, dai. Ma che belle, tapparelle medievali, bellissime. Sigillano dalla luce. Good day to you. Do you know anything about... I'm afraid not. My respects to you. Do you know anything about a master... Of course. I've played dice. Well, Master. Yes, unfortunately. And my offer still stands. Why not? Good day to you. Would there be a master pay card? But of course. What you... Why's he come here? Why so inquisitive? My master's thinking about a trade he proposed. So I'm asking around to see if he can be trusted. He's a decent man. He pays his debts and he's certainly no... What does he look like? Oh, he's easy to spot. If I had clothes like his, I'd sell them and live happier on the takings. What kind of man is he? People like him well enough. Gli abiti di qualità sono la cosa migliore. Profits are his doing. Thank you. Non c'è la firma, no? Non sono firmati, sono proprio oggettivamente di qualità. Vediamo. Lui? Pecia, ecco. I'm honored that a knight is a you, Dixon. Would you be Master Paycard? I would. Henry, of Scallops. And what do you want from me, Henry? To ask why you come to Sassa. An interrogation, then, I see. And who is it you're doing business with? Why don't you ask about my mistresses instead? Stay away from my... Keezer? Conrad Keezer? So he doesn't need to worry about it? Worry? Good Lord. Right, that'll be a... As the master. Ok. Ora dovrebbe triggerarsi la missione, perché comunque è il giorno dopo, quindi se era un problema dello stesso giorno che magari subito non la triggerava, il secondo giorno questo problema non ci sarà. Oh merda.
nel vestito. Facciamo un po' di pozioni. Le informazioni abbiamo raccolte. Il primo giorno è passato. Ora deve apparire per forza. Ah, Nicodemo se n'è andato già. L'abbiamo mandato di là. Marimma Troia. Serratura è troppo complessa, dici. Non c'è niente, Maremma Troia. Qui l'alchimia non la possiamo fare. Peccato che non ci sia qui la valeriana, no? C'è l'orto, c'è tutto, ma la valeriana no. Allora, guarda, noi ora ci mettiamo qui, in questo angoletto, e aspettiamo mezzanotte. Ci accucciamo bene. Allora, vediamo. Abbiamo fatto tutto? Abbiamo fatto anche l'altra condizione della missione, no? Quella opzionale. Arriviamo a mezzanotte. Non dobbiamo neanche accendere la luce in questo caso perché dobbiamo rischiare che ci becchi la polizia. Ci becchino le guardie. Come aumenta la sazietà? Prima aspettare avrebbe ridotto sia la sazietà che l'energia. Adesso si deve presentare, ragazzi, per forza. Ci mettiamo qui. Cara Medina, te molto bellina, te molto belletta, sei medievalina. La Medina è veramente molto medievale, eh? Ha una fascina proprio super medievalina. Vediamola, la Medina. Quanto è medievalina? No, te ne vai già, amore, non te ne andare, dai, dai. Dai, dai. Stas, micina, stas, bellittimina. Se ne va. Senti. Tieni, mangiatevi un po' di tortina di sacher. Dai, questa è la penultima condizione per startare la missione finale. Mezzanotte, deve esserci, dai. Deve apparire. Vedete, non c'è nessuna indicazione qui, Non ci dica dove metterci, che cosa fare. È tutta una prova.
incredibile. Ma dove cazzo è sto tio? Eccolo, è arrivato, eccolo. Eccolo. A mezzanotte e mezzo circa. Vabbè, sgamiamo. Halt! What are you doing here? Quiet, for God's sake. You'll wake the whole monastery. Silence! For God's sake, I caught you in the middle of an assassination attempt. Assassination? What are you on about? You told me to my face you were here purely for business, that Master Keezer had no reason to fear you, and then I catch you sneaking up to his door. Keezer? He's living here in the monastery. Well, yes. Right here in this house. What's your business here? It's all a terrible mistake. I've a long-standing arrangement with the custodian here, Sir Sebastian von Berg. I supply him with salt and spices, and I come to realize how he's been cheating me repeatedly. The dispute's been running for a while and still has legs, so I wanted my money back, that's all. I've no quarrel with Conrad. All right. I suppose I'll have to take your word for it. Stop creeping around here at night and trying to break into the house. Conrad is scared half to death and I need him in his right mind. Very well. That does sound like Conrad. I'll think up some other plan. Good luck to you. Ora questo tizio, io un attimo lo voglio stordire. Sapete per quale motivo? Perché vedo che c'ha questo bel cappellino che glielo voglio inculare. Glielo voglio prendere. Oh, ecco, vedi? Volevo il suo bel cappellino. Lui non saprà mai quello che è successo. Cappellino verde. Ragazzi, bellissimo, bellissimo. Tipo questo e poi ci mettiamo pure questo. Chi è? Il suo cappuccio e il suo cappellino. Grande, ragazzi, guardate che fighi, che fighi. Ci sta mettendo degli altri oggetti addosso, ma va bene, ecco così. Dai, bellino questo cappellino verde. Well, did you... I did? And? You needn't fear. I kept watch the whole night and nothing happened. A few folk passed by, but no one's dangerous. And what about Baker? Are you saying he has no malicious intentions? None. He's just doing some trade with the custodian. That's what brought him to where you were. Well, if you're sure. But I'd still rather lie low for a while. Come to Talmberg. You'll be surrounded by a whole garrison there. Yes. Yes, I suppose that does make sense. Thank you, Henry. I'm in your debt. We'll meet. Ci vedremo a Talmberg. Oh, anche lui l'abbiamo convinto. Lui prende adesso e va. Male che la torcia, tenendo premuto, ce la attiva in automatico, anche se non ce l'abbiamo nell'inventario. Vedete le tracce per terra dei piedi, fighissimo, fighissimo. Allora, sovrappeso ci fanno fare il viaggio rapido, anche se il cavallo e basta sovrappeso. Vediamo. No, sei troppo carico, niente. C'è da toglierci ancora qualcosa. Cappellini me li tengo tutti, sono bellissimini. Mirmitina. Che devo togliere? Che mi tolgo adesso? Che tolgo? La tunica, che tolgo? Veramente è un incubo, eh. Cioè, veramente.
Candela d'altare francese, via. Sti calici, mi dispiace, togli. Oh. Vabbè, dai, sufficiente. Andiamo. Che ci siamo quasi, abbiamo quasi finito. Andiamo qua. Anche quando partiamo con il viaggio rapido, noi dobbiamo stare attenti, come con l'attesa. Dobbiamo stare attenti che ci sia la torcia accesa se di notte, perché se attraversiamo un borgo in questa schermata qui e non abbiamo la torcia, ci arrestano lo stesso. Ci fanno il culo come se ci fosse un domani. Vedete come ci guardano sempre sospetti, anche quando siamo degli eroi. Siamo sempre dei sospetti. Ora all'inizio non ci pensa, no? Da per scontato che sia un gioco come tanti altri e stop. Ora noi ci mettiamo qui e aspettiamo fino alle 10. Ora dobbiamo poter creare le pozioni. Ci vorrà del tempo per costruire il trabucco, noi ne approfittiamo proprio in quel momento per fare un giro in giro. L'ultimo giro in giro. So quanto ci dice, 3 giorni, una cosa del genere. Noi lì ne approfittiamo, facciamo l'ultimo giro in giro. E poi andremo verso la quest finale. Allora, speziale. Allora, parliamo di affari. A noi ci serve la valeriana, questa 5. Tutte e 5. Sono pochissime. Gallinacea ce ne dà 7. Bene. Bene. E prendiamo anche questi 5 di menta, va? E queste 5 grappe del Salvatore, to. Ecco fatto. Madonna, 1000. Vabbè, contrattiamo. Let's talk about the... Well... What about this? That's not it. For that. Ok, qui ci sono altri gallinaci qua che non ci ha dato. Le abbiamo realmente finite tutte. Assenzio. Moonshine. Va bene. Allora, siamo arrivati a quanti ce ne mancano? 7 ne abbiamo presi, quindi ce ne mancano una ventina. Ora andiamo qui e le creiamo. Pozioni, come in tutti gli RPG, servono per aumentare le statistiche in cose che non abbiamo. Aumentare delle statistiche che non abbiamo potenziato come statistiche normali del personaggio, delle abilità.
Ora riusciamo a estrarre 3 pozioni alla volta. Il nostro personaggio è skillatissimo. Scusa Brando, poca connessione, avevo capito, mi dispiace, mi dispiace. Quando puoi, siamo qui, guarda. Mi dispiace che c'è questo problema. Ormai le facciamo a memoria queste gallinacce. A memoria. Ne facciamo 2 o 3 alla volta, 2 forse. Troppo figo il logo del canale ai fulmini, sì, l'hai visto? Sì, c'è i fulmini. E sotto c'è anche la mitina che con i fuochi d'artificio dietro. Aspetta che c'è la micina che c'ha un momento di rompimento di cogliomboli. Non so cosa voglia. Canale per vampiri medievali. Il resto del vampiro esiste da tantissimo tempo, no? Vai. No, ho sbagliato! No, ho sbagliato! No, no. Pozione gallinaccio, gli è andata bene lo stesso. No, gli è andata bene uguale. 3 ne facciamo, giusto? No, 2. 34. Ce la facciamo mica. Bisogna fare un giro e prenderne altre. E vabbè, proveremo. Comunque gli è andata bene lo stesso. Gli è andata bene lo stesso. Sei mai andato in bici portando la micina davanti? Sì, ci sono andato. Grandissima mitina. Però l'ho provato una volta, poi basta, perché è un po' troppo pericoloso, con più che altro il guinzaglio, capito, in mezzo. L'ho provato credo un paio di volte, non di più. Quando proprio avevo fretta e non so per quale motivo non dovevo utilizzare la macchina. Tipo all'inizio, le prime volte che fai questo giochino, no? E vai qui nel calderone, tu non sai che puoi attivare il mantice, c'è questa cosa che riscalda, no? La pentola. Senza bisogno di guardarla. Mentre tutto il resto devi guardare, mentre il mantice lo puoi fare senza guardarla. Che è un bel vantaggio. Oh merda, si è spento, così all'improvviso. Va caricata un bel po'. Vai, estraiamo. Non è andata a buon fine. Tutti gli ingredienti sono andati persi. No, che abbiamo sbagliato. Ho sbagliato qualcosa. Mi sono confuso. Mi sa che ho messo la menta direttamente. No, mi sono confuso, cazzo. Ho perso gli ingredienti. No. Allora, dai, riproviamo. Maledizione.
E che poi è un'attività dove bisogna rimanere concentrati, questa qui. Sembra una cazzata, ma il giochino è spietato. Allora, dai, riproviamo. Dice di estrarla col distillatore, scusa. Abbiamo sbagliato. Distillati, boh. Quella di prima non doveva funzionare. Qui non ho idea del perché, boh. Vai, cominciamo. Forse perché quella fase di bollitura si è scaricata un attimo. Anche la clessidra si può girare senza guardarla. Bisogna essere anche veloci, capito? Vediamo adesso se va bene. Sì. Gallinaggio 37 di 60. Prepara. Dobbiamo farne 60 in tutto, minchia. Liquore. Mica pizze. Mica pizze. L'unico problema è la valeriana. Ah no, la valeriana no. Niente, rifacciamo. Ti confondi un attimo, è finita. Secondo me prima avevo messo la menta senza pestarla. Oppure abbiamo sbagliato la tempistica per l'ebollizione. Qualcosa è successo. Questa è perfetta come tempistica. Perfetta, guarda. Possono dire ciò che vogliono, questa è stata perfetta. Ne creiamo 3, sì. Vedete, forse è proprio la questione del distillatore, che prima ce ne ha date 2 perché non l'abbiamo usato. Però è finito, ce ne mancano ancora 20. Chi ce le venderà adesso? Io non so dove procurarmi la valeriana. Maledizione! Ne siamo anche sovrappeso come al solito. Maledetto, non c'è niente da buttare, niente, devo buttare questa. Aspetta.
Vende i calici a questo qui. Lui c'ha 6k, cazzo. Gli vendo i calici. Non li vuole. Non vuole i calici. Anche lui li ricrea, però gli serve del tempo per farlo. Li ricrea, ma gli serve del tempo. Yeah. Yeah. Andiamo a vendere i calici qui, basta. C'è troppo peso, mi sono rotto le balle. Good day to you. Madonna, c'ho solo 200 di budget, dai. Ci posso credere, guarda, veramente. Non ci posso credere. No, vabbè, niente. Sì, esco dal negozio. Cioè, non ci posso credere, ragazzi. Non ci posso credere. Oh mio Dio, no! No! No, no! Ti prego, non mi dire che sei buggato. Non me lo dire. Ti prego, non me lo dire. Via! No, ragazzi, non ci credo, guarda. Non ci credo, guarda, non ci posso credere, non è giusto così, non è giusto. Non è giusto. No, non è giusto, ragazzi, non me lo fanno finire. Non me lo fanno finire, bastardi. Vediamo se me la ricarica. Oh mio Dio, c'è la vicina che fa avanti e indietro adesso. No, no, non è giusto, cazzo, non è giusto. No. Non è giusto. Non è giusto, non è giusto, non è giusto. Non è giusto. E ora qui che devo fare? No, devo rifare quella missione. No, dai, veramente, no, mi sparo. No, non ci credo, guarda, non è possibile. Non è possibile, mi hanno buggato. Cioè, mi è precipitato il personaggio. No, non è possibile. Lui non mi ha mai salvato, non mi ha mai salvato. Oh, sì, dai, vaffanculo. Risolto, ti è, vaffanculo. Ce l'abbiamo fatta. Non ci credo. L'ha risolto il gioco, l'ha risolto. Se l'è risolto.
Everything forward. Rimane il problema enorme su come risolvere questa qua. Basta, devo mettere qualcosa. Guarda, c'è sempre il carico eccessivo, è veramente un incubo. Basta, mi libero l'inventario, lo metto qui. Perfetto, così non c'è più problema. Voglio buttare la roba. Voglio buttare niente. Il libro di preghiere me lo tengo, di buon auspicio. Il martello da guerra, perfetto. Questa roba quindi non ci serve. Dai, che ce la possiamo fare. 40 gallinacce abbiamo. Maremma troia. Ok, dai, ora non ci devono più rompere le balle, col peso. Direi che potremmo dormire e salvare, così ci togliamo il problema. E poi riaspettiamo che riapra, vediamo se ne ha create altre di pozioni. Non so quanto tempo gli serva per creare le pozioni, il mio problema è che non trovo la valeriana. Se riuscissi a trovarla sarebbe fatta, no? Si allunga, no? Si allunga proprio in prossimità della fine ora per creare sta roba. Maledetto. Non so se basta un giorno e ne ha già create altre. Boh. Noi abbiamo ancora il potenziamento dovuto al... abbiamo il potenziamento ancora dovuto alla preghiera, al pellegrinaggio. C'è un potenziamento fisso. Siamo purificati da tutti i peccati. E gli alchimisti sono due, e poi ci sono sì gli altri. Allora, vediamo se qui dentro lui c'è qualcosa tipo da rubare che non ci ha voluto dichiarare. Troppo complesso. Tutto troppo complesso, ok. Qui svuota tutto lui la notte. Dai, Miscina, basta, dai, su, basta, vai, su, basta, su. Ora mi sono stufato, dai. Mi metti pressione, dai, basta. Vai avanti e indietro, però sto. Su, basta. Già qui non si finisce mai, guarda. Maremma troia. Ha messo tutto dentro, non si vede niente, non si... Che è successo? Che è successo? È caduta... Ah no, ok. Via, lasciamo stare.
Cioè non sta, se no questi ci arrestano, dopo è anche peggio. Ancora 20 pozioni di gallinace, sono tanti. La mappa non mi indica dove sono le erboriste, no? Quelli lì che sono sparsi tra i boschi. Sempre meglio mettere un'ora avanti così stacchi appena rallentano. Questa è una merda. God be with. Grappa del Salvatore ne ha fatte altre. Allora anche Gallinaccia altre 7. Vai, yeah. E anche Valeriana ce ne ha altre. Perfetto, altre 5 ragazzi. È fatta. È fatta, è fatta. Prendo tutto ciò che ha. Vai, vai, ce la facciamo, perfetto. Serve anche la menta non ce l'ha. Un K. Madonna che merda di uomo però. Quanto sei costoso. Sei veramente super costoso. Well. Since it's you. You won't. Aye, that would. Meno male. Andiamo a preparare le altre. 47 di 60. Dai. Possiamo farcela. Complicato, se no c'è fretta, è un macello. Sapevo che sarei andato proprio un po' al limite stasera per fare questa cosa. Cioè non farò tardissimissimo come ieri. Ieri ho fatto veramente super tardi e non farò più tardissimo come ieri. Però comunque questa lentezza congenita anche perché c'è il computer pieno di roba per colpa di questo giochino, strapieno. Questo è uno dei principali motivi per cui ho voluto farlo velocemente, perché non mi lascia molto margine per creare i video. E ne faccio altri 10. Gallinaccio, no di più, 12 ne facciamo, 12, se facciamo bene ne facciamo 12. E fa 3 a volta lui, 3 a volta. Vai che ci siamo.
Bisogna prendere la tempistica giusta per fare questa cosa velocemente. Merda. Nuovo punto talento, vediamo se ci aumenta. Magari ci aumenta qualche ci li raddoppia. Alchimista prolifico. Ne ottieni un'aggiuntiva, non si applica la distillazione automatica. No, no. Vai, questa. Perfetto, ora ne aggiungi un'altra. Così facciamo ancora prima. Non ho visto le altre abilità, ma cercavo proprio questa. Vai, prepara. Ora ce ne fa 4, quindi. Dai, dai che ci siamo. Possiamo dare inizio alla guerra. Probabilmente sono le ultime due sequenze. Ma siamo magistri alchimisti. Bisogna prendere anche la tempistica giusta, no? Così risparmi tempo. Perfetta. L'ultima. Ok, facciamo l'ultima. Ci daranno 4 per questa. Allora, prima sempre di cuore. Ogni volta mi confondo. L'importante è non confondersi mentre fa il processo, se no è finita. Toccato farle a noi personalmente queste pozioni. La maggioranza ci ha dato una bella mano anche questo alchimista di Rattai, Vai, via. Prima portarla ad ebollizione, poi clessidra, bella scaldata potente, valeriana, clessidra,
E voilà, le nostre 60 pozioni fatte. Obiettivo aggiornato, grande. Andiamo subito, andiamo subito. Cavallo? Ah, vieni proprio da qua tu. Consegna le pozioni all'accampamento. Vai, andiamoci. Al volo. Dopo, quando il personaggio viene livellato, si comporta in modo più, diciamo, più conforme alla realtà, c'è meno divario tra la pretenziosità assurda del gioco e la realtà, che magari è più permissiva, no? Sotto certi punti di vista. Non è che patisci subito la fame in questo modo, o il sonno. Cioè, qualche sforzo uno lo fa senza problemi. Allora, andiamo a consegnare le pozioni e poi partiamo con la missione finale. Ce l'abbiamo quasi fatta. C'è anche l'epilogo, Presa larga. Dov'è? Ah, eccolo Bernard. Aspetta Bernard, fermati. Bravo, oh, bravissimo. I'll be with you. This might help. It certainly is. I'll have to get all those poured into a keg. I just want to make sure we get rid of those. No more than I do. But to see Istvan hang from the highest tower. I'll drink to that. Well, what about... Perfetto, ragazzi. Ora abbiamo messo il nostro esercito nelle condizioni migliori. Vai, andiamo, saliamo sulla collina e diamo inizio all'assalto. Alla costruzione, prima la costruzione del trabucco, perché ancora non lo stanno costruendo. Ci vorrà non so quanto, 3 giorni. E lì andiamo a fare un giro, vediamo se c'è qualche torneo di rattai. Ci danno 3 ultimi giorni per goderci, diciamo, questo mondo. Eccoci. Torno subito. A well chosen site. You want to strike the gate, do you? True. We don't want to do more damage than necessary. I quite understand. Sir Toth is holed up there, is he? Just so, Master Conrad. I hear you have some accounts to settle with him. Ah, not entirely. I've done with him. Sigismund trusted him more than me in his campaign against the Ottomans, and we all know how that ended up. How did it end up? Badly, my lord. The flower of French knighthood was slain there. Sigismund fled for his life, and I did too, I must confess. Be assured we shall not make the same mistake here. We do not intend to starve them into submission, but to break down the gate. I am at your service, my lords. We will build the trebuchet quickly. It will be ready in a matter of days. And I can supply, for example, Roketa to sweep the foe from the battlements. Roketa? I do not believe I've heard of such a term. Roketa are missiles filled with black powder with a touch hole at the bottom to ignite it. They shoot forward, something like a hand cannon, but without rocks. The rocket is the missile. I see. But we don't have black powder in these parts. Nor cannon. Indeed. It should have occurred to me. But I am very fond of Roketa, and I always think what Alexander the Great might have accomplished with them. I understand.
we find ourselves in a conventional situation that demands a conventional solution. I'm still hoping that Parte will see sense and parley with us. He may well do so, especially when we set up the trebuchet on his doorstep. Quindi Greetings. I came to an agreement with Conrad. He's already here. You wouldn't believe how clever that fellow is. Now we really will do that trebuchet. That I guarantee you. Just one thing. If he should send you somewhere and tell you to give some password about a fox or some such, well, you should take it with a grain of salt. Password? Fox? Alright. obiettivo avviato, uccidi pesce. Glad I could be of service. Obiettivo completato, uccidi pesce. And the men will be too when they're Abbiamo circumcised. stordito, non Fine ucciso, work. ma va bene. You've certainly saved many lives. I probably shouldn't, but go and have a look at my Questo. trunk. You might find something there you can use. Thank you. L'abbiamo pure ucciso. Did you find out what actually happened? Folks say it was on account of our silver and how Sir Radzig sides with the king. Attendi il termine della costruzione del trabucco, ragazzi. Qui siamo nella fase finale. Come procede la costruzione? Master Fafar, how's the trebuchet construction going? Much better now that I have Master Keezer to help me. Although, to be quite honest, it's more a case of me helping him. I'm taking note and learning as I go. Next time round, you'll be the siege master. I rather hope they won't be here next time. How much longer do you think it will take? I wouldn't like to hazard a guess. As I understand it, the base is quick to make, but the other parts are more complicated. And then there's all the balancing and setting the trajectory and range. I see. Well, I hope it's ready soon. So do I, Henry. How's work going with Master Keezer? Excellent. His knowledge of machinery and mechanics is absolutely astonishing. He's a very gifted man. So you're confident the trebuchet will do its job? Absolutely. It's plain to see Master Keezer knows exactly what he's doing. How does life in Ratai suit you? I suppose it was kind of them to take us in. But then they just left us to Io, figure ragazzi, out abbiamo fatto tutto quello che era ourselves. essenziale. Sono soddisfatto del gameplay che abbiamo potuto, siamo riusciti a fare. Molto, è stato molto improvvisato. Good health to you. What do you think of Master Keezer? He definitely knows what he's doing. And all that wild talk of his, rockets and such like. I'd almost let him try it out, but on some... Do you think there's any truth in it? I've never seen such weapons used, so I can't really judge. But if his ideas worked, they'd change the way we make war. He showed me some of the drawings he has with him. I don't know if he's a genius or a madman. Take care. Parliamo con tutti i personaggi qui della zona, anche con lui. You alright? All right! But... It was Pekar! And you let it go! You told me to my face! Keep out of my sight! You hear? I'm... È morto Pesce. È incazzato con noi, si scazzerà. Come si suol dire, si è incazzato, si scazzerà. Va un po' a fanculo. Dicevamo quanto ci vuole, quindi tendi il termine della costruzione. E qui chiaramente la notte, il giorno dopo si sbloccano le cose, no?
Penso ci voglia, non mi ricordo, se non mi ricordo male, 3 giorni. Yeah. Yeah. Che occuperemo per ammirare un po' il giochino, poi se c'è da skippare qualcosa si skippa, senza problemi. E questa che è, ad esempio? Questa dove la possiamo risolvere? Vediamo. Qui. Guarda, guarda. Dai, andiamo qua. Forse il torneo è sospeso in questa fase del gioco. Mi viene da pensare. Non vedo più organizzazione sul torneo. Boh. Qui ora rifaccio questa cosa, guarda. Visto che siamo qui a cazzeggiare adesso, qui ci affiliamo le armi. E qui si guarda l'incudine e ci si attacca al cazzo. Oh, il gattone. C'è anche la scritta, guarda sopra. Stiamo limando la spada. Vabbè. Filmo la spada come uno che non lo sa fare. Ecco come. Guarda che bello, guarda. Diamo un'occhiata a questi affreschi. A questa pala della Madonna, di Gesù Cristo e tutta la Santissima Trinità costituita. Prostituita. Famose una spada, ma famosela. Stiamo per finire il gioco, ce l'abbiamo quasi fatta. Ah, dammi questo stronzo. Good day to you. What do you need? Te che te fai, una spada? You went to Skalitz on your own, didn't you? That took guts. Tu te la fai una spada? Ti piace il nostro cappelletto? It took me a while before I could work up the courage. That was sensible of you. I went back. I know. I heard. And how did it go? Did you do everything you wanted? There wasn't anything to do. Someone already did it before me. I wasn't even able to catch that thieving bastard. What thief? Some shady-looking character. Whole face smeared with soot. He shot out of the basement as soon as I went by and ran away with his loot. I got such a scare. I didn't think about running after him. And he stole absolutely everything. Even our new kettle. What did he look like? I didn't get a good look at him. He was covered in soot. And his sack of loot was so full, he had the kettle tied to it on the outside. It was gleaming. A sooty man, a big sack and a new kettle. Of course he could clean himself up and throw away the sack. You know, it really could have been a charcoal burner. That sack definitely looked like a charcoal burner's sack, and there are a lot of those around Rovna, so he wouldn't have far to go. What was it he took from your place? I don't know. My father told me never to talk about it. What harm is there in telling me now? I can't steal it. Someone got there before me. That's true. My father hid some money and valuables there. There was a jeweled cross he wanted to give Bianca as a dowry.
What did the cross look like? Why do you ask? Well, if I saw it somewhere. What? You want to look for it? Well, like I said, if I see it or hear something about it, we'll see. That would be so kind. I've nothing left. If I had that cross, at least I'd have something to remember them all by. The cross itself was silver, and it had a small red ruby in the middle, like a heart, and it was hanging on a red string. And did you tell the catchpoles about it? I did. Alex asked me what happened and then sent me straight to them. And what happened? They said they were sorry, but they don't have anyone who could search all the houses looking for a kettle. So they told me if I don't know who it was, then there's nothing they can do. Lo cerchiamo noi. Farewell. Allora, dov'è? Vediamo. Giocatore, abbiamo una nuova abilità dove manutenzione, vedi? Beh, fragranza. Ah no? Ho sbagliato, ho sbagliato. Ok, fatto bene. Ho fatto bene. Ok, dobbiamo andare da Andrew a informarlo di questa cosa. Andiamoci, va. Ma B che cos'è? Andiamo da B, non da A. Allora, terminiamo questa parte. Aspettiamo che creino il trabucco. Il trabucchino. Toscano direbbero. Trabucchino lo direbbero senza italiano. Anzi, sempre ricercato un'esperta di trabucchino. Ricercato e apprezzato. Andiamo a informarci subito come trovare questa cosa. Questa croce al carbonaio. Ci sono tanti dialoghi, tantissimi. Qualcuno abbiamo pure skippato, era un po' più lento. Tu va già dove andassero a parare. Però normalmente il gioco va proprio goduto così, dandogli tutto il tempo di cui ha bisogno per esprimersi. Caro coattone. Oh, passiamo anche in mezzo alla foresta, la guarda. Perfetto. Ci fanno passare da qui. Terreni accidentati, questi. Molto accidentati. Guardatevi che roba, che spettacolo. Una goduria. Per la terza volta. Se cacci di Frodo ti perseguono, le guardie non hanno pietà di nulla. Ti possono perquisire mentre sei in giro così, soltanto perché hai una cattiva nomea. Ti perquisiscono più spesso. Se sei stato in carcere, ad esempio, è molto più probabile che ti fermino in qualsiasi momento. Se ti trovano degli oggetti rubati addosso, sei finito. È una cosa incredibile. Ah, che bello, che bello. Non ne approfittiamo, facciamo gli ultimi giri. 3 giorni di giro nel giochetto. Ci risolviamo anche questa missioncina secondaria del cazzo.
C'era anche un'altra missione con un gruppo di eretici, che era quella Valdesi, che rappresentano un gruppo realmente esistito. Qui accampati in questa zona, loro chiaramente hanno diciamo una confessione religiosa che è sempre cristiana, ma diciamo è una specie di protestantesimo, che per la Chiesa costituisce un'eresia, soprattutto in quest'epoca, perché l'illuminismo era ancora lontano, no? Bel viaggione. Ce lo dovrebbe dire il gioco quando è pronta la missione finale. Guardate che roba, bellissimo. Giocare a Persona. Oh, se non l'hai mai finito finirei la trama di Persona, se fossi in te. Poi dipende a che punto sei, in che condizioni sei, perché se ti sei fermato perché non riuscivi ad andare avanti, lì è un casino. La Croazia. Viva la Croazia. Dovremmo essere quasi arrivati. Questi sono carbonari, ecco, loro Vai cavallo, mollaci perché. Good health to you. Have you been to Skalitz lately? Scully? I thought that place burned down to the ground. What would I be doing there? Someone there saw a charcoal burner rooting through... Well, if you know who it was, then why did... I don't know who it was, just that... And how do you know that? Because he was grubby from ash in the middle of a town? No, because he had a charcoal... And that's your evidence? Anyone can get that. There's plenty lying around. Trying to throw the blame on someone else, aren't you? Forget it. You're gonna get what's coming to you, you thieving bastard. No, I don't know who did it, but it wasn't me. If you only stop lying, I can... Please, no, I didn't do anything. I just found Hai it. trovato? It must have fallen from someone else's set. I wasn't in Skalitz and I didn't loot anything. A likely story. Though, if you had a sudden attack of conscience and gave it to me, I might just believe you didn't do anything wrong. Here it is. Everything I have. Take it and leave me be. I didn't do anything wrong. Farewell. Elder Scroll 6, boh. Ma uscirà presto, non pensare, uscirà prestissimo. Perché ora c'è Microsoft che spinge queste cose, no? L'uscita dei videogiochi è garantita. Stai tranquillo. Sì, però non ti aspettare che sia come questo, cioè. Questo è una cosa completamente diversa. Io anzi temo l'uscita di uno Skyrim, di un Elder Scroll nuovo. No, cioè, ho dei dubbi sull'acquisizione da parte di Microsoft. È quello che mi mette dei dubbi, perché guarda già cosa hanno fatto con Starfield. Un gioco che a me non è piaciuto. I hope I can be... Have you been to Skalitz lately?
Would I be doing there? E Microsoft è meglio di Sony, ma Someone saw a charcoal. dipende su cosa, sai. And how does anyone know? Dici sui it's videogiochi? charcoal? I'd like to know. Ma Well, non they so had a d'accordo. charcoal sack and Sacks aren't hard to come. Sono lì, a sto Pushing punto around sono scallops. sono vicini. including the guilty man. Or maybe it wasn't me, and you're looking for someone else. Confesso, If te you ne don't confess pentirai. right now, you'll be useless. They saw a man with this sack. Non and I sono don't da know dove, what li to do. accusiamo tutti. Look, Una I really pappina, tieni. wasn't there. Gnam, 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 gnam. Take me away and change. I'm still not the person. Un'altra pappina. Gnam, 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 gnam. Just you trying to eat scallops. Before, so I'm not going to start now. May the Lord watch over you. Allora, aspetta, vediamo. Questo non è neanche lui. Dobbiamo trovare questa benedettissima croce. Dove sarà? Siamo quasi alla fine del gioco. Siamo quasi alla fine del gioco, manca pochissimo. Usa. Ma dove sono tutti i carbonai? Perché ce ne sono solo due. Sono gli altri. C'è uno che si occupa di tutto da solo. Ah, qua sopra, qua sopra. Aspetta che qui c'è una merda. C'è una merda di uomo qui sopra, aspetta. Ecco, potrebbe essere lui. Questa è l'area sospetta. Sei un pelato senza barba. Certo che si può chiavare, abbiamo chiavato nel videogioco, ci sono i bordelli, i bagni pubblici sono anche, fungono da bordello, in più abbiamo trombato con il prete, cioè non con lui vicino con una prostituta e noi con la nostra. Ci siamo già andati. Ci siamo già andati. Facci vedere, no, si sente solo il rumore. Invece la prima, la trombata con la prostituta insieme al prete, lì si vedevano proprio i capezzoli. Quello si deve dire. Borsello rigonfio, ok. È lui. Ma la croce ce l'ha data pure la croce, scusa. La croce non ce l'abbiamo mica. Scusami, ma io ti mando KO. Dici dove si vede? C'è un gioco dove si vedono tutte queste cose? Ma ci sono i giochini appositi, quelli porno. Adesso ce ne sono tanti di quelli, sono bellissimi, sono in alta definizione, altissimo livello grafico, vedi proprio le mammellotte, ce ne sono tantissimi. Strano che tu me lo dica, non li hai mai visti? Ma veramente tanti, Però non credo si possano portare su Twitch. Magari uno può giocare ai giochini porno nei siti porno. Tipo il Ghost of... C'è questa roba. Credimi, c'è questa roba. C'è proprio questa roba qui. Strano che tu non li abbia mai visti questi qui. Sono fatti benissimo, proprio c'è tutta l'azione sessuale dall'inizio alla fine. Era questo comunque, era lui il tizio. Però mi sembra strano che non avessi la croce. C'era anche la croce con lui.
La croce non ce l'ha data. Non gliel'abbiamo chiesta noi in realtà, boh. Mica si è seppellito qualcosa qui intorno. Sto guardando intorno a questi alberi per capire se c'è un buco dove può aver seppellito la croce. Ma non siano fatti da CD Projekt. C'è solo Keanu Reeves che si spoglia. Pagato solo lui, l'unico. Un uomo per ogni esigenza. Keanu Reeves deve fare tutto, il presidente. Porno attore, videogiocatore, maestro di arti marziali, sex symbol, scrittore di fumetti, lui deve fare tutto, qualsiasi cosa deve fare. Qualsiasi cosa. Allora noi torniamo a C, diamo il dinero a lui, dai. Diamo il denaro a questo poveraccio di Scalica. Sì, dai, andiamo. Yeah. Yeah. Dai che ci siamo quasi alla fine. Ora fra poco comincia l'assedio finale. Ah, che bei boschetti. Ma dove li hai mai visti nei videogiochi dei boschi fatti così bene? Cioè è veramente incredibile. Non ho parole. Tutto ciò è oltre le parole. Comunque io in tutto il gameplay l'ho fatto vedere ben 2 volte quando si va al bordello. Cioè uno ci siamo andati con il prete e un altro vi ci ho portato poco fa, non molto tempo fa, prima di partire per la missione, come si chiamava quella lì, rivincita. Ci siamo fatti i capelli, i capeni, abbiamo fatto tutto. Comunque il DLC epocale dell'Inquisizione, quello veramente non me lo sarei mai voluto perdere, ma tantissimo. Speriamo facciano un 2 di questo quattone, guarda, se fanno un 2 è un miracolo secondo me. È un miracolo incredibile. Poi magari dopo cerchiamo su internet se Daniel Vavra sta lavorando su un nuovo gioco. Io spero di sì. Però purtroppo queste cose qui sono soggetti al mercato. Guarda qui la foresta è inaccessibile, però volendoci si può entrare con un po' di fatica. Eccoci. Non è veramente inaccessibile. È fittissimo. Se ci si va a piedi è anche meglio, Ora noi ci andiamo col cavallo da corsa. Però qui veramente c'è un groviglio di piante. È come la realtà, no? Mica si passa. In alcuni punti non si passa. C'è troppa vegetazione. Invece te pensa a quei giochi tipo il primo Horizon, come si chiamava? Il primo Horizon, mi ricordo il nome, il sottotitolo. Nel primo c'era la vegetazione che si compenetrava le gambe della protagonista. Ora dimmi se uno può creare un gioco dove si compenetra la vegetazione. Piuttosto non farmici passare. Guarda che groviglio di foresta, non si riesce a uscire. Guarda che roba. Come nella realtà. Certo se uno si tuffa, si graffia la faccia, può fare. Dai, ora si esce, qui si esce. Madonna, guarda che roba. Qui ci devono far uscire per forza, c'è il fiumiciattolo. Benissimo, guarda che roba. Guarda che belli alberi che ci sono. Noi ora ne approfittiamo queste ultime ore così. Ne approfittiamo per dare un'occhiata
al gioco, un'ultima occhiata e poi procediamo. C'è una tomba, scaviamo. Scaviamo la tomba. Pieno di loot, di segreti, armi speciali nascosti chissà dove. Solo che mette su Red Dead Redemption o su GTA la gente continua a cercare, no, le cose perché non è mai sazia. Qui magari smettono di cercare subito, anche se ci sono ben più segreti. Ma veramente io non voglio fare GTA, secondo me ormai non è un brand che secondo me non ha più niente da offrire a un vero videogiocatore che ha già provato quell'esperienza, va bene? Per me dopo il quarto e anche il quinto diciamo che si è un po' saturato con il mio interesse e molti altri giochi, perché non c'è solo GTA, ci sono molti altri giochi tipo Saints Row, tantissimi titoli di questo genere che hanno saturato un attimo hanno stancato, però voglio dire, la massa ricerca sempre, no, queste cose, perché sono per loro ormai sono più un simbolo, uno status symbol piuttosto che una ricerca di videogiochi speciali, fighi. Però non metto a competizione Red Dead Redemption 2, ad esempio, che secondo me è veramente bellissimo, un gioco veramente epocale sotto tutti i punti di vista. Lo metto allo stesso livello più o meno, anche se qui per me che sono un appassionato di storia, questo qui c'ha una marcia in più proprio perché è reale quello di cui parla, quindi ha una marcia in più. Poi questo sistema di immersione nella natura io onestamente non l'ho mai visto in nessun gioco, persino su Far Cry che abbiamo portato tra l'altro prima di questo gioco qui. Pure lì non c'è questo livello di immersione perché ci sono troppe fight in giro, no? Sei sempre lì sull'attenti, invece qui c'è un sacco di roba da fare, ma l'ambientazione non è così pericolosa, inutilmente pericolosa. C'è la situazione particolare che ti può colpire in qualsiasi momento, ti trovi dei banditi, sei preda di un agguato, c'hai un qualsiasi cosa. Io mi ricordo le prime partite che ho fatto, a volte mi ritrovavo in mezzo al bosco a digiuno, senza aver mangiato, che ero in fin di vita. Perché la prima partita fu un disastro questo giochino. Proprio perché io da giocatore testardo volevo giocare in un certo modo e il gioco non me lo permetteva e quindi mi incazzavo, mi caponivo. Poi ho incominciato ad apprezzarlo da subito in realtà, da subito, che si parla dei primi giorni. Cominciate ad apprezzarlo per quello che è. E soprattutto lo apprezzo anche da giocatore che ha iniziato a videogiocare negli anni 80, dove i videogiochi erano già difficili a prescindere, difficilissimi. Questa alla fine dei conti non era più difficile di tanti giochi che avevo fatto, quindi questione di riabituarsi a un approccio. Guarda che bellezza. Finiamo questa missione così siamo liberi di girovagare un po' più tranquilli, più lentamente. Siamo arrivati a Rattai. Dai che dobbiamo fare veloci. Ah, tanto bisogna aspettare, se dico così. È tipo una specie di salice, cos'è? No, non lo so, non sono un esperto di botanica. Voglio fare l'esperto. Ammiro e basta. Qui c'è il mulino con la nostra gnocca. Bella gnocca. Facciamoci due chiacchiere con la bella gnocca. La bella, insomma. Abbiamo trombato prostitute migliori. Comunque, ci accontentiamo di Teresa. No. Vabbè. God be with.
A proposito di noi about due. that evening. Ah, yes. I never thanked you properly for helping me with the lawn. Oh, I think you thanked me enough. But next time we should take Ah, vedi, shelter somewhere else. qui avevamo già That sviluppato la hayseed gets into romance. places it shouldn't and itches like mad. Henry, you donkey. You really know how to sweet talk a girl, don't you? And anyway, what do you mean by next time? Just what exactly do you have in mind for the two of us? Well, we'll be together, like a couple. And when the time comes, you'll take me as your husband, right? You're full of yourself, aren't you? Ah, But that's not how proprio. things are done. Obviously, under normal circumstances, I'd ask your pa for your hand. But Papa? Yes. He'd set the dogs on you. Ma come? Siamo Now you'd figli have to del get principe. Uncle Peshek's blessing. I reckon I'd have no better luck with him. Unless he saw a way to profit from it. And I'd have a sack of flour for my dowry. But seriously, Henry, what kind of husband would you make? You can't sit still in one place for an hour at a time. Well, I've got a lot of duties, but I'm very fond of you, you know. And maybe one day, I know, you silly sod. We can't get married yet. But we can still see each other and be fond of each other. what's that dog you... Don't you remember? It's Mart. Ah, of course. Ah, scusate, ma When we caught it. qui non abbiamo preso il cane. Does he... Mickey's. Allora, guarda, questo l'avevamo già fatto. What does the mid... How... Gee, And it didn't. He was. I could have a word. Questo l'avevamo già fatto, dai. How long is it? He was. How's he do? A lot. I slipped. He won't starve to... So he's doing quite... Yeah. I'd keep him. I don't want to. So. Me? I'm Ecco, sure lo the two of prendiamo, us lo has- prendiamo il But cane. we never... Come on. Sì, lo prenderò con me, vai. Thanks, Henry. L'abbiamo già Go fatto, è ahead. per questo che Snip it. schippo, Però non l'avevamo fatto in questo salvataggio, quindi ora abbiamo il Yes, cane. indeed. Tre grappoli il salvatore, bene. Puoi rammendare i miei vestiti? Alright. I can't have you walking around. Wow, proprio da fidanzatina, ok. Don't you feel hot? Ho un bouquet di Teresa, fiori per te, I bought you tieni. something. My, that's lovely. Wouldn't you like to take a... I'd love to. Oh, passeggiata, passeggiata. I love it here by the water. But how come you've been so quiet the whole time? Oh, che succede qui? Che What's succede? on your mind? Siamo arrivati al momento giusto in questa missione. You're on my mind. Oh? In what way? Oh, you know. How pretty you look in that. Ah. You think I look pretty, do you? Yeah. Especially when you laugh. I was afraid you'd say especially when you've no clothes on. Well, now that you mention it. Come here, you charmer. Home already. See you in a... Wouldn't you like to take... What, now? I can't, but stop by later and we'll go somewhere. Non so se ce la dà. Non so se ce la darà in tempo, ragazzi. Prima della fine del gioco. Oh, abbiamo il potenziamento cuoricino, Mica pizze. Allora, intanto direi di completare la missione. Aspetta, dov'è il posto? Di qua, di qua. Di qua, di qua. Io mi ricordo una volta sono stato assalito da un tizio in uno di questi... in una di queste due stradine e mi fece incazzare da morire, non riuscivo più ad uscire. Un assassino, mi scusi, che ci cercava noi proprio nello specifico. Ci avevamo mandato di cattura internazionale. Ah no, ma ragazzi, dall'altra parte, Maremma Troia. Questa sta per darci la Maremma Troia, dai. Faccela dare, faccela dare. Che ce la dia.
Yeah. 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 Gli do soldi a lui, dai. Mi sembra un poraccio questo. Yeah. Yeah. Si tiene su quei denti. Yeah. E anche qui, ragazzi, abbiamo superato bug di ogni tipo, compreso l'essere sprofondati giù nel nulla. My respect. You know, I got something, but I doubt it was definitely. Listen. No, I don't want anything. That's so generous of you. I'll remember it. God be with you. I'm hungry. I'd like to buy food. Yeah. 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 Il trabuccio. Yeah. Là là, ok. Ui. Allora, dormi e salva. Sì, facciamo salvatina e dormitina insieme, dai. Che ne pensi degli agricoltori? In che senso? Penso bene. E delle manifestazioni che fanno bene, fanno benissimo. Più che altro per... Lo sai perché dico questo? Non tanto per la carne, che mi dispiace che la facciano fuori, va bene? Da questo punto di vista preferirei, però uno non mi... Cioè io dico che preferirei la carne sintetica, quella che non ha bisogno di vittime per mangiare, cioè non abbiamo bisogno di creare delle vittime per mangiare, va bene? Però da una parte non mi fido del processo produttivo umano proprio per niente, quindi penso che ci avvelenino, che ci vendano le peggio schifezze alla fine dei conti. Però sono lavoratori, sì, no, ma poi uno permettono al terreno di rimanere sano, va bene? Soprattutto se si limitano pesticidi, gli si dà la possibilità di gestire le, come dire, il maggese, no? Due, visto che non mi fido, preferisco a quel punto continuare a mangiare da loro, certamente. Yeah. 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 Madonna. Yeah. Yeah. L'Europa si arrende e dica ok, facciamo qualcosa, ma pare che vogliano fare qualcosa, non so cosa faranno però, perché sai che ci sono le aziende dietro questa cosa, le multinazionali, ci sono dei propositi di mercato specifici. Ma dove cazzo è il mugnaio? Vediamo se lei ce la dà. Secondo te ce la dà lei? O non ce la dà? Ce la dà o non ce la dà? Ce la dà o non ce la darà? Ma non è qui. La multinazionale di merda, già. Guarda, veramente di merda le multinazionali. Fanno veramente vomitare. Io non capisco come faccia la gente a credergli, no? Questa gente crede alle multinazionali. No, ma che dove ho cliccato? Perché ho cliccato lì? Qui. Vai qui, vai. Vola, vola!
away, leave me alone. Madonna, ma ancora dormi, dai, madonna, è vero che sei in campagna. Volevo vedere se questa qui me la dava in tempo, prima di finire il gioco. Preferisci credere alla Roma? Ma guarda, anche la Roma è una multinazionale, ma che pensi? Quella fa parte della multinazionale dell'intrattenimento, che sono dei vermi. Ti hanno rovinato il tuo sport preferito. Ti piace il calcio? Beh, gestito con così tanti soldi, in questo modo il calcio fa cagare a prescindere, perché perde la sua natura. Ah, vedi, per mettersi sulla panchina. Don't you feel hot? Wouldn't you like to take us? What, now? I can't at the moment, but stop by later and we'll go somewhere. Niente, non ce la dà più. Siamo nella merda, non ce la dà la tizia. Oh, ragazzi. Ma lì è colpa della FIFA, infatti hanno cercato di contrastarla, no? Però poi bisogna vedere la gente che cosa fa. Se decide di finanziare, perché a volte non hanno il coraggio le persone, no? Di finanziare le cose giuste, l'ideale. Non sono capaci di finanziare l'ideale nelle cose, no? Questa parte qui è veramente bellissima, quasi quasi ci torno. Tanto stiamo aspettando che si sblocchi questa missione, ancora non c'è. Ancora manca la missione, andiamoci, dai. Si deve sbloccare la missione finale. Qui è Vranik, dove abbiamo fatto prima la missione, abbiamo sgominato tutto l'avamporciolo. Ah, ci siamo andati a piedi, va, utile. Andiamo qui, va, andiamo qui in mezzo a questo bosco fittissimo. Vai, andiamo, cavallo. Facciamoci questa passeggiatina. Andiamo così, proprio tranquilli. Tanto la tizia non ce l'avrà data, ma molti altri ce l'hanno data. Quindi non c'è problema. Lei ci ha sbasciucchiato in modo molto innocente per ora. In realtà mi sa che anche lei, anche con lei possiamo concludere la romance. No, dipende tutto se c'è bisogno. C'è un altro giorno. Terzo giorno è resuscitato il cazzo, secondo le scritture. Quindi forse succederà anche qui. Ce la darà proprio l'ultimo giorno. Non lo so, spero. Intanto ci facciamo questo bel giro tra i boschi. Guardate che bello, guardate che bello. Qui ogni angolo sembra fatto proprio, non so, da maestria, maestria. Queste radure bellissime. Vado piano così lo definisce meglio lo schermo. Potrei andare a piedi, andiamo a piedi. Come fanno quelle lì, passeggiate, walking simulator. Questo è il boschetto che mi ha colpito di più ultimamente. Quest'ultima run che abbiamo fatto quella missione per il DLC, quindi io qui non c'ero mai dovuto andare, diciamo. Sì, forse qualche altra missioncina richiede che tu ci passi, però non così a fondo come quella missione del vergine di Sasau, di recuperare il tesoro del tizio. E devo dire che mi è piaciuto tantissimo questo posto. Qui c'è stato un incidente che è morte.
Omicidio. Omiciccio. Raggiungiamo il punto che abbiamo designato. Che roba. Dici il calcio è uno sport bello. Il calcio è uno sport bello come tutti gli altri sport, come la pallavolo. Cioè, sono comunque sport specifici dove si usano soltanto alcuni arti, si fanno solo alcuni tipi di movimenti, mentre nelle arti marziali non c'è limite su questo. Idem la pallavolo, idem il baseball, cioè diciamo che in sé mi piacciono meno delle arti marziali perché sono degli sport parziali, dove si usa soltanto un certo tipo, un certo tipo di arto. Il tennis è un solo arto di fatto, perché uno che si scambia la racchetta non si è mai visto, destra sinistra. Diciamo che come allenamenti li trovo sempre abbastanza incompleti, proprio per questa loro natura così specifica. Infatti a volte quelli che venivano dal calcio poi passavano da noi per farsi ricostruire i crociati. Cioè il crociato non gli si ricostruiva più, però gli aumentava diciamo il tendine, la lunghezza, la flessibilità del tendine. Cercavano di ricostruirsi un attimo dopo anni e anni in cui si erano spaccati le ginocchia per colpa dei movimenti e degli allenamenti del calcio. Se uno ci tiene alla propria salute non fa gli sport parziali. È molto tattico, sì, va bene, ma è più tattico le arti marziali, cazzo, scusami se te lo dico. Cioè la tattica nasce nelle arti marziali, nasce nelle arti di guerra. Ma che ti devo dire, coattone? Per me quella lì è filosofia di vita, cioè non è soltanto un'attività fisica, è una filosofia di vita. Per carità, poi che ti piace il calcio non c'è dubbio, va benissimo, non discuto su nulla, è giusto che ti piaccia, che piaccia anche alle persone. Però purtroppo c'è questo problema anche del denaro, no? Che c'è dietro. Sono diversi, sì, sono diversi, ma le arti marziali sono un archetipo del mondo. Coattone, l'arte della guerra è un archetipo del mondo, cioè gli sport, persino le Olimpiadi, sono tutti dei derivati delle arti marziali. Se te pensi alle Olimpiadi, c'è il lancio del giavellotto, la maratona, sono tutte applicazioni belliche che sono sublimate a sport. Il tiro con l'arco, queste cose qui, guarda che bello. Anche sul basket, sì, boh, non so il basket che applicazione bellica, posso avere forse nessuna. Però gli sport, quelli lì tradizionali, tipo il salto in alto, il salto in lungo, nascono tutti prima dall'attività legata alla guerra e poi dopo diventano, diciamo, un modo di intrattenere. Tanto che, voglio dire, in tempi immemori c'era proprio il Colosseo, no? Con gli scontri tra i gladiatori, tra le bestie feroci. Era quello l'intrattenimento della gente. Non andare a inseguire un pallone. Nel corso della storia è durato pochissimo l'interesse per il calcio rispetto ad esempio all'arena. L'arena è durata molto di più. Non è il momento per mettersi a girovagare. Forse siamo andati ai confini della mappa. Vediamo. Dove siamo? Sì, siamo ai confini della mappa. Dobbiamo tornare indietro. Il calcio moderno è più fine 800, sì, è ancora moderno come sport, sì, è recente, come attività fisica, perché poi le arti marziali non sono uno sport. Volevo fare un giro nel bosco prima di chiudere questo gameplay. Un giro sereno così, a guardare e basta. Il cricket è anche seguito, sì, però vedi come, vedi tu anche da un gioco del genere puoi capire che tipo di personalità io possa avere, no? Qui vedi, qui c'è il limite, non si può andare. Cioè a me piacciono le cose pure, nude e crude, rudimentali, la sopravvivenza, la caccia, le arti marziali. Sono delle cose più rudimentali dell'uomo, no? Le lame, preferisco le lame ai fucili, ad esempio. Preferisco anche l'arco al fucile o alla pistola.
Oddio. A quel punto tanto vale la pistola, il fucile. Però è un'arma più sporca, proprio sporca, da un po' quelle che considero un po' da codardi. Sei tipo più rozzo, sì, è rozzo, più nobile, di pure più nobile. Perché poi in realtà questi interessi della borghesia non sono gli interessi che avevano i nobili, carissimo Quattone. I nobili si interessavano da sempre all'arte della guerra. Il nobile è legato all'arte della guerra in un tutt'uno. Infatti le guerre che fa la borghesia sono bruttissime. Sono senza regole di guerra, no? E sono anche meno sanguinose, sono più irresponsabili. Cioè fanno gli eccidi, però alla fine nessuno ne è veramente materialmente responsabile. Invece della spadata sei responsabile tu e punto. Guarda che bel ruscellettino che c'è qui, guarda. Proprio ci bagniamo le caviglie. Ma ti pensi andare in un ambiente così dove tu puoi bere da una falda acquifera un'acqua freschissima, buonissima? Ma che c'è di meglio nella vita? Non è vero che girano i soldi, ammazza, i miliardi, quelli non sono neanche soldi. Quelli non sono soldi, di più che soldi. Girano le esistenze. Molto poche rispetto alle arti marziali. Boh, questo non lo so. Certo, se fai un tutt'uno, vedi che nel mondo ci sono tante persone che ancora considerano le arti marziali al centro, mentre il calcio è legato all'Occidente, però lì girano comunque tantissimi soldi. Girano soprattutto soldi nelle mani delle organizzazioni, di grandissime organizzazioni, capito? Non in generale quanti soldi circolino nelle palestre di arti marziali, nelle organizzazioni, e poi sono concentrati su pochi sportivi, pochissimi sportivi che guadagnano delle cifre esorbitanti. Il calcio è quello più seguito in tutto il mondo con 3,5 miliardi di appassionati, ma al secondo posto c'è uno sport poco conosciuto in Europa, il cricket. Va bene, ma io lo metto alla stessa altezza del calcio, il cricket, Coattone. Ha delle regole. Già il fatto di avere delle regole è una cosa diversa, dai, rispetto. Guarda che bella panoramica che si vede da qua sopra. Si vede tutto, 2 villaggetti. Quello che è Sasao, questo è tutto Sasao. E anche l'altra parte di Sasao, bellissimo. Che è lontano, da qui. Abbastanza lontano. È qui su, è qui. Questo è il monastero, noi siamo qui. Questo è il monastero e questa è la parte che ci abbiamo subito sotto. Uno sport più redditizio con un fatturato globale di 47 miliardi di dollari rappresenta il 28% del giro d'affari generato dallo sport nel mondo. Minchia. Sai quando si diceva quella cosa è fatta con i piedi? Ecco, il calcio è fatto con i piedi. È fatto proprio con i piedi. Io i calciatori li metterei a scrivere tutti con i piedi. Per vedere un attimo se sono veramente bravi con i piedi. Ah, minchia, infiniti. Qui ci dovrebbe essere anche il guardia caccia da qualche parte. Noi siamo nella parte bassa di Sasao adesso. Io sto facendo proprio un giro a piedi per potermi godere questi ultimi momenti, Vederli senza fretta, rimanere un attimo in ammirazione del luogo, del mondo. C'è la fatturazione, sì, no, ma va bene, Quattone, io capisco, cioè, ma non li ammiro per questo, va bene? Come non ammiro più GTA di questo gioco qui. Questo è più puro, è più rudimentale, più artigianale. Quando c'è l'artificiale, proprio il termine artificio, è la parte brutta dell'arte, no?
Cioè, un po' artificio vuol dire anche in italiano camuffamento, cioè qualcosa di non truccato, di non trasparente. Quasi un inganno, ecco. E una copia di Skyrim, ma che sì. Skyrim, fra l'altro, c'ha i draghi. I draghi, ti posso dire che una volta ti avrei detto che i draghi, guarda, questi sono compenetrati perfettamente. È come fare l'amore. Compenetrarsi in un videogioco è come fare l'amore. Che i draghi hanno rotto i coglioni nei videogiochi. Una volta non vedevo l'ora di vederli, adesso li mettono dappertutto, hanno veramente rotto i coglioni. Cioè, io non posso più vedere i draghi nei videogiochi. Mi è venuta proprio la gonorrea. Basta draghi nei videogiochi. Che poi comincio da quando ero un ragazzo, che ce n'erano pochissimi di draghi. Adesso, negli ultimi 15 anni, 20 anni, non faccio che ammazzare draghi. Basta. Mi è venuta noia. Poi, inoltre, oltre al fatto che, per carità, Morrowind sicuramente si può annoverare come uno dei migliori di questo genere, non c'è dubbio, ma non Skyrim, perdonami, non Skyrim, piuttosto Morrowind. Morrowind è un bellissimo gioco, anche quello è nella storia dei videogame, va bene? Però non c'è storia, non c'è attinenza storica, non hanno cercato di riprodurre qualcosa di reale, qui invece sì, e questa è la differenza. Una cosa è mettere le cose a caso e una cosa è mettere le cose per dare una corrispondenza con il realismo. Il Regno del Fuoco ora che c'entra con questa cosa? Sempre per i draghi? Andiamo nella foresta, va? Ora che possiamo. Sarà meglio andare nella foresta. Ma dai, ma l'hai mai giocati quei giochini tipo Skyrim? Ma l'hai mai giocati veramente? Elder Scroll, cioè, sono vecchissimi come meccaniche. Dai, parliamoci chiaramente, gli Elder Scroll, per questo che hanno smesso di farli. Erano ancorati quei personaggi che stanno lì fermi. Non c'è mai una cutscene, non c'è mai un momento epico, solo alla fine della missione principale. Se te guardi Skyrim, tutto è, come dire, ma io non lo voglio declassare troppo, un po' lo declasso perché Skyrim fu già una delusione all'epoca. Però se tu ci guardi è la ripetizione della stessa missione, cioè fai 300 ore di gioco, io le ho fatte, senza questa sensazione qui, cioè qui comunque se fai delle missioni sono secondarie, sono ben strutturate, hanno la loro mini lore. No, Witcher è una merda, Witcher è una schifezza di prima categoria. È brutto come hanno allestito la mappa su The Witcher 3, ad esempio. Bruttissimo come hanno allestito la mappa. È tutto uguale, è tutto spam, la mappa stessa. Poi il sistema di combattimento è inguardabile di The Witcher. E poi ci sono sempre i soliti incantesimi. Non c'è la storia. Capisci che se c'è la storia, l'elemento, io ti ci metto la storia in un videogioco, quello lì fa un salto qualitativo di 100 volte agli occhi anche di un adulto. Che si è rotto i coglioni di vedere quelle solite trame viste trite e ritrite, col tizio che deve vendicarsi, deve andare lì, killare, uccidere il dragone. Cioè, questa è una cosa per bambini, ragazzi, è una cosa per bambini, questa è una cosa che può piacere benissimo a un adulto, questo gioco qui. Mi dispiace. No, è meglio questo, guarda, ti posso dire che è meglio questo, sia di Witcher 3 che di GTA 5. Perché GTA 5 pure è un concept stancante. Questo è un gioco unico nel suo modo di fare. È un free roaming, è certo, è un open world, come lo vuoi chiamare, qui è chiaro, ti puoi muovere nel mondo. Però ti posso anche dire che alla fine Daniel Vavra è stato uno dei primi capostipiti di questo genere, quindi se lo merita di poterlo fare. Se consideri il primo Mafia, che è suo, guarda che salto che è in grado di fare un vero creativo.
Che ti passa, invece di farti 72 mafia, lui si leva dai coglioni, e ti fa Kingdom Come Deliverance, va bene? Qual è il tuo GTA preferito? Il 4, sempre detto, il quarto è anche l'unico che ho salvato interamente su YouTube. Il quarto è l'unico veramente simulativo. Il 5 è un po' una copia del quarto, fra l'altro con delle meccaniche anche legate alla trama molto simili al quarto, quasi derivate dal quarto. Tipo la meccanica della tripartizione della trama in 3 personaggi, che era già presente nel quarto, però veniva unita insieme dai DLC. Il quarto era il primo che cercava di distaccarsi dall'arcade, ma il quarto l'hanno fatto anni dopo Mafia 1, che ha dettato le basi su come si fanno gli open world, su come si realizza un mondo di gioco. Se permetti, Prima i GTA erano degli arcade, non puntavano minimamente al realismo. Dopo al quarto c'è stata una conversione totale. Io ad esempio non apprezzo tantissimo Mafia 2 proprio perché si vede che la casa di produzione ha manipolato un attimo, Take-Two si chiamava, Take-Two, ha manipolato il lavoro dell'artista per far venire una cosa un po' più digeribile. Il primo Mafia è difficilissimo da giocare, è difficilissimo da finire, il Mafia Classic, non il remake del cazzo, che per carità non è brutto neanche quello, ma c'è una bella differenza con il Mafia di cui parlo io. Qui si può passare? Sì. Miracolo. Qui è troppo profonda, ma qui no, ok. Manco San Andreas. Beh, San Andreas è comunque molto arcade, c'ha degli elementi simulativi, ma tutto sommato è un gioco che è più simile ai suoi predecessori piuttosto che a GTA 4. È più simile a GTA 3 che a GTA 4. Che a GTA 4. È vero che è una via di mezzo, ha degli elementi che sono, come dire, che poi dimostrano in anticipo la via che avrebbe preso la Rockstar nel realismo. Piuttosto Red Dead Redemption 2, io quello dico, invece di portarmi GTA 5, che è veramente sa di già visto e sa di qualcosa che nel mercato ne è strapieno di queste cose, di queste cazzate, no? Cioè di questo cazzo di modello all'americana che ha rotto i coglioni, ma piuttosto Red Dead Redemption 2, quello è un bellissimo gioco che è all'altezza di questo qui. L.A. Noire, sì, L.A. Noire è un mezzo gioco, perché avrebbero dovuto metterci, secondo me, molte più attività da fare. Però comunque è un gioco lungo, ben strutturato, che ha incentrato una certa meccanica legata ai visi. Per carità, bellissimo anche quello. E Bully pure, Bully è un GTA in miniatura, no? Nel mondo di ragazzi. Bellissimo, anche quello li ho portati, ci sono tutti i gameplay di questi due giochi che hai citato. The Godfather 2006, quelli sono più o meno dei cloni di Mafia, dai, sono tutti dei cloni di Mafia. Secondo me questi qui sono tutti dei cloni di Mafia, ti dico la verità, anche L.A. Noire a modo suo lo è. Perché se ci pensi bene, il primo Mafia, loro avevano già cercato di dargli il realismo. Hanno usato il motore grafico, il source engine di Half-Life. E se guardi i volti ci sono dei dettagli che puntavano al realismo, già nel 2001-2002, del primo Mafia. L.A. Noire è più importante. L.A. Noire è un bellissimo gioco che ha il suo sviluppo tecnologico particolare. Guarda che bella questa visuale, ad esempio, guarda che roba. Questa è la cartolina, gliela mandi alla nonna e gli dici guarda io sono qui. Lei ci crede, fai proprio la foto qui nel mezzo, senza le barre dell'energia e tutto quanto. Lo metti lì. Beh, The Getaway non è venuto benissimo. Ci hai mai giocato a The Getaway? Ci hai mai giocato?
perché è veramente un tentativo quasi di continuare a portare un driver. Capolavoro, sì, ci sono. Allora, la sparatoria, la vogliamo citare. La sparatoria fa schifo di The Getaway, fa vomitare. È una delle sparatorie, sistemi di sparatorie più brutte che esistono nel mondo dei videogiochi. Poi, per carità, c'è una bella trama, una bella trama cinematografica in stile. Come si chiamava quel film con Steve McQueen? Insomma. Meglio True Crime oppure Drive? Ma fra i due? Fra i due? Io ho ritenuto più speciale come gioco Sleeping Dogs, che è True Crime 3. Bullet, bravo, sì, Bullet. No, c'era anche quell'altro, come si chiamava? C'era anche l'altro con le macchine, con le macchine fra l'altro italiane, quelle mini, ti ricordi? Non era Bullet. Sì, Sleeping Dogs è True Crime 3, esattamente. Gli hanno cambiato il nome quelli di Square Enix, ma è True Crime 3. Vai a cercare se non mi credi. Chi lo dice? Lo dice chi l'ha creato. Cioè lui è nato come True Crime 3. Vai a leggere la storia. Vai a leggere la storia su Wikipedia. Driver è bello, ma è legato alla sua epoca, quindi non è. Cioè, si affaccia con difficoltà alla simulazione reale, no? Alle missioni reali in cui scendi, fai delle cose a piedi, cioè si affaccia proprio in modo claudicante, con grandi difficoltà. È vero, fanno vedere tra i primi, probabilmente tra i primi, sì, quella cosa lì, quell'aspetto, però non lo esprimono nel modo migliore, no? Non lo esprimono nel modo giusto, forse, che poi serve alle generazioni successive per veramente ricordarselo e ritenerlo proprio un must. Invece, secondo me, il primo Mafia sì, il primo Mafia fa proprio questo effetto. Cioè l'idea della città che vivi in quel modo è proprio simulativo, già simulativo in Mafia. Prendi la metropolitana, quella l'hanno inventato loro. GTA 4 l'ha preso dopo questa cosa qui, di prendere la metropolitana e spostarsi, dopo che l'ha visto su Mafia 1. No, non sono belli tutti e tre. Il 2, i miei preferiti sono il 2 e il 3. Il terzo c'è Sleeping Dogs, è proprio alla fine è diventato un caso a sé, c'ha quella meccanica proprio delle arti marziali messa all'ennesima potenza che lo rende un GTA unico, un GTA diverso dai GTA. Il 2 aveva per l'epoca una bellissima ambientazione, ma The Getaway è famoso perché all'epoca cercarono di riprodurre la mappa di Londra interamente, infatti lì c'è riprodotta tutta la mappa di Londra, sai o no? Che su The Getaway c'è tutta la mappa di Londra, c'è anche il 2, no? Lo sai, il problema è che si guidava malissimo la macchina, era un casino guidare in quel traffico, era un gioco terribile come gameplay The Getaway. Io ce li ho tutti e due, cioè sia l'uno che il 2 fisico, capito? Torno subito, vado a pisciare. I Mafia, pure i driver ce li ho tutti e tre. C'è la trilogia, poi ne hanno fatti anche altri, hanno fatto anche Parallel Lines, ne hanno fatti anche altri, driver che c'è, 76, non mi ricordo, ne hanno fatti anche altri, però io mi concentro sulla prima trilogia.
Ti sei visto la serie? Figa, eh sì, 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 bello, bello. Anche io giocate tutti, bellissimo. Fra l'altro The Gateway non li ho giocati, il 2 non l'ho giocato tantissimi anni fa, eh. L'ho recuperato. Mafia c'ho Classic, l'1, il primo originalissimo, quello di Daniel Vavra, dello stesso autore di questo gioco che stiamo giocando adesso. E poi c'è la trilogia, con il primo remake e i 2 videogiochi che invece non sono remake. La trilogia, che questa edizione qui, che veramente è stato un casino procurarsela. Questa. Questa trilogia qui, Trilogy Edition, questa è stata difficilissimo trovarla, difficilissimo, con il poster dentro. Bellissimo. Dici pescai inglese? Action thriller crime drama created by Gareth Evans, Matt Flynn, Gareth Evans, quello dei Ride. Ah, ma è un nuovo film? O è un videogioco? Cos'è? Stiamo vagando ancora. Ora andiamo a cercare, a capire se il trabucco è pronto. Al terzo giorno andiamo. Prima si va dalla ragazza per capire se ce la dà. E poi si finisce il gioco, ragazzi. Siamo stati tantissimo. Però ne vale la pena, veramente. Città le abbiamo visitate tutte. Oh merda, aia. Ai ai ai. Ci facciamo un infuso di calendula, to. Bevitore. Ah, è una serie tratta dal videogame The Gateway, molto violenta. Ah, non lo sapevo. Riprende la serie di videogiochi, ma è bellissima, ma dai. Figo. La trama era fighissima. Siamo ritornati a Rattay, guarda. Incredibile. Tanto il torneo, un torneo l'abbiamo fatto, l'abbiamo vinto. Quindi sono a posto con la cosa dei tornei. Perché non riesco mai a trovare... Ho cercato di far vedere un po' tutto del gioco, quello che potevo. Un po' tutto, un po' tutto. Io ci riprovo con la tipa. Ma vedi di qua la sua casa. Mi dici? È un fan della serie Gareth Evans. Ah sì, ci sono le sequenze di azione, bello. Darò un'occhiata. My, Wouldn't you like to take a stroll? it's a bit late now. We'd be coming home in... Dici che è troppo buio. Secondo me ci trasportano direttamente lì quando è l'ora. Guarda, io faccio una cosa. Troppo buio, dai. Ma dai, per trombare che vuoi, la luce. Luce del sole.
No, mettiamo subito la torcia perché sennò questi si incazzano. Ok. Gang of London del 2020-2022 è recente la serie, ma io mi ricordo il film con DiCaprio, Gang of London, è una scopiazzatura di quel film. No, Gang of New York si chiamava, Gang of New York. Però era abbastanza come stile English. Ah, quello, Gang of London che è ritratto da questa roba? Ma te la ricordi te la serie Hooligans? Sai, l'hai mai vista la serie Hooligans? Il primo carino, sì, poi dopo hanno fatto la serie che faceva cagare. C'è la serie di film. Oh, abbiamo sistemato anche gli oggetti smarriti, tiè. Facciamo una cosa, proviamo. Il nostro giro l'abbiamo fatto, per i boschi. Andiamo un attimo qui e aspettiamo qui. Oh, qui c'è qualcosa ci blocca. Speriamo non ci fermino. Ok. Qualche oggetto rubato ce l'abbiamo. Aspettiamo fino a domani alle 10, va. Il trabucco dovrebbe essere pronto. Ora si finisce, si va sul finale. Ci danno 3 giorni per sistemare tutte le cose che abbiamo lasciato in sospeso, sperando di averne poche, perché se ce ne hai troppe col cazzo che ci riesce. Comunque dovremmo avere tutta un'altra giornata. Il giorno dopo dovrebbe partire questa missione. Io mi ricordo che al primo gameplay, quando ho visto questa cosa qui, no? Che ci davano 3 giorni, non mi ricordo da quanti. Mi sono preoccupato perché c'avevo da fare ancora un botto di roba. E infatti una delle cose mi rimase fuori. Ecco, è finita. È finito. Il trabucco è finito, possiamo andare. Vediamo se lei ci dà la fica. I bet you even... Wouldn't you like to take a... I'd love to. Oh, vediamo, vediamo. Sarebbe splendido. Facciamo il giro con lei. Vediamo se ce la dà. Ultimo tentativo per The Figach. Sometimes about how it was in Scarlet. How do you mean? Back then, before everything. When I was taking care of the hens at the mill. Sì, gli altri ble, vero? Sammy his lunch at mine. È un po' Seems like a lifetime scherzetti. ago, doesn't it? In the summer, I always took my shoes off and walked barefoot the whole way. And when it was really hot, I'd stop at the stream and stick my feet in the water for a while. I had to make do with the tub in the yard when I was helping Pa in the forge. You know how hot it gets there in the summer? I always sneaked off if I could, even though I knew Pa would tan my hide when he came home. I remember that. He was always looking for you all over the Qui noi village. possiamo approfondire la romanza, anche se non ci riusciamo stavolta, però vi posso assicurare che mi sa che si arriva anche la trombaticchia. We never told your pa where you were. And when he gave up looking for you, the three of you would go off to the woods to beat each other with sticks. Yeah, we were playing at being knights. Jesus, I used to get black and blue from it. I can still feel some of the blows that big ox Fritz landed on me. No more playing at nights. Now you're practically a real one. Sono la quintessenza. Indeed, as you say, young damsel, I am the very soul of knighthood. Ah, the noble Sir Henry of Balderdash. The very Fanfaluca. picture of manhood. Pray, what is your coat of arms, Sir Knight? A beer tankard? A pair of crossed chicken legs? Such wicked words, you shameless wench. Being a knight is not about symbols, but about deeds. But my coat of arms should be a bolt of lightning above a stable. I thought a knight was supposed to prove his manhood a bit differently than you with your lightning in the stable. And besides,
It is unfitting to talk of such matters, lest there be complaints at the court that Sir Knight is wasting his strength on dallying with village girls. Forgive me, fair maid. Love for you has clouded my reason. Henry, you really are a donkey. Time passes so quickly. Come and see me again sometime. Passami a trovare una volta o l'altra, ma mi sa che per ora niente. Ci proveremo un'ultima volta prima di chiudere definitivamente il giochetto. Però adesso ci dirigiamo verso la missione principale. Allora direi di fare un bel pezzo di strada, così per non ritardare ulteriormente. Vai, che ci siamo, vai, ci siamo. Vai, vola. Certo, sazietà 64. Bisogna mangiare. Ci stanno aspettando questi per cominciare l'assalto. Poi il gioco è severo, se non ci vai in tempo ti falliscono tutto. Non mi ricordo se ti fallisce qui o se ti ci porta la forza. Ti dà un tot di tempo, di margine per arrivarci e basta. Allora mangiamo. Eccola. Vai, ora siamo pronti. Eccoci. Madonna. Proprio a pelo. A pelo, ragazzi. Ecco il trabucco pronto. Vai, l'attacco. Let's see how strong those walls are. Ora c'è la guerra, Ora c'è la guerra. Povero Paul. That was just the first shot. The trebuchet has to be calibrated. That's perfectly normal. I'll have the range in no time. Move! Damn it, I have to get to Sir Dimmich. Sir, coming. There's no time. Someone bring water. Breathe, man. You'll be all right. Who's coming? There's an army on the way. And they're carrying the colors of Havel Medic of Waldeck. And they're very close. Havel Medic? Surely not coming to help us. Yeah. Not that bastard. I have a score to settle with him. Gentlemen, Toth's reinforcements are about to descend on us. That swine. How many men? We don't know exactly, but there are men. They will probably be here by dawn. So soon? How is it that we knew nothing about this before? The whole land is in chaos. It's a wonder we can find out anything at all. If they attack from the rear, we'd be finished, just as Toth has been planned. The sneaky weasel. He's been one step ahead Anticipa of us ogni the whole nostra time. mossa, esatto. This time, What are you thinking? Robard, how do you think the weather will be tomorrow? Well, sir, if my joints don't deceive me, and they rarely do, it'll rain. It'll rain buckets. Here. We'll make a stand here, I and Radzig's men. You will wait until they charge us, and then strike them from the rear, here and here. If we succeed, we'll have it over and done with before they notice anything in town.
It might just work. But we'll have to leave someone in the encampments in case they do come out of topic. A few men will be all I need. Well, that depends on whether you can hold out. We don't even know how many there are. We will hold out. I'll give the orders to my men. We will be ready. My part in the battle, sir. I need more than that from you. More, sir? If we can't hold out at the quarry, we're finished. And since Hanish is commanding the flank attack, Radzik is captain, and I'm wounded. Captain Rob. Of course. Who better? There's no question Robard's a good commander. But many of the men will be from Scouts. We need someone there who knows them and has their respect. Sir? I mean you. Ah. But that is... I want to be in the vanguard. Now hear me well, Henry. There are whole cemeteries full of heroes who rushed into danger. And if the first human you meet runs you through, it won't be good for morale. Not to mention that Radzik would have my guts for garters. In the battle, you and a group of Skalitz men will be concealed in the woods over the road. But sir, I think I should... Quiet! Don't underestimate the task I'm setting. You'll have to keep nervous men on a short range. Parti la musichina così. And then conduct the attack on the rear so fiercely and quickly that the foe has no chance to react. If the line should start to break, we need someone with their head firmly on their shoulders to keep control of the men. Very well, sir. Comunque erano 3 giorni, avevamo beccato When you're giusto. ready, go and join the scouts. They'll be mustering in the woods above the road to return. E quindi dove andiamo? Raggiungi il campo di battaglia quando sei pronti. Siamo pronti. Siamo pronti. Andiamo. Cavallo. Al Burak, anzi lo chiamiamo per nome. Al Burak. Ringraziamo questo salvataggio per averci permesso di finirlo in meno tempo del dovuto. Anche se un po' di tempo l'ho approfittato per ampliare di più l'esperienza. Oh merda. Ci sta, è qui. Just a little longer. Attendi, ok. Not yet. Ora guidiamo l'assalto, eh. Ammazza quanti sono. Easy. They were expecting us. First troops to the bridge. Break through. Vanguard. To the left. And the rest, come with me. We'll fight the bastards. At them! Charge! Run those horses into the dirt! Difendi il guado, vai. Perché ci colpisce?
Mi fai prendere lo scudo? Ma lo scudo non me lo metti, cazzo. Lui è sempre pronto. Oh, hai rotti i coglioni, ma poi morì, bastardo, sono 2 ore che ti voglio killare. Ma perché non muore questo qui? Ora lo killo. Ora mi metto qui sopra e li killo tutti con l'arco, ma hai rotti i coglioni. Ma poi morì, bastardo. Sono 2 ore che cerco di killare questo qui. Madonna Cristo. Vabbè dai, ho capito, va bene, ok, va bene, siamo morti, non ci fanno uscire, guarda che merde, guarda. C'è roba da matti, guarda, veramente. Madonna, ma perché non mi fai andare via? Ma guarda che merde. Ma sono durissimi questi, ma che cazzo devo fare, oh? Lascio tutto fuoco, gli sparo. Vabbè, basta, guarda, sai che ti dico. Mi hai rotto i coglioni, ora uso altro. Tanto l'infuso di calendula. Guarda, gli scocco le frecce, basta. Sono tantissimi, sono super forti, cioè. Not yet. Just a little longer. They were expecting us! First troops to the bridge! Break through! Vanguard! To the left! And the rest, come with me! We'll fight the bastards! At them! Charge! Grind those horsens into the dirt! Madonna Cristo, guarda. Non vuoi morire? Madonna, ma perché non me lo prendi? Porco Cristo. Muori. Oh, puoi morire, bastardo maledetto. Un attimo. E un attimo. E un attimo. Spiegati questo. L'arco è determinante in questo giochino. Non c'è niente da fare. L'arma OP. Aiuta il Serano.
Anus. Seranus. Vai, ricominciamo la mattanza con la... Vai, uno fuori dai coglioni. Non hai frecce, ora sarà che non ho frecce, ce ne ho 1 milione di frecce. Scusate. Here's their leader. What? This boy? You should show a little more respect, Divish. You'll need it when you kneel before Ishtar. Oh, now the pup shows his teeth. Istvan, you say? Not Sir Istvan? Or Lord Toth? Just how intimate are the two of you? I know him. He's Eric, Toth's captain and right-hand man. Finally, some good news. Shackle him and guard him closely. La mossa di averci fatto, di averci imprigionato gli è tornata Those contro. bastards want to destroy our trebuchet. Voglio distruggere il trabucco, no. Andiamo. Gelido, acciaio, sangue rovente, ragazzi, questa è la missione. Corri a difendere il trabucco, andiamo, andiamo. Andiamo prima degli altri. Ma c'è il cavallo. Ma allora piglio il cavallo, ma questo è morto. Yeah. 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 Lontanissimo. Yeah. Belle queste tende Yeah. militari, bellissime. Yeah. 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 Toh, beccati questo. Toh, beccati questo in faccia. Beccati questo. Beccati questo, merda. Bam! Maledetto. Beccati questo. Lo cucco io quel tizio. Me lo cucco io. Ecco, lì c'è gente che fighta. Oh merda. Questo è Hans Capone. Madonna Cristo, ma ti levi dal cazzo. Toh. Beccati questo. Beccati questo. Muori. Lì c'è altro attacco.
Madonna, questo è corposo, eh. Questo c'ha un'armatura fighissima. Morto. Era figa. Merda. Muori. Toh. Bam! Mazzata in faccia, merda. Well, The damage isn't too serious. so we can shoot. Not just yet. Sir, what are we waiting for? You've heard his threats, Robart. Do you want him to kill Radzik and my wife? We have to consider all our options. And it would be a shame to destroy the castle, too. How do we get that rat out of there? Sir, I might have a solution. What about exchanging hostages? To college. He was the captain at Vranjik, and he brought Istvan's reinforcements Ah, brutta storia. Bad, very bad. Intimate terms with Toth. He might be able to tell us something. You have to study more. You have to apply. You're your father's son, by God. You're a godsend. But I have exams too We'll interrogate in a these few fools days, some. so I Then understand you. decide what to do next. Come to my tent when you've rested. Ok, adesso che facciamo? Partiamo con l'assalto, se no partecipa alla riunione. Ok, andiamo. Andiamo. Stop talking, or make your peace with God. God be with you, lad. What can I do? I wouldn't drink. See you later. Eccoci. Well now, Eric. It is Eric, isn't it? Looks like the boot's on the other foot this time, doesn't it? Fuck you. You need to change your tone. If you start being nice, you might just come out of this alive. So now I'll ask you a few questions, and you better think carefully about how you answer them. Who is this Toth? He's an orphan, same as me. He killed his parents, so he started killing Turks. Sigismund needed men like that, so Istvan ended up in his service. What is he after? Are you really that clueless? To destroy Wenceslas's allies. You. How many men does he have in the castle? There were nearly 70 of us at the beginning, but there's probably not even half of that. Perché ci abbiamo la nobiltà Still così more than bassa? there ever were in that castle. More than enough to defend it. Ci abbiamo bassissima la nobiltà. Me l'hai conosciuto? What's that got to do with it? Who does he take his orders from? Are you stupid? He works for Sigismund. Listen to me. Toth has hostages in the castle, and we have you. So, how about an exchange? Do you take him for a fool? Do you really think he'd give up the only thing he has that stops you from attacking him? He'll never accept an exchange. You better pray he will for your own sake, because once we attack, you'll be worthless to us. And what do you suppose will happen to a worthless bandit? I won't waste any more time on you. You could have saved yourself, but apparently you value your master's skin more than your own. I don't need to. Istvan will save me. Sì, And he'll kill vittime. every Ciao. one of you.
Ciao, baby, hai visto in che condizioni siete? He'll sacrifice you, just like everyone in Brannick and Privis. Abbiamo sterminato tutto il tuo esercito, tutto, pezzo per pezzo. Imbastito con soldi falsi, fra l'altro. Now I'm curious. Why would he care that much about you? Could it be Siete amanti per caso? Gliel'avevano fatto intendere prima. For a while there, I thought we'd get nothing out of him. In the end, he spilled his guts. I thought you were much too easy on him. But it seems your approach was the right one. Well done, lad. Abbiamo estorto abbastanza informazioni. No ordinary brigand. And he believes Toff cares about him. We'll just have to see if the bastard cares as much about him as Divish does about his wife and you about your father. Perfetto. Well, Divish, I think the time has come to find out just how much Toff values our hostage. Do you want to parley with him yourself? I think I'll leave that to you, Hamish. So be it. I'll do my utmost. Bring the hostage below the battlements. Sir Istvan! What is it? Did our neighbourly visit catch you unprepared? A little. But we've settled in nicely. And this fellow is enjoying our company so much, we simply can't get rid of him. It seems we are in similar situations. Perhaps it's time to send our respective guests home. Not a chance. Do you take me for a fucking fool? Lui ci tiene a dimostrarsi intelligente, no? I'll let every man jack have his way with this bitch, and I'll dice Kobila into goulash meat. Nobly spoken, your grace. For all I know, you may have done that already. Divish, I'm sorry. Greetings, friends. Fear not, Lord Toth is treating us like royalty. They're unharmed, as you can see. But don't try any tricks, or they won't be for long, Hanush. It seems your lord doesn't place any great value in you, boy. Go to hell. I'm sorry. It looks like it's not going to be that easy. Well, at least we know they're alive. I didn't expect much of it anyway. He won't harm us as long as we have this fellow. L'assedio è lungo, Cazzo. Well, friends, what do you suggest? I'd say we have no choice but to attack. It's a great risk, Robard, with Stephanie and Radzig inside. I know how you feel, sir, but Toth is no fool. They are his last blood. He will do nothing to harm them until he is sure of victory. Would you be saying that if it were your wife inside? Or your father? Well, let me point out that we have no choice anyway. We don't have enough supplies to keep men here for weeks, while gangs of brigands and Sigismund's army roam the countryside. C'ha ragione. Toth won't agree to an exchange, and even if he did, we'd have to let him go. With all his men, he'd be a thorn in our sides till Judgment Day. Sir, a message has arrived. Oh, what is it? Margrave Jobst is approaching with his retinue and wants to speak with you. Jobst, you say? All right. What is he doing here? Ecco, è arrivato un altro Jobst of personaggio Luxembourg is cousin speciale. to King Wenceslaus and Sigismund. He's the Margrave of Moravia. Only a year ago, he was collaborating with Sigismund and the League of Lords. He betrayed King Wenceslas and his ally Prokop. Now, he's changed sides, appointed himself the leader of the rebellion against Sigismund, and wants to liberate Wenceslas. Whichever way the wind blows. Nevertheless, it seems the decision is made for us. We don't want Jobst camping with us in front of our own castle like a band of gypsies. I'm afraid you're right, Hamish.
All right. We'll let the men rest a while. È costretto ad attaccare, non possono... Come to me when everything is Devono ready. recuperare il castello, è più importante di tutto. No, perdono il controllo della provincia. Parla con Davish quando sei pronto. Non so quanto tempo sia passato, ma penso un giorno sarà passato, scusa. Proviamo a sentire se la tizia ci dà la vagina. Dai, dai, cazzo, stiamo quasi. È lunghissima questa parte. Non è micidial. Mentre scopi, vediamo. What's the... Wouldn't you like to take us? What, now? I can't, but stop by late. Ok, niente, non ce la dà. Ritorniamo lì e continuiamo la missione. Noi ci riproviamo continuamente ogni volta, proprio con giusta insistenza. Madonna. Ok. Una visitina veloce per capire. Vai. Siamo pronti, attacchiamo. Attacco! Io farei una salvatina, guarda. Qualcosa mi dice che è meglio salvicchiare. È durato pochissimo questo assalto, infatti non c'è neanche la roba da mangiare, cioè. Salvo. Madonna di Sasausi. Vai, Sir Davish, andiamo. Al vostro servizio. I'm about to give the order to bombard Talmud. Vai. Bombardiamo. Since it's mainly thanks to you that we still have a treasure ship, I think you should Ah, aspetta. Ne sarei felice, vai. Usiamolo noi il to trabucco. smash my castle. I can't say I share your enthusiasm. Sorry, sir. I didn't mean it like that. There's nothing to it. The men will load the trebuchet. All you have to do is pull the lever. Well, I suppose I could manage that. Then we'll bombard Talmer for several days. Sir Robard will explain what comes next. May the Lord Load the trebuchet! Vai. Ora ha calcolato bene, spero. Caricano il trabucco, dai, dai. Dai che siamo vicini al finale, madonna. Ci è voluto un sacco di tempo anche per fare quest'ultimo ciclo di missioni, ragazzi. Non ho dovuto mai staccare. Non ho mai dovuto staccare per finirlo oggi. Veramente micidiale, veramente micidiale. Poteva la fa più grande, cazzo.
Ci siamo. Sei pronto, Robert? God be with you. There was precious little in it, and we could have lost. That's how it goes in war. But God stood by us. In the end, they're nothing but a bunch of filthy cutthroats. Well, they're apt to wait till a man nips off into the bushes to relieve himself, lifts up his chainmail tunic, and stab him in the back. Because you know just who you're up against. That's probably why Tom is giving us such a hard time. Andiamo. Pronti? Dobbiamo staccare questo. Cosa dobbiamo fare? Ah, lui ci sta mettendo la pala, poraccio. Se no ci vola lui là. Vai, usa. All'attacco. Spang. Bah, ha beccato, centrato. Sei Robert, vai. Divish says. Sir Divish said you tell me what happens next. Aye. We're going to watch Ishtar, shillings. That's all. For a few days at least. So if you have anything to attend to, now's the time. Just don't forget to come back. Good luck then. Ah, per qualche giorno, ammazza. No, basta. Attendi la conclusione di 2 giorni di bombardamento. No. Vabbè, io intanto faccio dormita, così almeno dormi e salva, così almeno possiamo riprovare con la tizia. La condizione la recuperiamo. 2 giorni di bombardamento del trabucco. Madonna Cristo. Allora, sfasciamo il castello. Si può cucinare il cibo, questa è un'altra cosa che non avevo detto. Si può cucinare il cibo nello specifico. Mettere una cosa nella pentola e cucinare quella. Il cibo va male, un'altra cosa fighissima, ammuffisce. Le armature vanno riparate. Allora, proviamo ad andare dalla tizia. Ok, hanno rimesso il cibo qui, perfetto. Allora, andiamo dalla tizia. Visto che vogliamo provare questa cosa. Penso che un'altra interazione ce la dovrebbe far fare, però non so se sarà quella che ci permette di trombarcela. Intanto il giro l'abbiamo già fatto. Magari arriviamo che sveglia, vediamo. Sei verso le 9, vai. Magari è sveglia. Perfetto, guarda, perfetto. 9:30 quasi. È sveglia? Sì. Vediamo se vuole fare la passeggiata con noi. If I didn't know, Wouldn't you like to take us? I'd love to. Oh, sarebbe splendido, sì. Un'altra bella passeggiatina, vediamo se ce la dà. Henry? Facciamo un gioco. Guessing Porno? game. I have something with me today, and you have to guess what it is. Figa. Alright. You'll have to give me a clue, though. Fair enough. Here's a clue for you. It's something you'd find in a tavern. Is it mead? You're close, but that's not it. Birra. Beer? Finally! What else would you go to a tavern for? Idromele. O vino. Let's be having it then. Wait, that's not all. Since you guessed right, as a reward, you can choose. Either I'll give you the beer,
Or I'll reveal one piece of family wisdom our grandfather used to tell us. Tough choice. All right, I'll take the wisdom. Are you ready? Ready as I'll ever be. Really, really ready? Don't leave me in suspense. Tell me. Right. Listen carefully. This is the wisdom of our family, passed down from generation to generation. When someone offers you free beer, take it. Well, that's it. All right, you got me. I admit it. Nice one. At least next time you will be wiser. Anyway, that's all the wisdom I have for you today. It's time me and my beer headed for home. Will you accompany us? Well, naturally, I couldn't leave such a pretty pair to go alone. Ma come la birra non si beve più? No. Here we are. My pleasure. Ma no. Voglio riprovare. Voglio riprovare, scusami. Tanto ha salvato e dormito proprio in quel momento. Ma dai. Quando qualcuno ti offre una birra, non lo so, magari mi dava un'altra cosa. Mi dava un'altra cosa come... Pensavo ci fosse il trucchetto. Cioè che fai? Ti bruci la serata così? Ma... Dai, su. Che merda. Non ce la faccio a trombarmi questa. È una roba pazzesca. Ci vuole troppo. Ci sta per finire il gioco. Mi dispiace, Teresa. Piacerebbe, sarebbe la terza che ci trombiamo. Dov'è? Don't you feel... Wouldn't you like... Henry? What game? I'm guessing All right. it's... Birra. Is it beer? Oh, I made it. So it is beer. Wait, that since you get either... Scelgo la Nothing against birra. your granddad, but wisdom isn't much good for the thirst. As you like. My secret will remain forever concealed. Here you are. Enjoy it. E poi ce ne andiamo. No. E lei non la beve così. Already. Vabbè. Facciamo passare il tempo. Facciamo passare il tempo. Allora, mettiamo la torcia. E aspettiamo fino a qua. Un giorno pieno, toh. Vediamo se ci fa riuscire con lei. Madonna, sazietà è messa malissimo. Dovrei interrompere. Interrompo, devo mettere sazietà, mi dispiace. Questa è un'operazione che lo sconvolge il gioco. Qui tanto c'è la sua brodaglia, la sua broda. Ragazzi, daccela, ma perché non ce la vuoi dare? La vacigna, dobbiamo scandare via! Lo vuoi capire? La vacigna è per sempre. Il momento della vacigna. Ma perché sei così restia? Ce la dia. Non sia restia. Ma dai, ma è solo una vacigna.
Sono una vagina, te ne ricorderai anche te quando sarai vecchia dopo. Quanti bei ragazzi ti capiterà di incontrare qui nel Medioevo, tutti sdentati, poi carogne, bari. Bari, Caltanissetta. Dai, su, ce la di, ce la di. È qui, vediamo se ce la di. Don't you feel? Wouldn't you like to take a... I'd love to. Vai, vai, un'altra possibilità. Dove va? Fa il giro strano. Nelle radure in zona, no? I don't want to complicate things. Come pensi che andrà? Io spero che si trombi, guarda, lo dico chiaro e tondo, trombare. After all that's happened to us both, you're all I have left in my life. But you've got a lot of work for Sir Radzig and I'm afraid you'll have to leave me too. Have no fear. I'll never leave you. Wherever my duties might take me, we'll still be together. After all, you're all that's left to me too. And even though everything might change... Henry, will you promise me something? Anything. Promise me you'll take care of yourself, even if you were to go away for a long time and meet other girls. If I were to lose you too, I don't know what I'd do. Ah, Teresa. Just promise me. I promise. Thank you. I know it's a hard thing to promise, but... You know, well, we ought to be heading back. I still have work to do. Besides, you don't want to see me crying like a baby here. Definitely not. It'd start me off too. Right then, let's go. Madonna, neanche stavolta ce l'ha data. Mi piace, ho detto prima l'addio che la vagina. I must go, Henry. Take care. Io faccio un altro bel giro. Una vagina d'amore per farti ricordare. Una vagina d'amore tutta per te. Vediamo questa tizia, se Robert ti aspetta, vediamo se esci dalla vagina. I've got... I hope you won't need them. Thank you. Wouldn't you like to take... I'd love to. Un'altra volta. Ora ce la deve dare, si torna sempre nel solito posto, ce la deve dare. Sì, ragazzi, ce la dà. Ce la dà, questo è il momento, la cutscene. Ce la deve dare, dai. Prima dell'assedio al castello. Niente, non c'era. I must go, Henry. Take care. Se Robert ci aspetta, andiamo. Dai, dai.
Missione fallita, la dici. Sei arrivato in tempo. Ho cominciato l'attacco e te eri lì a pomiciarti. No, mezzogiorno è passato, dai, era lì il problema, secondo me. Vai, vai, ci siamo. Siamo in zona. Andiamo subito. Fammi scendere che si impala da solo sto cazzo di caballus. Andiamo, Sir Robert. È l'ora di cominciare. Is something the matter? A few of them have taken to their heels. If they... If those were the best of Ishvan's men, they could be lurking in the... My fear exactly. Until Toth is hanging from the gate. But in the meantime, I'll be glad to know the woods... Of course, Sir Robert. Would you like me to bring back... That's not necessary. I trust you, Hal. You don't... Since Sir Divish's colours still aren't flying over Talbot, I suppose we'll be attacking. Just so. That Ishtvan's are stubborn. All right. When do we... There's no reason to wait. Are you really ready? You won't have another chance. I have to deal with... All right. Take care. Cosa ha detto? Dobbiamo occuparci di 3 appostamenti. Madonna, ragazzi. Dov'è? Hey! What are you doing here? Tired of the lights on yet? You're weak and the knees are you. Get over here! Ah! Over here! Where is everybody? dead. Quick! Non lo vedo, cioè. Hey! Some of you, gather here! Si appiccica addosso, purtroppo. Vabbè, allora fai così, che ti devo dire. Mi si appiccicano addosso, cioè. I'll swallow you. Madonna. Ma guarda te se questi qui si devono stare appiccicati. Muori. Muori. Christ. Ma dai. Muori. Che devo portarli come prova? Madonna. C'è il bombardamento della cosa. Che gli devo portare come prova?
Yeah. Yeah. La sacralità del giuramento, bello. Che concetti proprio bellissimi. Yeah. 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 Sono impazzito il gol. Per forza. Aiutiamo un attimo Sir Robert con questi 3 avamposti. Ma questa parte finale ce la esploriamo al massimo, ragazzi, Se ci mettiamo un po' di più, sti cazzi. Tanto abbiamo pure un gameplay che è solo 5 ore e mezzo, non mi ricordo. Mentre invece gli altri non l'ho potuto inserire insieme ad altri perché gli altri sono tutti 10 ore, quindi è impossibile. Sforava per forza, quindi ce n'è uno da 5, tutti gli altri sono 10. Guardate che bella questa ambientazione. Io veramente, guarda, non ho pallottole, ho solo frecce. Non ho pallottole per descriverlo. Dove sarà l'accampamento? Quello là? No. No, è giù. Allora dobbiamo scendere. No, c'era un filmato, io quindi dopo la guerra, nell'epilogo provo ad andare dalla tizia e vedere se ce la dà a quel punto. Ma dove cazzo è questo accampamento? Così fatta bene la foresta qui, che veramente nasconde le cose. Vediamo se è giù, in basso. Sto sbrigando perché questa cosa qui è un allungo ulteriore. È pieno di missioni questo giochino, è pieno, stracolmo di missioni, come un Morrowind, uno Skyrim. E qui c'è un altro parte di foresta, no, ma qui si esce. Spero che l'ultimo B sia più facile. Questo è introvabile. Veramente, come fai a non trovare un accampamento? Come fai a non trovare un accampamento? Una missione bellissima dove bisogna seguire il cinguettio degli uccellini per trovare delle cose, dei nidi. Ci servono delle penne. È una missione di travestimento umano, se non ricordo male. Onestamente, ragazzi, non voglio addentrarmi nei dettagli di questa missione perché l'ho fatta una vita fa. Però è così, se sentite questi cinguetti, in una missione servono a segnalare una cosa. A me sono fatte tutte queste missioni, una più figa dell'altra. Non sono missioncine così spam, roba molto più articolata, più intensa.
Io non so dove guardare, ragazzi, veramente l'ho visto dappertutto, non li trovo. È enorme questa. Ah, vediamo qui. Vediamo qui dove c'è il fumo, scusa. Madonna, questa mappa, guarda, ha rotto veramente i coglioni sta mappa. Qui, proviamo qui. Speriamo non ci siano troppi nemici. Eccolo. You're in the wrong place at the wrong time. Entertainment great. Over here! Where is everyone? Quick! You get what for? To arms! Get over here! Is that all you got? Answer to my prayer. No. Just when I want you to vent my rage. Merda. No. Becca di questo. Poi chi lo sa, magari questi salvataggi servono, no? Per il 2, chi lo sa, chi può dirlo? Boh. Bene, anche questa è risolta, non era lunga, eh. Grazie al nostro arco fenomenale, se no ci sta 6 anni. Dopo assaltiamo il castello subito. Un po' subito. Qui è pericolosetto, eh. Scendiamo meglio di qua, va. Dovevo anche impiegarci le ore di gioco giuste. A parte che per finirlo a prescindere servono un sacco di ore. A prescindere. Però dovevo anche impiegarci le ore giuste per vedere la maggioranza delle cose che servono per attivare un attimo l'interesse. E sfaccettare almeno l'aspetto della trama principale. Del contesto storico-narrativo, decantarlo un po', farci qualche passeggiata boschiva. Anche questa, tipo anche questa è molto veloce, è vero, però è dovuta alle tempistiche esigue che abbiamo. È questo? No. Vediamo perché siamo andati in quel punto prima della mappa e ci ha detto era giusto. Allora andiamo a rivedere qui, ma qui pure c'è qualcuno che, ecco, a questo punto, no? Indica sulla mappa, qui potrebbe essere qui. Eccolo, è proprio qui. Oh, qui c'è gente che fighta. C'è gente che combatte insieme a noi.
No, non sega, muori. Mio diritto. Decidere se darti vita o morte in quella situazione. Non puoi impedirmelo. Non puoi impedirmi di scegliere, cioè è mio diritto. Ti ho sconfitto. E se decido di ucciderti è finita. Del resto era uno scontro fino alla morte, no? Loro mi avrebbero ucciso. Ok, a posto. Risolte tutte queste. Io non so se mangio. Nel dubbio mangio. Sì, va bene, perfetto. Ah, qui c'è una bella discesetta da fare. Ora finalmente cominciamo l'assalto. Cazzo. Finalmente cominciamo l'assalto, era l'ora. Ho aspettato un botto. Vai, fuso di calendula così mentre andiamo. Tedoforo con la torcia in mano. Prometeo. Oh merda, sono finisciato, lo rompi i coglioni. Ecco, ok. Qui era più bassa. Vai, ci siamo, vai, all'attacco. Qui c'è Serranus che se ne va per i cazzi suoi. Come se nulla fosse. Ho trovato tutti gli accampamenti. The rest of the woods are clear. That's a relief. Now let's... Ora liberiamoci di questo maledetto vai. Siamo pronti. There's no reason to wait. Are you really ready? You won't have another chance until we won the... Sono pronto. Glad to hear it. We're going to attack on two fronts. The north gate and the west wall. Adesso c'è la guerra finale, Guerra finale. Taking the outer walls, the inner bailey, and finally the core of the castle and the tower. How are we going to attack the gate? We'll try to do as much damage as we can with the trebuchet first. Keezer claims he can even hit it directly. Even if that's true, we'll have to charge through a downpour of enemy arrows all the way to the portcullis. Portcullis? Fortunately, it's wooden, so we'll be able to break it down. But dealing with the defense in the bailey won't be easy. And what's the plan for attacking the west wall? First, we have to get men to the wall with ladders, which is no easy matter under fire, so we'll need as many men covering them as possible. As soon as the ladders are in place, our foot soldiers will run up and try to scale the wall. Once a few of them get to the battlements, we should quickly gain the upper hand. How will we take the battlements? Either by scaling the west wall, or our men at the gate will help. If they can break through, that is. Ai corti all'interno e gli alloggi. That will be tough. Even if we get through the gate and into the outer bailey, we're still a long way from victory. The castle is designed so we'll be like hens in a coop to anyone with a bow on the inner battlements. We'll have to either fight our way through, or somehow get around them. What about the living quarters? There, I'm worried most about the hostages. Once we're inside, Istvan will know defeat is inevitable, but we'll still have to fight for each and every room. Ok, ci siamo pronti. Credo di avere informazioni. Dai, attacchiamo. Do you want to join the attack on the walls or on the gate? Remember, many of the Skalitz men will follow you. It could make a big difference. I'll help with the attack on the walls.
I'm proud of you, Henry. You've changed from Ma an ce l'ha insolent imposto. punk into a tough, reliable fighter. And as God is my C'è imposto il you will gioco. kick those whore sons' arses. A village lad and an old soldier. This man must be shaking in his boots. If he's not shaking, then he doesn't know what he's got coming. Just one last thing, though. No matter how good the plan is, something always gets fucked up. Keep your eyes open and take advantage of every chance. Help your comrades and don't go rushing in where you're outnumbered. We have to take the castle gradually, one position after another. I'll remember that. Good luck to you, stripling. Good luck to you, old soldier. I'll be with you. Vai, oh, ci siamo. Siamo pronti. Hans Capone lì con noi. Personaggio anche lui chiave, importante Hans Capone. Importante. Capiremo perché. Fra non molto. Anche perché il gioco sta per finire, quindi. Bam! Gli ho distrutto il meccanismo. Attacco! Carica! Mitini! Mitini sfrontatini! Un po' sfrontatini questi mitini. Un po' sfrontatelli questi mitelli. I cecchiolicchi. Dai, su! Andiamo all'attacco! L'attacco! Assalta le mura, dai! Ma perché quella torcia del cazzo qua? Io ti giuro veramente la torcia ha rotto i coglioni che non ti dico qua. Oh, dammi lo scudo, lo scudo. Ok, scudo, grazie. Ok, andiamo. Anche se dovessimo usare l'arco, se ne frega, lo scudo e la spada vanno insieme, no? Usiamo la scherma. Madonna Cristo, ma viene qualcun altro? Minchia, venite cazzo. Becca di questo, merda. Oh merda, oh che c'è? Non boh. Smash them! Clear those battlements! Minchia. Mi si mettono proprio sulla linea di tiro i miei. Vedi, proprio sulla linea di tiro, non mi lasciano spazio dove tirare. Becca di questo. Muore. Arco aumentato, la grande. Ti levi. Proprio la faccia di un rompicoglioni, guarda. Ma ti insegno io. Madonna, ma ti levi. Madonna puttana, guarda. Ti giuro, si muovono come dei pazzi, dei tarantolati. Muori. Oh, c'è la faccia di merda, stavo dicendo.
Ma vai, sti scatti da matti. Muori. Sì, ora lo vedi te. Becca di questo in un occhio, stronzio. Un infuso di calendula lo può bere al volo lui. Oh, guarda, si ha... Oh merda, ma questo è Bernard. Non ci capisco un cazzo. No, muori. Becca. È venuto giù come una pera cotta. E un altro, via. Sono venuti dietro. Oh merda. Ma questo è anzi scappone. Becca di questo. Madonna, ma me lo puoi spostare preciso quando gli sto tirando il colpo? E mori. No. Sono i tarantolati. Assalto! All'attacco! Proprio in un'area privata. Ma vaffanculo, va. Cioè in un'area dove non dovrei essere, questo vuoi dire. Dovrei essere da un'altra parte. Dove dobbiamo andare? Nell'altra direzione. Ma questi sono impazziti. Sono impazziti. Facci fuori di melone. E vai giù. Oh merda, ma vaffanculo. Vabbè, vaffanculo. Madonna, ma poi morì, merda, maledetta. Mori. Ma dai, ma mi passa attraverso. No. Vieni, combattilo. Combattilo te. Ok, si è triggerato con quello. Bravissimo, grande. È stato un mito. È stato proprio un mito, guarda. No, altri 2 infusi di calendule, vaffanculo. Madonna, come siamo messi male. Difficile questa battaglia, un macello. Madonna che cadavere, guarda che strage che c'è. Minchia. Che può fare? Oh madonna, ma questi quanti cazzo sono? Vorrebbe una bomba. Guarda che roba, io sì. Madonna puttana.
pesta a tutti uno. Che è mortale probabilmente. Vuoi morire, bastardo? Vuoi morire? Madonna, mori. Quanti sono quelli? Quanti cazzo sono? Non so cosa sta succedendo, ragazzi, ma non ho proprio idea. Sarà buggato. Vai all'attacco. Madonna, che rotto in culo questo e mori. Quanti cazzo sono? Preso. Morti tutti i soldati, sì. Sono rimasti 3 di tutta sta ciurma infinita. Cazzo sta succedendo? Muori. Non muoiono questi. Sì. L'abbiamo ammazzati. Madonna che guerra. Minchia. Ne ho sterminati 1 milione. Andava bene, andava bene. Pensavo di no. Ero convinto che fosse buggato, guarda, e fino alla fine. Anche quando ho visto quei cosi lì, pensavo, dicevo, guarda, questo bug. Sir, we should give the order. Let's see if Istvan Toth can worm his way out of this one. Don't tempt fate, Hanish. Istvan! It's over! You want us to come and get you? I wouldn't advise that. Your friend Divish wants to see his wife alive again. And Sir Radzik? Are both hostages unharmed? For now, Hanush, unless circumstances change. Well, I'm glad to hear it. My guest is also safe and sound, but he's also quite keen to go home. I imagine you feel the same way. It's been a long time since you warmed yourself at your own hearth. I'm in no hurry. I've plenty of supplies here, grand view and excellent company. What more could I want? Your freedom! Freedom?
freedom to get an arrow in the back? Sir, you're all noblemen here. All bound by honor. I give you my word as a knight and lord, and that of my companions. If you release Lady Stephanie and Sir Radzig, you may leave the castle with your men and go on your way unharmed. And just how far will we get? What good will it do me if your men attack us in the woods instead of here? If you give me your word of honor that you will leave and never return, I promise you safe passage to the boundary of this fiefdom. What happens after that is up to you and the will of God Almighty. Very well then, but I want a small safeguard. I'll give you her ladyship, but Radzig comes with me. I'll release him in Skalitz. Out of the question! Is our word not good enough for you? Is mine not good enough for you? I swear I'll release him when I get to a safe distance. I'll go with him, Hanush. Let the Lady Stephanie have her freedom now. Father! Don't worry, son. I trust Lord Toth's self-interest more than his word. He wouldn't be fool enough to harm me. If you're certain, Radzig. Prepare horses and supplies, and tell your men to pull back. We'll come down. You heard him. Get to work. And any man who breaks his Questo- truce answers to me. So are you really going to let them go? My word is my bond, Henry. He's a cutthroat and a liar. Good men are dead because of him. What's to stop us from skewering him as soon as he sets foot outside? Our honor! If you let him go, he'll do the same again. Or worse, God's justice will find him. Then, you'll get a taste of my pace. If we break our word of honor, we have none. And without honor, we are nothing. Senza onore non siamo nulla. Your father will be all right. We'll hunt down this vermin yet. Bring the horses. Here she is, as I promised. Not a hair on her head harmed. Divish, Stephanie. forgive me, husband. I'm sorry For what? for letting them into the castle. Per aver permesso agli uomini di entrare nella sua vagigna. Più che altro, la gran porcona. Who he was. He said he was your friend. The very biggest porcona of the kingdom. Lei è la Kingdom Come. I hope your word can be trusted. Certainly more than yours. If everything goes as agreed, I'll set Radzig free in Skalitz. If anyone tries to follow us, I'll kill him. We won't. My apologies for keeping you from your father, but you'll see each other soon enough. Oh, I almost forgot. Your sword. I expect you'll want it back after all the trouble you went to. Actually, you know what? I think I'll keep it. As a memento. This isn't over. I'll find you. I look forward to it. Yeah! Sì, la storia finisce così, ragazzi. Cioè, ora non è finita ancora. C'è qualche altra cosa. Però lui se ne va, scappa. E insieme alla spada, fra l'altro. Mount up, Henry. You've heard what he'll do if we follow them. We're not going to follow them. We just have to collect your father. Or do you want him to walk back here with the releasing? Andiamo, andiamo. Yeah. 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 La guardrappa. What should I say to him? Yeah. Don't worry. It'll come to you. You'll see. Well, I just hope he'll be there. Yeah.
Dai. Andiamo a recuperare il nostro pace. E di fatto, rispetto all'inizio del gioco, è cambiata solo una cosa. Che noi abbiamo scoperto di essere i figli del principe, di uno di questi signori locali. Quindi non un campagnolo sprovveduto, ma anzi. Noi abbiamo il cavallo molto più veloce del suo, quindi con uno scatto lo raggiungiamo subito. Tipo così, bam, subito. Dobbiamo andare pianissimo, lui ci supera. Lui sta andando al massimo della sua cavalcatura, mi sa. Che pippa. Abbiamo il Ferrarone dei cavalli. Ferrarone dei cavalli. Maybe I really could do something for Ratte and his people. Meow. Something really big. But there'll be plenty of time for that later. Yeah. Yeah. What do you mean? How long have we known each other? A few weeks? Something like that. Before that, I was chasing wenches around Ratte and you were digging turnips. But now look at us. A pair of veterans. I was an apprentice blacksmith, not a turd. There's no sign of them. Move on. Rumore potente dei cavalli, i zoccoli. I'm glad to see Ishvan kept his word, sir. Not half as glad as I am, Your Grace. Well, we kept our word too. And now Toth has had his head start and he's fair game. Which way do they go? To the north, but I would be careful, Sir Hans. Fear not, Your Grace. I have twice as many men as he. Well, I won't keep you any longer. I'm sure the two of you have a lot to say to each other. Let's go! Eccoci qua, ragazzi. They treated me quite decently. Although they did steal my horse, I'll have to go back on foot. E spighe di grano, bello. It looks like it's all over. Not by a long shot. It won't be over until we get this mess cleared up. Catch that bastard. Mm. How could we let him go? Would you rather we killed him? Even if it meant Lady Stephanie and I died too? Of course not. But what was to stop us from killing him after the exchange? Honor? Honor? If the word of honor of a nobleman could not be trusted, then he would never have agreed to the exchange. Where's the honor in abandoning L'onore di un uomo. You know how it is. L'onore di un uomo secolo. It happened. And I couldn't marry a commoner. Then your father, Martin. Your father. Took care of both of you. He knew it. What? That I was your father? Certainly. He was a great man. He took you as his own. I always kept an eye on you. That you can be sure. Ecco fatto. I know so little about his past. Padre e figlio. Che bello. Oddly enough, even though you don't have his blood, you're very like him. When he was around your age, he became bored of his trade and set out to see the world. He lived through many adventures, even fought in a war. In a war? Yes, in Poland, I believe. And I don't think he cared much for it. That's why he wanted me to stay at home. He spent some time in Prague, then settled in Kuttenberg.
but it seems he quarreled with Gli abiti si strappano, si lasciano, si sporcano. I loved him, but even so, I somehow always had a feeling I didn't quite fit in. It was in your blood, I suppose. Non mi assomiglia per niente. I lost the one thing I Padre. had left from him. Your sword. Ah, the sword. It's not my sword. It's yours. È la tua spada, quella. For a moment there, it was so near, yet so far. Oh, well, it can't be helped. It was almost within my grasp, but just then I had something else. C'è anche una spada importante in Well, I mezzo. think we may In yet have stile a chance to get Excalibur. back. This business with Toth is not yet over, unfortunately. That's a chance I'd welcome. Not just to get the sword, but that bastard Istvan too. And then I'll find that German whoreson who torched Skalitz, and I'll slay him with it. I'll never forget his face. Or his name. Mark Vart von Aulitz. Those are noble intentions, son. But don't forget there are other things in this world that are worth living for. Like what? Look around you. Blue skies overhead, green grass underfoot, beautiful girls. Good wine, a few good friends, and a fine steed under your backside. Those are things worth living for. Bravo. I can't deny that swine who killed your mother must pay for what he did. It's better not to dwell too much on that, at the cost of those other things. On the subject of steeds, I think we'll have to ride like the Knights Templar. How's that? 2 up. One day I'll tell you how they got their seal. You can take the front. It's like I always Come i imagined it Templari. would be, teaching my boy to ride. Although it would be better if you were a little smaller. My word, it's all go today, isn't it? I wonder who this is. I think I know. It's Margrave Jobst. The king's cousin? I wonder what he wants. I guess we'll find out soon Questo è enough. un personaggio importantissimo che appare alla fine così. E che ci introduce al nuovo capitolo in sostanza. Ecco. Diretto da Daniel Bavra. Sì, ma non è finito qui, eh. Non abbiamo ancora finito il gioco. Ci hanno messo i titoli di coda, ma non è finito. C'è l'epilogo che è importantissimo. Però vediamoci i titoli di coda, magari dopo li skippiamo. Qui vale la pena vederli. Non perché abbiano chissà che cosa, ma per amore nei confronti del giochetto. Questi sono stati dei super campioni a realizzare questo giochino, dai. War Horse. Cavallo di guerra si chiama la casa di produzione di Daniel Bavra. Bravissimo. Applauso, se lo merita. Very good. Capolavoro. Dolezelova. Mi togliono mi tolgono le ova. Le ovaie. Mi dispiace. Dinky Morito. I Beckers sono anche quelli lì che hanno finanziato, no, il gioco. Si chiamano su Kickstarter, si chiamano Beckers. Se avessi potuto scegliere alla fine dei conti, vedendo il prodotto finale, no?
l'aspettativa avrei sempre scelto Shenmue 3, però vedendo il prodotto finale penso che questo qui abbia accontentato molto di più i finanziatori rispetto che Shenmue 3, anche se sono entrambi dei giochi che puntano a un gioco successivo, oppure no, un seguito. Di fatto però Shenmue era il terzo capitolo e forse avrebbe dovuto sintetizzare la trama e chiuderlo, anche perché io dubito che ne faccia uscire un altro, secondo me è impossibile. Poi ci ricrederemo, ma secondo me è impossibile che faccia uscire un Shenmue 4, impossibile. È stato fuori di testa a scommettere sulla serie di nuovo, no? Che poi gli è andato in flop e ora già starà facendo altre cose. Finanziamenti da parte della gente non li prenderà più, perché già erano incazzati, no? Io mi ricordo che la gente era già molto incazzata lì quando si stava aspettando l'uscita del gioco, che il programmatore ritardava, no, l'uscita, aveva dato una tempistica e l'ha sforata di diversi mesi. La gente è impazzita, stavano veramente per richiedere il rimborso dell'investimento. Poi Yu Suzuki è riuscito a prendere dei fondi ulteriori da parte di come si chiama, se non sbaglio, Deep Silver, che è anche presente in questo gioco, e anche da altre case, anche qualcosa da Sony, credo, per il marketing. Non mi ricordo esattamente, qualcun altro gli ha pagato altre cose, gli ha trovato, diciamo, dei finanziatori esterni al Kickstarter, però il tutto per realizzare quella merda. No, non è una merda Shenmue 3, ragazzi, è un gioco che non ci porta avanti nella trama. Qui questo è un 1, quindi ci spiega tutto. Nell'1 ci spiega tutto, dalla partenza fino al punto a cui siamo arrivati, mentre invece Shenmue 3 ci porta in un'altra ambientazione in cui rimaniamo per un sacco di tempo, due ambientazioni infatti, in cui rimaniamo per un sacco di tempo e a livello di trama non succede niente, non succede nessuno sviluppo, anzi alla fine Ryo Azuki, il protagonista io sto parlando di Shenmue 3 adesso, mi è venuto questo collegamento per fare due chiacchiere intanto. Dicevo che il protagonista perde addirittura lo specchio, quindi c'ha qualcosa in meno, è più bravo nelle arti marziali, no? Però c'ha qualcosa in meno rispetto al 2, alla fine del 2. Ora, ma troia, scusami, ma mi metti in una condizione di questo tipo, è veramente da matti. Quello proprio, ne parlo proprio per un cattivo finanziamento, no? Anche i personaggi abbastanza sbiaditi, troppo colorati, in stile battle shonen, no? Alcuni protagonisti. Non mi ha fatto impazzire, mi è piaciuta molto di più la serie anime di Shenmue 3, bellissima, quella è veramente bellissima, è una sintesi incredibile di quello che è successo nei primi episodi, nei primi due se non sbaglio. I primi due videogiochi intendo, quelli storici che hanno fatto la storia dei videogame, sono stati veramente la base del mondo, dell'immersive sim, no? Diciamo che non era un open world, era un open maps, però puntava l'occhio all'open world, soltanto per il limite dell'epoca, si parla del 98 quando hanno cominciato la produzione di Shenmue e hanno usato gli stessi asset anche per il 2. È stato un miracolo quel giochino lì, però avrebbero dovuto, considerando che è uscito un anno dopo di questo, avrebbero dovuto lavorare in modo diverso, in modo molto diverso. Questo invece è un giochino, ecco, ora continuiamo, è finito, è quasi finito. Doing well, son. Father, you are a vision. You know whose side you. What does it matter now?
stato duro, riportarlo comunque. I miss you very much. Bellissimo ma duro. You'll be fine. I'm proud of you. For what? I let you down. I lost the sword. I let that bastard get away. Don't be so hard on yourself. There was nothing you could have done to save us. And someone has to live and carry the torch. As for the sword, it's just a thing. You didn't want me fighting. Now look at me. Standing up to evil isn't the same as sowing its seeds. You did what was right. I have to leave you now. Devo andare. Oh, please. You know I can't stay. I due padri del personaggio. Will I ever see you again? God knows. E in paradiso almeno togliti quel tortellone dalla testa, please. Make her proud. Questa è proprio scena da mulino bianco dell'aldilà. Vai. Oh. No. No. What on earth were you dreaming about? I couldn't wake you, and it's well past dawn. Sir Radzik wants you at the upper castle. The lords are in council with Jobst. Right. I'll go straight away. Ah, siamo vestiti proprio di tutto punto. What is it? It's just... I don't know how to address you anymore. All of a sudden you're Sir Radzig's son, hobnobbing with lords and ladies. And here's me as common as muck. Tu non sei figlio. Siamo tutti figli di Sir Radzik. Do I look like a lord to you? Not really. You're as much a lord as I am a nun. And I've never looked good in a habit. Get out of here! Or I'll have you clapped in the stocks. Appartamentino di lusso adesso ci tocca. Ti trovi in un'area privata, la nostra area privata. Cioè, ancora il gioco non ha accettato che siamo arrivati a questo punto, scusa. Oh, guardate che bella finestrellina. È anche aperta così possiamo osservare cosa c'è fuori. Epilogo, missione avviata, perfetto. Siamo alla fine, ragazzi. Scena di caccia, questa sembra la caccia selvaggia. Sembra proprio la caccia selvaggia. Anche se dovrebbero essere a cavallo i cacciatori. Qualcuno c'è, uno solo, vabbè. Andiamo. Ora siamo messi bene, dai. Ma te si parla, come devi perquisirmi? Che stai dicendo? Such are my orders. Ma che stai dicendo con me? For God's sake, don't bother me. Well, that's the way it. Ma questo è impazzito, sto bot. È uscito fuori di testa. Fuori di testa. Ah, vediamo, andiamo da Katrina, come si chiama? Teresa, vediamo se ci dà la paprika. La fessa. Almeno per l'epilogo, un buon epilogo. Non ti dicono queste cose, Andrea. Non mai parlare di così della Vagigna. La Vagigna è un sogno, la Vagigna è a me è un ideale. Vediamo se è un ideale.
Oppure lo possiamo fare? My God. Wouldn't you like to take a What, now? I can't at the moment, but stop by later. Niente. Come siamo usciti? C'è stata una guerra in mezzo. Ah, scusami, ma il cane? Dov'è? Oh, cane. Hey, ma. Remember me? Ti ricordi di me? Mi sono scordato di prenderti prima. Follow me. Vai, seguimi, vai. Almeno te mi segui nel DLC, nel 2. Se ci conservano i salvataggi, almeno mi ci seguirà nel 2. Vai. Minchia. Allora dai, andiamo. Abbiamo degli attributi. Coglioni a pera. Dopo le poppe a pera, anche i coglioni a pera servono. Velocista. Mi piace di più il mitino. Andiamo a parlare con Siniscalco. A volte si decide subito. Stakes sembra di avere una mosca sullo schermo. Oh, how? Are you going to the meeting with Margrave Jobst as well? I am. What about Istvan? I assume that we didn't catch him? No. Because if we had, you'd be the first one to know. Have no fear. We'll get him eventually. I hope you're right. Anyway, let's go and see what Jobst wants from us. My lords, Christ's blessings on you all. And on you, Lord Capen. And this is my son, Henry. I didn't know you had a son, Sir Redzig. Came as a bit of a surprise to young Henry, too. This gentleman here is John II of Liechtenstein, a member of my council. I'm honored, gentlemen. Come join us. Margrave Jobst was just about to tell us the reason for his visit. Your Grace? I'm sure we're all agreed, Your Graces, that all this unrest must come to an end. This kingdom needs a king. Question is, which king? My cousin, Wenceslas IV, who is being held in captivity. E qui sono tutti I have to d'accordo. confess, my lord, that your answer surprises me a little. If I'm correctly informed, until recently you sided with your other cousin, Sigismund. That I cannot deny, and I have always stated my position plainly. But times have changed. How have they changed, Your Grace? Sir, there is one thing on which we undoubtedly concur. That King Wenceslas, unfortunately, did not inherit his father's gift for governing. Sadly, his failures have cost Bohemia, the nobles, and our whole Luxembourg family a great deal of money. Il nostro ultimo gioco, ragazzi, è questo, il nostro ultimo gioco. Ultimo gioco inteso di questa carrellata che dura da più di 2 anni. Why didn't he just let his brother have the crown? Young sir, Finito prima del capodanno cinese. but to surrender it means giving up great privileges too. But he did surrender Prima del power mio to his brother. 2024. Oggettivo, When things started effettivo. getting out of Per hand, me è quello. Wenceslas appealed to Sigismund for help in restoring order. What you saying, Wenceslas has invited him here? This is starting to make my head spin. Actually, it makes sense when you think about it. Sigismund wanted to re-establish the power of the whole House of Luxembourg. Dai, He su, thought if he helped dai Wenceslas dentro, win the dacci imperial dentro. crown, in return, his brother would help him become the king of the Romans, and leave the actual reign of Bohemia and the empire to him. Sigismund would govern, while Wenceslas could carry on doing what he was best at, enjoying the life of the imperial court. Why wasn't Wenceslas crowned Holy Roman Emperor long ago? He was already elected king of the Romans. All he had to do was go and let the Pope put the damn imperial crown on his head. Who knows? Maybe he'd prefer hunting and consorting with bathhouse wenches to spending time with the Pope.
Well, so would I must admit. Sigismund's plan seemed sound enough, but it didn't quite work out, did it? It worked for a while. He and his brother reached an agreement. Sigismund took over administration of the kingdom and began planning Wenceslas's journey to Rome for the imperial coronation. But then Wenceslas realized he would just be C'ha faccia da simpaticone questo qui. I must say, Margrave the Obst. Wenceslas and Prokop behave rather like naughty children in need of a good clout about the ears. Sigismund would agree. He was already planning. Brignano, questo potrebbe essere tipo un Brignano. The rug was pulled from under him. I'd say he lost his patience and decided he'd drag Wenceslas to the coronation kicking and screaming if he had to. Just like a naughty child, as you say. So he abducted him and your brother Prokop too, if I heard correctly. Correct. Procopio. And you helped him do it, if I heard correctly. Ma quanti Procopi ci sono nel Medioevo? Un nome che andava di moda assai. There when Sigismund abducted Prokop. I thought everything could somehow be settled, that we could make my brother see sense. But Sigismund just wanted to put an end to the dispute once and for all, whatever the cost. There was nothing I could do to stop him. And that's one of the reasons why I'm here. The worst of it is that it was all for nothing. Instead of putting a stop to the revolt, it escalated it, and the result is this chaos we have today. That's true enough, sir. But I must admit now, I'm not sure what your position is. The king is incompetent, but we must protect him? The simple truth, gentlemen, is that for all of Wenceslas's faults, we have no one else. So we'll have to make do with his idleness. People like him, though. But what can we do now? Sigismund has the League of Lords behind him. Otto von Bergolf, Heinrich von Rosenberg. The situation has gotten completely out of control. Now even the nobles of the League of Lords are realizing that Sigismund wasn't the right choice. So now Bergolf is on your side. Are we to assemble an army together with him and face Sigismund on the field of battle? We're not in Hungary now. Such affairs may be settled elegantly, without unnecessary hostilities or expenses. I have negotiated an alliance with the Hungarian bishops, the Polish, and of course the Czech nobility, against Sigismund. Every day he is losing the ground under his feet, and that's why I need your help too. What kind of help, though? Sigismund has Questo a ragazzi massive chiude army. il Rosenberg, ciclo 100 Bergolf, and giochi Praga su behind YouTube. him. Do you have an army you could face him with? I primi 100 That's giochi. not what I mean at all. Poi ora ci metteremo molti altri contenuti nel canale, molto diversi da questi. Qualche giochino ce lo mettiamo ogni tanto, ma questo è l'ultimo del ciclo 100 giochi. Or hold on to the Hungarian one. He can't have both. And there's a tough struggle awaiting him in Hungary. I'm not sure he'll 100 win. giochi in 2 anni, da quando abbiamo iniziato la registrazione. They're not stupid. If the Bohemian nobility stands together, they will turn. We are men of little consequence, Margrave. Radzig here lost everything because of his alliance with Wenceslas. Sir Divish came within a hair of the same fate. Even Rattay is defenseless against Sigismund and the League of Lords. What's more, Your Grace, King Wenceslas languishes in captivity in Vienna. He can't rule too well from there. And what do you propose? To sit with your arms folded till the Bohemian lands are turned to ashes like Skalitz? We have to put a stop to this senseless war. And do you know, sir, what the true position of the League of Lords is? I'm not on the best of terms with them at this moment, so you'll have to ask them yourselves. Yes. Why not? I'll go and visit Bergov at his castle and we'll see what he tells me. You know, that's not such a bad idea, young sir. True. Though a little risky. I doubt Berghoff would harm a blue-blooded envoy. And you can find out what he has to say about developments and what the League of Lords is planning. Then we'll decide what to do next. I'll help you compose a letter to him. I'd like Henry to come with me.
Why not? He's proven himself an able investigator, and he'll also be a good bodyguard if anything should happen. And I'll send Sir John here to Gutenberg to be my eyes and ears there. I believe both your reports will help us get a better grip on the situation. When can you set out? Just as soon as I've packed my things. Excellent. Margrave Jobst and I will draft a letter. Get ready, and we'll meet back here. Oh, la sensazione che dà questo gioco quando finisce è proprio quella di Shenmue 1 che aspetti Shenmue 2, no? Con ansia, trepidazione, bellissimo, no? I expected it would be best to write it in your name as Lord of Light. Greetings. Sir, I met the... I should say so. Have you ever seen him? Rumor has it when he finished his studies at the university where his father sent him. Vabbè, storia vecchia, sto parroco. Living as a mercenary, and then he suddenly came back and settled down here. Vabbè, dai, ti prego. Un uomo che gode da Not to be ok. sent for a priest with a good understanding of vice. Va bene, non ci dici niente. Il Margrave, con lui non ci possiamo parlare con il nostro padre. Eccolo qui. Se devi niente con lui. La guardia non ce ne frega niente. It looks like you're off on a mission. Yes, I can't wait. I don't want to dampen your spirits, my boy, but watch out. These are evil times, and who knows what can happen along the way. Not to mention that Bergov is no saint. Don't worry. I know. You've shown you can fend for yourself, but do take care. You'll be traveling as Lord Capon's bodyguard. You'll be there to make sure nothing untoward happens to him. Keep your eyes peeled and your ears wide open. What Bergov tells you is one thing, but what you see may be quite another. Si parte. C'è un ulteriore viaggio, no? Una nuova area nel nuovo gioco. Hear out his reply and return. Forse chissà più civilizzata ancora, no? Con più città, più grandi. È uno dei castelli più imponenti della regione, chissà cos'è. 3 giorni di viaggio. Vediamo tutto, ormai abbiamo fatto tutto finora. Emperor Charles brought this land to prominence. When he was in power, things had never... Un po' di storia. Wenceslas and Sigismund are his sons, but by different mothers. Jobst and Prokop are their cousins. They were entrusted with governing Moravia. But instead, they've been in a bitter armed feud for years. And now Sigismund's fallen out with Wenceslas. Wenceslas also had another brother, the youngest, John of Görlitz, who was most probably poisoned. They seem like a hot-blooded lot. It's hard to keep up with their affairs, since they tend to change their alliances from one day to the next. Who is he really, this Jobst? The cousin of King Wenceslas. He's the Margrave of Moravia. I admit I don't know what to make of him myself. Until recently, he was allied. Questo è quello che Marcuse For a time, he even served Rupert of the Palatinate. definirebbe una lotta fratricida, no? All'interno della tribù. I figli che lottano tra di loro per spartirsi il dominio del padre. La lotta non finisce mai. L'arte della guerra. You knew him, didn't you? What's he really like? Well, È stata veramente una bella mazzata, fighissimo come sempre, ma bella mazzata. Ringrazio quei 2 contenuti aggiuntivi che non avevo fatto, guarda, veramente incredibile. Ora ho proprio mi viene nella mia mente la percentuale completa della percezione del gioco. You've seen for yourself what happens when he disappears for a few months. Better a bad but legitimate king than a bloody war over the throne. Who is this Prokop that Job spoke of? L'altro cugino di cosa? L'altro cugino del re. For years. Then they were allies for a while, betrayed Wenceslas and sided. Ringraziamo anche Piero Angelo, anche se non è intervenuto, nei nostri cuori è intervenuto in questo gioco. And Sigismund had him captured. Politics. Make of it what you will. I, for one, can't make head or tail of it most of the time. The League of Lords and that Bergov we're off to see. Who are they exactly? The lords of the powerful houses.
Heinrich of Rosenberg, Otto of Berghof, Heinrich of Radetz, and others. They're unhappy with the way their influence declined after Wenceslas surrounded himself with the lesser orders of nobility. They abducted the king years ago and made him bow to their will. They got away with it that time, and now they've joined forces with Sigismund and done it again. But now it seems that Sigismund's behavior is starting to rub them up the wrong way, so they may well be thinking twice. We'll see what Berghof has to say. I don't know all that much about Sigismund. He's the king's younger brother and king of Hungary in his own right. Ah, vedi, Sigismondo è il fratello minore. Di solito viene ereditato dal fratello maggiore, non da quello minore. Some say it was due to the recklessness of the French knights, most of whom were mercilessly slaughtered. Sigismund is ambitious and capable. He might well make a better ruler than Wenceslas, but he's Al finale non finisce il gioco assolutamente. Pone soltanto il ponte per il prossimo, se mai lo faranno, io mi auguro di sì. Dopo andiamo a vedere un attimo prima di chiudere la live. Da domani si gioca ad altre cose, poi devo fare pure l'esame, quindi dai, Roberto del Palatinato. That's a name I hadn't heard before Del today. Platinette. Platinette che fine ha fatto? È sparito Platinette. Esplodendo da qualche parte. Di grasso. Rupert took the title for himself with the help of 3 other prince-electors, even though Wenceslas had already been appointed. Some of the nobility in the empire recognized Rupert's claim, but when he went to Rome to be crowned emperor, it turned into a fiasco. Now he's doing his utmost to get Wenceslas to acknowledge him, but so far without success. So, now we have 2 kings of the Romans. Jobst sided with Sigismund for a while, but now he's switched allegiance. He seems to do that quite a lot. Ultimo. That young man, Sir John of Liechtenstein, why is he here? The Liechtensteins are a powerful Austrian family. Viene da sognare pensando al 2 di questo gioco, no? Proprio come quando eravamo negli anni 80, 90, anzi 90, 2000, che sognavi lo sviluppo della grafica in modo da vedere tutto realistico, no? Così come vedi ora. Però questo giochino qui, anche da un punto di vista della trama, dell'intreccio e l'idea di ritrovarsi in questo mondo, ma in un sistema nuovo, è veramente una cosa che ti lascia così, sognante. That's about all. Allora rivedergliela, padre. Take the letter from Sir Hanush, and good luck, son. Ok, consegniamo la lettera. Prendi la lettera. Ecco fatto. I believe we have written it well, gentlemen. Without a doubt. No one could deduce from this whether we are Sigismund's allies or foes. I must travel back to Brno now, but soon I will go to Brandenburg and I will stop here on the way back. By then, Sir Capon should be back and we can discuss how to proceed. Right. Before you leave, my lord, there is one thing that gives me no rest. Why did Sigismund come as a foe? It makes no sense. If I may, sir, I think I can explain. Oh, please enlighten us, young sir. I live not far from Hungary, where Sigismund reigns. It is a savage country, and the constant war with the Turks has hardened the people. They need a monarch with an iron hand. So when Sigismund felt the wind of revolt, he reacted as he would at home. Only what works on the Hungarian nobles does not work here in Bohemia. Bringing order is one thing, but slaughtering and pillaging with a horde of barbarians quite another. What purpose does that serve? But Sigismund did give the Bohemian nobles a chance to take his side. It was only when they refused his ultimatum that he lost patience and took to the sword. As for the barbarians, he could afford nothing better. The Hungarian nobility would gain nothing from joining his campaign in Bohemia. He didn't have enough coin for a regular army, and so he recruited the Cumans.
What he does not pay them, they make up for in plunder. But in the end, he didn't have enough to even satisfy the Cumans. That's why he raided Gutenberg and Skalitz. He wanted the silver. That makes sense. My lords, how's the letter coming along? It's done. Then we can be on our way. Now remember what we said, boy. All you have to do is deliver the letter, listen to the answer, and come back here. Don't provoke Berghoff in any way. Provoke? Me? Never, Uncle. We'll be back in a few days. Farewell, your graces. Come, Henry, my men are waiting. I wish you Godspeed. Hai completato gli eventi della storia principale. Se desideri puoi ancora affrontare le missioni secondarie e tutte le attività, oppure limitarti a esplorare il mondo di gioco. Potrai completare l'avventura in qualsiasi momento cavalcando insieme alla squadra di Serad Scapone oltre i confini della mappa. Allora, noi ora facciamo proprio questa cosa. Cioè, non questa. Di cavalcare. Prima proviamo a vedere se la tizia ce la dà. Allora, noi quando andiamo lì poi è finita. Quando cominciamo la cavalcata è finita. Ciao, addio, bel mondo di gioco. Spero che facciano il 2. Se non lo fanno comunque è stato un gioco bellissimo. È stato un gioco stupendo. Anche questo da solo è sufficiente. Anche questo da solo è sufficiente per far vedere che qualità si può raggiungere investendo soltanto nei progetti. Nei progetti di certe persone, non di tutti quelli che credono di essere chissà chi. Delle persone giuste, va bene? Delle persone giuste, di chi ha un'idea di come realizzare la roba. Un'idea eccezionale, una roba diversa da tutto il resto. Che usa anche dinamiche in comune, altrimenti ci troveremo sempre spaesati, ma potrebbe anche andare bene pure così, no? Purché ci diano avventure e situazioni nuove, perché io delle stesse cose mi sono rotto i coglioni. Va bene o non va bene? Allora, adesso ci mettiamo qui. Ok. Vediamo se la tizia ci dà la passera. È l'unica cosa che mi rimane. L'unico cruccio. Prima di partire, dacela, no? Rompi i coglioni. Tardissimo, fra l'altro. Oh merda. Poi miglioreranno anche delle cose, cioè. Loro per molti anni hanno lavorato ai DLC, non hanno lavorato ad altra roba ai DLC. Ho fatto molti DLC. Ah, questa ancora dorme, no. Ma vai a cagare, vai. Pulitina. Vediamo se questa fa. Oh mio Dio, guarda, veramente incredibile. Veramente una stronza. Cioè, se devi partire, niente. No, preferisci lasciarci lì. Con l'idea della vagigna immutabile. Vagigna eterna. Il vagignorum. Don't you feel... Wouldn't you like to... I'd love to. Oh, vanno in una casetta, bene. Oh, aspetta, che questa ce la dà forse.
Teresa. There's something I ought to tell you. What is it? What's troubling you? I'm not quite sure how to tell you, so I'll just spit it out. Sir Radzig Cobbler is my father. And King Wenceslas is my cousin. Oh, you really had me going. No, I'm serious. What? But, Henry, how on earth could... I know, it was a shock for me too. È Turns out Sir possibilissimo. Radzig and my mother had Ti dirò. romance. Of course, he couldn't marry a commoner. And your father? I mean the blacksmith. God, that sounds so odd. I mean Martin. He knew Sir Radzig from way back. Martin Pa married her before I was born to protect her reputation and raise me as his own. And Sir Radzig allowed him? Sure. Actually, I get a feeling the whole thing was agreed. My God. Well, it all depends on Sir Radzig, doesn't it? As his illegitimate son, I don't have any rights as such. Non ha alcun diritto come suo figlio I'm illegittimo. a noble like Capel. And even though Sir Radzig has publicly acknowledged me, well, sort of. And if Sir Radzig decided to make a real noble of you? Me become a noble? Fine clothes? Hunt? I think there's a little more to it than that, Henry. You'd have huge responsibilities. True. I don't know. Would you... Of course. I'll always be fond of you. Nothing will change that. I'll remember that. I hope you won't. No fear of that. Here we are. My pleasure. Siamo in queste condizioni. Non mi voglio arrendere con lei. Mi avevo promesso, se tutto andava bene, una terza scopata. E ce la deve dare, ce la deve dare. Terza scopata, ce la deve dare. Sì, oggi il torneo di rattai no, preferisco scopare questa qui, scusami I bet you even... Wouldn't you like to take... I'd love to. Di nuovo qui. Ancora. Ancora. Oddio. Niente. Ci riprovo. Time passes. Come and see me again. Ci riprovo di nuovo, dai. Maremma Troia. Maremma puttana, ma possibile? Ma possibile che questa qui sia così restia? E che ce l'ha solo lei? Maronna Cristo, Balle, ma che ce l'ha solo lei questa qui, la figa? Oh, ma guarda te, si è mai sentita sta storia? Capisco tirarsela un po', ma così, madonna, e non volerlo fare, così e non piacerti il sesso. Non ti piace il sesso, se non ti piace il sesso, basta, vado da un'altra.
Non esageriamo, senti, a me quelle lì venute fuori dalla monaca di clausura proprio no, guarda, scusami, vinci il torneo, dai, fai facile, cazzo, io per trombare questa qui sto facendo i salti If I didn't know, minchiali. Wouldn't you like to take... I'd love to. Ancora, non me lo dite, prego. No, ancora questo, no, non ci credo. Non è possibile, allora niente, non ce la dà, ragazzi. È bloccato qui. Siamo venuti solo a dirgli che siamo... Forse ce l'ha già data. Non lo so, non riesco a capire. Non riesco a capire se ce la dà o non... Cioè, se ce l'ha già data. Vabbè, ragazzi, ci ha pomiciato, abbiamo pomiciato, vabbè. No. Ma no, ti prego, basta, non gliela voglio più dare io il cazzo. Te lo voglio più dare io il cazzo, guarda, mi hai rotto i coglioni. Una volta che si è buggato, si è bloccato, basta, no, non glielo voglio dare più io il cazzo. Sono stufato. Meglio quelle alte che ce l'hanno data subito, basta. Donne che se la tirano hanno rotto i coglioni. Cioè, è veramente impossibile, dai, basta. Ma è un incubo, dai, cioè, è un incubo. Ma dai, basta, me ne vado. Basta, vi affanculo. È quella scenettina lì, è la scenettina finale. Non, cioè, non succede nient'altro, ragazzi. Pensavo ce la desse, io che devo fare? Io più che provarci 700 volte continuo a farmi quel filmato di loro che guardano il tramonto, il traminchio. Magari lì la luce quando esplode così è perché lei ce l'ha data. L'effetto luce, no? Il famoso effetto luce che fa la figa. La figa fa sempre così, io non so se sapete. Cioè, vieni proprio accecato quando apri la vagina. Non mi dica che devo rifare tutta la parte lì. No, ti prego, ragazzi, non ci credo. No, non ci credo assolutamente. Guarda, basta, me ne vado. Basta, finiamo il gioco, via, addio. Vai via da me, Andiamo, finiamo il gioco. Bello, eh? Abbiamo visto, dai, gli abbiamo detto che siamo i figli di Serrazzi. Dai, facciamo finta che gli abbiamo... La figa ce l'ha data abbondantemente. È quella luce che acceca tutto. Quella è la figa. Me lo dicono che i bambini vengono presi dalla cicogna. Ecco, c'è anche la figa. La figa non è veramente una fessura. È luce, è pura luce. Sì, guarda, salto tutto, guarda, faccio proprio una roba incredibile che ti faccio vedere io come funziona. Salto tutto. Sì, ora saltiamo tutto, va. Faccio vedere io. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Che Procopio? Il culo a periscopio, hai capito? No. Va bene così, ragazzi. Niente figa per voi, mi dispiace. And then ask the opinion of the League of Lords. Sì, no, la figa c'è. La figa. No, ci ripenso. La figa c'è stata e è la luce. È la luce la figa, dai, andiamo. Ser sti cazzi, andiamo, dai. Parla con Ser Capone nel cortile, vai, finiamo il gioco una volta per basta. Veramente basta. Basta. Scusa, allora, guardo su internet se c'è la romance con la tizia, guarda. 2 secondi, datemi un attimo. Google, romance. Allora, vediamo.
Oh, magari l'abbiamo già fatto, ragazzi. Cioè, l'abbiamo già fatto nel senso che in questa... L'abbiamo già fatto, inutile. Sì, l'abbiamo già fatto, ragazzi. Perché qui c'erano tutte delle quest legate alla cosa che non ci fa più fare. L'abbiamo già fatto. Sì, andiamo. Quindi tutte le volte che loro si incontrano e fanno così c'è la luce perché è la figa. Perché loro hanno già scopato, quindi abbiamo già scopato innumerevoli volte in realtà, perché luce uguale figa. Oh, facciamo la nostra ultima passeggiatina. Questo è un salvataggio già rodato, cioè abbiamo già fatto delle cose qui. Più anche la scena dei bagni, quella che anticipa il DLC di Ser Capone. Qui abbiamo trombato innumerevoli volte, ragazzi, in questo salvataggio. Scena dei bagni, prima per accedere al DLC, altrimenti non sarebbe stata accessibile, anche se noi ahimè non l'abbiamo potuta vedere. Io vi ho potuto mostrare solo 2 trombate, di cui una è la migliore di tutte. Bella anche questa tavernina, anche se meno utile. Si svolgono meno eventi in questa taverna, però è molto bella, è molto bella. Devo dire, il porticato fighissimo in pietra, veramente super bella. Poi dicevo, un'altra che non abbiamo visto è Stephanie, la moglie di Ser Danish. Pure lei esce dalla figa, esce la data qui. E quella, guarda, c'è pure una figa laggiù. Qui, guarda, c'è proprio la figa. Il monte di Venere qua dietro. Questo è il culone, questo è il monte di Venere. Figa, qui ve ne ho fatta vedere anche troppa, basta. L'ultima cavalcata, ragazzi, poi possiamo chiudere questo gioco. Abbiamo completato, l'abbiamo completato. Non ci posso credere. Ciao, ciao, foreste bellissime. Ciao, casine, ciao, medioevo bello. Ciao, dei midini, ciao, la midina, dal midino Brando. Ciao, te villico del cazzo. Ci ritroveremo nel 2024 quando tu ti sarai riprodotto più di tutti gli altri. Il sole. La prima vulva. If I were him, I'd have had enough of my brother even sooner. But he's a monster. Look at what those hordes of his are getting up to here. What he did in Skalitz. True enough. On the other hand, if L'ultima cavalcata. hadn't come across him, Broschetti, me ne vado. No one forced him to burn Skalitz. That's a fact. But he couldn't let him shit over in mind. Il cane è con noi, vero? Not that I'm Quelli sì, sono 10 km di distanza. No doubt about that. Il cane? Tanto ragazzi c'è anche l'altro di salvataggio in realtà, c'è quell'altro che avevamo già fatto. Li ho salvati tutti, li ho tenuti tutti e due. Tutti e due gli epiloghi, quello del 2022 e quello del 2024. Inizio. 2 anni perché inizio 2022 e inizio 2024. Of course, that's not something to brag about in front of yachts. And what was it all about? Che campagna meravigliosa, incredibile. Despite there being several hundred strong, they didn't take it. For one thing, they couldn't get past the England women with their pitchforks and cauldrons of hot water. I would never have thought of Sahanish as such a rebel. Ardito. Per completarlo per bene bisogna finire queste sequenze. A little. Per forza. He can't manage even to wrest power from a king who doesn't much care for ruling and isn't fighting back. That doesn't seem like a man who has what it takes to rule. Sono le 6 in punto, Maria Troia, dai. And that Bernoff we're going to see. Do you know anything about him? I haven't heard much good about him, but I have a feeling Ciao that some other nobles are quite in awe cavolfiore. of him. And his Ciao castle is merda per apparently quite terra. impressive. I'll be interested to see for myself. Ciao Daniel Vavra, facci altri bei giochi come questo. E soprattutto il 2 di questo. Ciao cespugli che possiamo The king doesn't saltare. seem to like them much.
He's chosen to let the lesser ranks of the nobility into his circle, men like your father. Abilità saltacespugli. But the lords weren't happy about their lost influence, so they put their foot down. If I were Wenceslas, I'd let them hang them. They abducted me the first time. But he gave them seats at the provincial council. Little wonder they're back in their old tricks. Ma siamo a cavallo, siamo super cavalieri. Se addirittura siamo i figli illegittimi del... legittimati, però bastardi, va bene, bastardi di uno dei principi locali. Mentre all'inizio eravamo proprio ridotti a uno straccio, c'è una crescita incredibile in questo personaggio. All'inizio tu andavi a piedi a fare le missioni, non avevi neanche il cavallo, anzi addirittura seguivi lui a piedi se non ti eri portato il cavallo da Tamberg. Questa è la prima missione, questa qui, New Off, dove vendono i cavalli, anche il nostro l'abbiamo comprato qui. Anche se, ahimè ragazzi, questa roba qui purtroppo avete visto, io ho provato a comprarlo nell'altro gameplay, quello del startato ora, in questa situazione, però fate conto che l'abbia comprato lì, in quel momento, costava tantissimo e noi eravamo proprio all'inizio. Saremmo mai riusciti a finire questo gioco ragazzi con quel salvataggio lì, avrei dovuto giocarci 50 ore. Ringraziate tantissimo, di più di 50 ore. Ringraziamo tantissimo di aver potuto fare questa sintesi. Guardate che bei boschettini, che bel quadro, che belle immagini. Quanto è bello così, guarda, bellissimo. Qui se ne va. Metti un'ansia. Proprio ora. Noi ora qui stiamo raggiungendo i confini della mappa. E ci siamo. Siamo vicinissimi. Che boschetto bellissimo. Qui ci siamo andati in cerca di quelle stofanti. Qui c'è un albero messo in mezzo. Ma ha senso questo albero. Tutta la strada intorno è costruita attorno a lui. Non è messo semplicemente lì come gli alberi Yakuza Infinite Wrath, che ci mettono gli alberi e basta. Qui vengono posizionati nei punti giusti, dove c'è un avvallamento. Sono dettagli che fanno la differenza, ragazzi, non c'è niente da fare. Partita salvata, ok. Allora, mangiamo. Poi qui c'è questo qui che è pieno di roba fighissima. Qui rubiamo tutto, anche se non ce lo possiamo permettere come peso, però sti cazzi, io rubo tutto qui. E questo è un punto dove uno dovrebbe arrivarci all'inizio del gioco, no? Se vuole fare il furbone, viene qui, prende tutti quegli oggetti e c'ha, diciamo, un'armatura super figa. Comunque guardiamo un attimo quel boschetto di prima. Voglio un attimo. Il cavallo proprio stavolta è spawnato senza trucchi. Cioè, anzi, mostrando il trucco. Voglio rivedere questo bel boschetto. Qui intanto ci sono gli altri soldati che arrivano, quindi non siamo in ritardo. Addio, è stato bellissimo, Guardiamo questo boschetto un'ultima volta, che bellissimo. Un minuto di silenzio intorno a questo. Guardate che bello che colori, che roba, incredibile. Guardate. Ma uno o non ha gli occhi, qui sembra tutto diverso, non sembrano due alberi, non sembrano uguali. Non capisci come mai, no? Come l'hanno distribuita, ti impedisce l'attenzione di vedere proprio gli stessi dettagli negli alberi, almeno con ogni inquadratura. Tu non vedi degli alberi messi lì così, stampino. Probabilmente sono anche gli stessi, ma non te ne rendi conto. prova a guardarli e dimmi se sono gli stessi. Io onestamente mi sembrano. Ecco, questo qui, no, quello dove c'è il puntino giallo, e questo qui potrebbero essere lo stesso albero, però è girato in un altro modo. Potrebbero, mica è detto. Ecco, qui c'è un altro di questi alberi. Ora, se uno, questo è un gioco, lo dicevo in quella live, no?
è un gioco, quindi la proceduralità è necessaria. Guarda, se vado a cercare questi alberi ci sono, un altro qui, ma il complesso, no? Il punto di vista che tu hai con la telecamera su questo mondo non ti fa percepire questa cosa in modo vistoso. Io ho dovuto cercare con la forza questa cosa qui, ho dovuto cercare con la forza, e devo dire che il risultato si vede come. Vai, andiamo, procediamo, basta. Sono messi tutti qui, vai, possiamo andare. Da qui, ragazzi, ci facciamo il nostro ultimo salvataggio. Epilogo, eccoci siamo. E comunque qui altre 12 orette di gioco ci siamo fatti. Andiamo, parliamo con Sercapone e chiudiamo. Siamo andati, senti pronto? Si intende. Vai, ragazzi, fine. Siamo alla fine. Siamo alla fine, ce l'abbiamo fatta. Let's get to it then. I finally have the feeling we're doing something worthwhile. Alziamo i calici, alziamo i calici. 100 giochi, con questo celebro 100 giochi, il capodanno cinese, la fine di questo anno lunare. I nostri 100 giochi che sono il nostro curriculum da streamer. Questo è l'ultimo gioco di questo ciclo. Bikini rampanti! Ora fini. E ora le live potranno assumere anche un'altra facciata. Altre cose. Fine, ragazzi. Basta. Per continuare, benissimo. Ragazzi, finito. Vedete qui i contenuti scaricabili. C'era dalle ceneri, che è di ricostruire la città, il destino di una donna, che è quello della nostra fidanzatina, poi banda di bastardi, avventure amorose e tesori del passato, probabilmente quella lì. Non so, una di queste era quella della tizia. E devo dire che è stata veramente una grandissima figata. Stop. Vediamo un attimo, facciamo anche una cosa, giusto per scaramanzilla. Ah no, qui c'è... ok, linea di gioco 1. Qui vi faccio vedere anche il livello finale. Non il livello finale, cioè non si rifà il gioco. Vi faccio vedere il salvataggio finale che avevamo fatto nel 2022. Dovremmo avercelo, perché quelli sono salvataggi fisici. Eccolo qua. Questo qui, 57 ore di gioco. Tutto sommato, voglio dire, ci abbiamo messo anche di più. Ci abbiamo messo di più. Qui va bene, ci dice... ok, Anscapon, banda di bastardi, tesori del passato. Non so esattamente quella missione della tizia dove sia finita. Boh, non lo so. Qui uguale, idem, eravamo qua, qui c'è Sercapon. Questo è il nostro cavallo, non è cambiato molto, diciamo. Probabilmente abbiamo fatto qualche missione in più, non ne ho idea. Vediamo qui le missioni, abbiamo fatto tutto. Qualsiasi cosa. Questo vedete, guardate, questo è quello che abbiamo fatto nel 2022. Guardate qui quante missioni che abbiamo fatto. Qualcuna fallita, perché quella del chiostro. E quella Valdesi pure, sì. Pelle, va bene. E questo è quanto, va bene? A questo crocicchio
diciamo, possiamo dire bye bye Kingdom Come Deliverance. Sì, sì. A posto, mi tieni all'attacco!